controllate con esplosivi. È un geominerario esplosivista conosciuto da tutti come Mr. Dinamite. Signore e signori, Danilo Coppe. Buongiorno. Grazie ad essere venuto qui con noi, buongiorno e ben ritrovato soprattutto nella sua Segusino. Allora, lei è reduce da un fatto molto importante, da un'esplosione che ha fatto la storia, ossia la demolizione del ponte Morandi. Lei era in prima linea e in 6 secondi, poi come ho spiegato prima, in quei 3 secondi della fase dinamica ha cambiato la storia. Ci vuole raccontare un po' com'è stata la preparazione, come ha trovato Genova e soprattutto l'emozione di quel momento? Sì, è stata un'emozione anche per me che sono solitamente asettico a tutto e è un ruolo che mi obbligo ad essere, perché ovviamente se ti fai trascinare dalle emozioni non riesci a tenere il controllo di quelle 50 o 60 cose in contemporanea che devi considerare quando stai per attivare queste famose cariche esplosive. Genova è una città che mi è sempre stata molto amica, è forse la città d'Italia in cui ho fatto più demolizioni ed è anche il motivo per cui già a suo tempo, anche nell'immediatezza della tragedia del 14 di agosto dell'anno scorso, le autostrade mi chiamarono per un primo consulto per vedere come si poteva procedere. Dopo Autostrade è stata estromessa, è passata prima al commissario Toti e poi al commissario Bucci e bene o male alla fine siamo arrivati lo stesso ad acquisire questo incarico attraverso un raggruppamento di imprese che era un raggruppamento veramente formidabile, perché erano per lo più quelli che avevano eliminato il problema della Costa Concordia, quindi il gruppo Omini Fagioli, spalleggiati poi da Ipe Progetti di Torino e da Ireos di Genova. Quest'ultima è una società che si occupa di problemi di inquinamento ambientale e vedremo che poi avrà un ruolo chiave, visto che uno degli inconvenienti peggiori che abbiamo avuto nel corso della fase progettuale esecutiva è stato proprio questa famigerata presenza di amianto che ha anche ritardato parecchi lavori. Comunque è stato un lavoro non tanto difficile per tirare giù il ponte, perché poi le cose più sono grandi e meno fatica fai a farle cascare, ma il problema è stato tutto il contorno che c'era, a prescindere dai morti della tragedia, che ovviamente rendevano anche il lavoro particolarmente sotto l'occhio di tutti, e quindi insomma le circostanze hanno reso il lavoro complesso, complicato sotto diversi punti di vista, però sono contento che sia andato come ci aspettavamo. Prima di parlare di quante cariche dinamitarde ha utilizzato, vorrei fare un passo indietro e chiederle la preparazione, proprio lo studio, e quanti giorni, quanti mesi e soprattutto la sua squadra, da quante persone era formata? Allora, il progetto in realtà nasce nel 2003, quindi 15 anni fa. Autostrade ci interpellò perché era un ponte che costava quasi 2 milioni di euro all'anno di manutenzioni, per cui avevano cominciato a ipotizzare di fare un percorso alternativo e quindi mi chiamarono, quindi conoscevo già la natura portante dell'edificio. Si trattava di questi grandi antennoni e poi dei pilastri a mensola che reggevano questi impalcati con l'ausilio dei famosi stralli. E quindi il fatto di togliere gli appoggi implica la caduta. Il problema era che sotto c'era una marea di infrastrutture, di cose, e ci abbiamo impiegato mesi anche solo per capire quante cose c'erano sotto al ponte. Oltre alle case, alle fabbriche, alle ferrovie e a strade nevralgiche per Genova, c'erano tutti i tipi di sottoservizi, da oleodotti, metanodotti, gasdotti, c'erano acquedotti, fognature, elettrodotti e anche la fibra, oltre le linee telefoniche, e ognuno praticamente aveva un suo spazio sottoterra da preservare, e quindi abbiamo impiegato molto per capire a cosa avremmo potuto fare danno. E poi eravamo attaccati, cioè il viadotto Morandi si innestava in un crocevia di strade che era un elicoidale, cioè una rampa che scendeva poggiata per la verità anche su appoggi molto fragili. Poi il culmine delle nostre difficoltà è nato quando abbiamo scoperto che gli stralli nuovi sulla campata 11, che era quella
che si attaccava al monte, questi strali li avevano ancorati nella fondazione comune al viadotto dell'autostrada 7, quindi non potevamo demolire il ponte senza tagliare questi stralli prima, perché avremmo creato un dissesto di terreno che poteva compromettere l'integrità di un viadotto di un'autostrada in esercizio, quindi quella è stata un'altra grande preoccupazione. Quindi tutte queste cose abbiamo cercato dei rimedi. Una, per esempio, il fatto di tagliare gli stralli. Non avremmo potuto usare delle cariche di dinamite tradizionali, ci volevano delle cosiddette cariche cave di un esplosivo anche particolare che è il famigerato Semtex, e questo esplosivo, se l'avessi dovuto procurare io, ci avrei messo 6 mesi, e invece, avendolo nelle disponibilità i corpi speciali dell'esercito, in particolare il nono Col Moschino, ho chiesto aiuto a loro, ci conosciamo da una vita, e quindi sono intervenuti loro per portarmi e piazzarmi loro questo esplosivo, sgravandomi di un grosso pensiero. E il resto del ponte invece abbiamo messo della dinamite tradizionale, erano pilastri enormi, per cui abbiamo usato relativamente parecchia dinamite. Alla fine sono venuti 500 kg di dinamite e 30 kg di questo Semtex, più abbiamo usato circa 150 kg per fare i cosiddetti giochi d'acqua, cioè dei muri d'acqua che sollevavamo tramite cariche esplosive in piscine lunghissime che abbiamo realizzato riciclando i New Jersey, che sono quelle barriere di protezione delle autostrade. I New Jersey originali del ponte li abbiamo riciclati, quindi sotto questo punto di vista è servito a qualcosa, come dire, la massa di materiale che dovevamo rimuovere. Tutto questo è stato programmato attraverso delle sequenze complesse di detonatori elettronici che ho fatto arrivare dalla Spagna, e con questi sono riuscito a creare proprio queste sequenze in cui prima partivano gli stralli, poi si sollevavano i muri d'acqua sopra gli impalcati, e mentre il ponte cadeva, perché toglievamo gli appoggi con la dinamite, abbiamo sollevato i muri d'acqua che erano appoggiati sotto il ponte, in modo che l'acqua, mentre scendeva, si raccordasse a quella che saliva in un tunnel d'acqua che ha imbrigliato tutte le polveri, perché, come ho detto, anche se di amianto ce n'erano pochi atomi, comunque questi atomi rappresentavano una grande preoccupazione, e quindi così facendo tutta la polvere è stata contenuta nell'area di cantiere. 3 secondi è la durata di questa fase dinamica, però noi, vedendolo da fuori tramite i servizi, abbiamo visto, cioè ci sembra, il risultato è quello di un'unica implosione in un unico, come se ci fosse un'unica grande carica esplosiva all'unisono, ecco. Invece non è così. No, in realtà erano quasi 4 secondi, 3 secondi e mezzo circa, dal momento in cui sono stati tagliati gli stralli. Se ci avete fatto caso, c'era un fumetto un po' più scuro degli altri che parte per prima, poi parte l'acqua sopra, poi tolgo gli appoggi in sequenza alle 2 campate, e poi dopo per ultimo partono le cariche, quindi sono tutti sequenzializzati. Certo che essendo in così pochi secondi la percezione è quasi di una cosa istantanea. La sua squadra invece da quante persone era formata? Eravamo 12 tecnici italiani più 3 che erano venuti dalla Spagna, perché essendo questi detonatori nuovi ed erano da programmare, ho chiesto il supporto a chi li aveva realizzati, quindi in totale eravamo in 15. E invece, per arrivare al suo livello di specializzazione, perché abbiamo detto lei è un leader nazionale in questo settore, quindi si è occupato anche però delle esplosioni più difficili, e sicuramente Genova ne è un caso emblematico per tutto quello che ci ha raccontato anche prima, e poi anche perché vedevamo questo ponte, proprio un pilone, andare a toccare fino ai tetti delle case addirittura, quindi anche un livello di rischio molto alto. E per arrivare a mettere tutto in sicurezza, qual è stato, insomma, come si diviene Mister Dinamite? Ecco. Non è facile, perché non esiste una scuola di specializzazione univoca. Certamente a me ha aiutato molto aver fatto già le scuole superiori ad Agordo, in provincia di Belluno, il motivo per cui io sono sempre stato legato a Segusino, che ho visto i Natali mio padre, e io ci ho trascorso l'infanzia, ma anche mentre studiavo ad Agordo il sabato e la domenica venivo qua, insomma, per
come dire, per distrarmi dagli studi. E la scuola mineraria di Agordo è stata una scuola eccezionale. Io l'avevo scelta proprio a 8-9 anni, avevo già programmato di fare le medie più alla svelta possibile per poter fare l'unica scuola in Italia che ti insegnava a usare gli esplosivi. Poi ho fatto geotecnica, che era legata all'istituto, all'Università di Padova, e poi successivamente, per completare il mio percorso di studi e di attività esplosivistica a 360 gradi, ho preso una laurea anche in scienze criminologiche e della sicurezza, perché un terzo di me usa gli esplosivi, un terzo di me insegna e un terzo di me indaga. Mi sto occupando anche recentemente di stragismo di Stato, e quindi il fatto di avere quest'altra specialità mi ha permesso un po' di allargare anche questo orizzonte. E poi non dimentichiamo lo studio pratico che ho fatto 3 anni di scuola svedese con Lennart Habersten, che sarebbe lo svedese che aveva deviato la lava dell'Etna nell'83 e che venne in Italia e fece, come dire, una sede sua, e io sono stato 3 anni con lui ad affinare un po' le tecniche. Però poi il segreto è studiare continuamente. Io continuo a studiare ancora oggi, e anche per Genova ho dovuto affrontare argomentazioni nuove, per cui è sempre un rimettersi in discussione. Infatti Danilo Coppe è anche formatore e viene chiamato come consulente per molti enti istituzionali piuttosto che reparti specialistici e reparti che usano esplosivo, tutti quelli che usano esplosivo. E un'altra cosa, lei ha nominato stragi di Stato. Quindi è recente la notizia che lei ha fatto parte dei periti chiamato dalla Corte d'Assise di Bologna per la strage di Bologna, appunto. Esatto. E lì la grande novità è che grazie al suo contributo... Intanto un fatto fondamentale è che in 39 anni non si era ancora capito che esplosivo era stato usato, e almeno adesso si sa qual è il tipo di esplosivo. È un fatto che può sembrare marginale, perché per uno il tritolo e la dinamite sono la stessa cosa, ma in realtà, visto che quasi tutti i processi oggi di strage vivono sulle dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, se uno ti dice che è stato usato l'esplosivo A e tu hai invece riscontrato l'esplosivo B, questo collaboratore di giustizia perde di credibilità in tutte le sue dichiarazioni. Diversamente, se invece trova conferma il tipo di esplosivo con quello che viene dichiarato, insomma prendi con un altro entusiasmo le sue dichiarazioni. Quindi questo è stato possibile grazie a un metodo che ho applicato io, di andare a cercare residui di esplosivi ovunque ci potessero essere, perché nel 2006 qualche scellerato aveva deciso che i reperti originali dovevano essere distrutti. Ovviamente qui ci può essere dare spazio a dietrologie del tipo non l'hanno fatto apposta perché volevano depistare. In realtà è stato solo il frutto di una burocrazia borbonica che abbiamo in Italia, per cui a processo finito qualcuno ha detto i reperti non servono più, anche se il processo di fatto non era finito. Quindi io sono andato a cercare nelle macerie che avevano sepolto da 39 anni in un'area militare, sono andato a farmi dare i ricordi di molti familiari delle vittime che avevano ricevuto subito indietro dei beni che avevano le povere vittime al momento dell'esplosione, e ho anche fatto esumare un cadavere, e nei capelli di questo cadavere, o questi resti che abbiamo trovato, abbiamo trovato la chiave per dare una risposta, come dire, precisa e secca a che tipo di esplosivo fosse stato impiegato. Tutta questa ricerca è durata 1 anno e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto. Tra l'altro la perizia è ancora in corso e ci saranno altre novità sicuramente a settembre. La sua passione proprio per l'esplosione, ha raccontato prima, è nata quando era piccolino, ma è magari una passione ereditata in famiglia, oppure qual è stata la scintilla? Ho creato io, come dire, il presupposto. Mio padre si è sempre occupato di altre cose, di marketing o di ricerche di altro genere. Io mi ricordo che vedevo, come tutti i bambini, film di guerra dove c'erano queste esplosioni, e mi passavano abbastanza indifferenti. Poi vidi un film interpretato da John Wayne
che in titolo originale era molto bello, Hellfighters, il titolo italiano era orribile, era Uomini di amianto contro l'inferno, dove era la vera storia di Paul Red Adair, che è un texano di origini irlandesi perché aveva i capelli rossi, che spegneva i pozzi di petrolio usando l'esplosivo. Mi colpì questo fatto che l'esplosivo potesse essere impiegato per scopi. A Valdo TV abbiamo l'uomo che in 3 secondi cambia la storia del mondo. Dopo la sigla scopriremo chi da Segusino ha conquistato l'Italia. Bentrovati a tutti voi cari amici telespettatori in un'altra bellissima puntata di Valdo TV. Oggi scopriremo chi è il fondatore dell'IRE, l'Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma, che con il suo braccio operativo che è la SIAG viene chiamato in tutta Italia per le demolizioni controllate con esplosivi. È un geominerario esplosivista conosciuto da tutti come Mister Dinamite. Signore e signori, Danilo Coppe. Buongiorno. Grazie di essere venuto qui con noi, buongiorno e ben ritrovato soprattutto nella sua Segusino. Allora, lei è reduce da un fatto molto importante, da un'esplosione che ha fatto la storia, ossia la demolizione del ponte Morandi. Lei era in prima linea e in 6 secondi, poi come ho spiegato prima, in quei 3 secondi della fase dinamica ha cambiato la storia. Ci vuole raccontare un po' com'è stata la preparazione, come ha trovato Genova e soprattutto l'emozione di quel momento? Sì, è stata un'emozione anche per me che sono solitamente asettico a tutto e è un ruolo che mi obbligo ad essere, perché ovviamente se ti fai trascinare dalle emozioni non riesci a tenere il controllo di quelle 50-60 cose in contemporanea che devi considerare quando stai per attivare queste famose cariche esplosive. Genova è una città che mi è sempre stata molto amica, è forse la città d'Italia in cui ho fatto più demolizioni ed è anche il motivo per cui già a suo tempo, anche nell'immediatezza della tragedia del 14 di agosto dell'anno scorso, le autostrade mi chiamarono per un primo consulto per vedere come si poteva procedere. Dopo Autostrade è stata estromessa, è passata prima al commissario Toti e poi al commissario Bucci e bene o male alla fine siamo arrivati lo stesso ad acquisire questo incarico attraverso un raggruppamento di imprese che era un raggruppamento veramente formidabile, perché erano per lo più quelli che avevano eliminato il problema della Costa Concordia, quindi il gruppo Omini Fagioli, spalleggiati poi da Ipe Progetti di Torino e da Ireos di Genova. Quest'ultima è una società che si occupa di problemi di inquinamento ambientale e vedremo che poi avrà un ruolo chiave, visto che uno degli inconvenienti peggiori che abbiamo avuto nel corso della fase progettuale esecutiva è stato proprio questa famigerata presenza di amianto che ha anche ritardato parecchi lavori. Comunque è stato un lavoro non tanto difficile per tirare giù il ponte, perché poi le cose più sono grandi e meno fatica fai a farle cascare, ma il problema è stato tutto il contorno che c'era, a prescindere dai morti della tragedia, che ovviamente rendevano anche il lavoro particolarmente sotto l'occhio di tutti, e quindi insomma le circostanze hanno reso il lavoro complesso, complicato sotto diversi punti di vista, però sono contento che sia andato come ci aspettavamo. Prima di parlare di quante cariche dinamitarde ha utilizzato, vorrei fare un passo indietro e chiederle la preparazione, proprio lo studio, e quanti giorni, quanti mesi, e soprattutto la sua squadra, da quante persone era formata?
Allora, il progetto in realtà nasce nel 2003, quindi 15 anni fa. Autostrade ci interpellò perché era un ponte che costava quasi 2 milioni di euro all'anno di manutenzioni, per cui avevano cominciato a ipotizzare di fare un percorso alternativo e quindi mi chiamarono. Quindi conoscevo già la natura portante dell'edificio. Si trattava di questi grandi antennoni e poi dei pilastri a mensola che reggevano questi impalcati con l'ausilio dei famosi stralli. E quindi il fatto di togliere gli appoggi implica la caduta. Il problema era che sotto c'era una marea di infrastrutture, di cose, e ci abbiamo impiegato mesi anche solo per capire quante cose c'erano sotto al ponte. Oltre alle case, alle fabbriche, alle ferrovie e a strade nevralgiche per Genova, c'erano tutti i tipi di sottoservizi, da oleodotti, metanodotti, gasdotti, c'erano acquedotti, fognature, elettrodotti e anche la fibra, oltre alle linee telefoniche, e ognuno praticamente aveva un suo spazio sottoterra da preservare, e quindi abbiamo impiegato molto per capire a cosa avremmo potuto fare danno. E poi eravamo attaccati, cioè il viadotto Morandi si innestava in un crocevia di strade che era un elicoidale, cioè una rampa che scendeva poggiata per la verità anche su appoggi molto fragili. Poi il culmine delle nostre difficoltà è nato quando abbiamo scoperto che gli stralli nuovi sulla campata 11, che era quella che si attaccava al monte, questi stralli li avevano ancorati nella fondazione comune al viadotto dell'autostrada 7, quindi non potevamo demolire il ponte senza tagliare questi stralli prima, perché avremmo creato un dissesto di terreno che poteva compromettere l'integrità di un viadotto di un'autostrada in esercizio, quindi quella è stata un'altra grande preoccupazione. Quindi tutte queste cose abbiamo cercato dei rimedi. Una, per esempio, il fatto di tagliare gli stralli. Non avremmo potuto usare delle cariche di dinamite tradizionali, ci volevano delle cosiddette cariche cave di un esplosivo anche particolare che è il famigerato Semtex, e questo esplosivo, se l'avessi dovuto procurare io, ci avrei messo 6 mesi, e invece, avendolo nelle disponibilità i corpi speciali dell'esercito, in particolare il nono col Moschino, ho chiesto aiuto a loro, ci conosciamo da una vita, e quindi sono intervenuti loro per portarmi e piazzarmi loro questo esplosivo, sgravandomi di un grosso pensiero. E il resto del ponte invece abbiamo messo della dinamite tradizionale, erano pilastri enormi, per cui abbiamo usato relativamente parecchia dinamite. Alla fine sono venuti 500 kg di dinamite e 30 kg di questo Semtex, più abbiamo usato circa 150 kg per fare i cosiddetti giochi d'acqua, cioè dei muri d'acqua che sollevavamo tramite cariche esplosive in piscine lunghissime che abbiamo realizzato riciclando i New Jersey, che sono quelle barriere di protezione delle autostrade. I New Jersey originali del ponte li abbiamo riciclati, quindi sotto questo punto di vista è servito a qualcosa, come dire, la massa di materiale che dovevamo rimuovere. Tutto questo è stato programmato attraverso delle sequenze complesse di detonatori elettronici che ho fatto arrivare dalla Spagna, e con questi sono riuscito a creare proprio queste sequenze in cui prima partivano gli stralli, poi si sollevavano i muri d'acqua sopra gli impalcati, e mentre il ponte cadeva, perché toglievamo gli appoggi con la dinamite, abbiamo sollevato i muri d'acqua che erano appoggiati sotto il ponte, in modo che l'acqua, mentre scendeva, si raccordasse a quella che saliva in un tunnel d'acqua che ha imbrigliato tutte le polveri, perché, come ho detto, anche se di amianto ce n'erano pochi atomi, comunque questi atomi rappresentavano una grande preoccupazione, e quindi così facendo tutta la polvere è stata contenuta nell'area di cantiere. 3 secondi è la durata di questa fase dinamica, però noi, vedendolo da fuori tramite i servizi, abbiamo visto, cioè ci sembra, il risultato è quello di un'unica implosione in un unico, come se ci fosse un'unica grande carica esplosiva all'unisono, ecco. E invece non è così. No, in realtà erano quasi 4 secondi, 3 secondi e mezzo circa, dal momento in cui sono stati tagliati gli stralli. Se ci avete fatto caso, c'era un fumetto un po' più scuro degli altri che parte per prima, poi parte l'acqua sopra, poi tolgo gli appoggi in sequenza
alle 2 campate e poi dopo per ultimo partono le cariche, quindi sono tutti sequenzializzati. Certo che essendo in così pochi secondi la percezione è quasi di una cosa istantanea. La sua squadra invece da quante persone era formata? Eravamo 12 tecnici italiani più 3 che erano venuti dalla Spagna perché essendo questi detonatori nuovi ed erano da programmare, ho chiesto il supporto a chi li aveva realizzati, quindi in totale eravamo in 15. E invece per arrivare al suo livello di specializzazione, perché abbiamo detto lei è un leader nazionale in questo settore, quindi si è occupato anche però delle esplosioni più difficili e sicuramente Genova ne è un caso emblematico per tutto quello che ci ha raccontato anche prima, e poi anche perché vedevamo questo ponte, proprio un pilone, andare a toccare fino ai tetti delle case addirittura, quindi anche un livello di rischio molto alto. E per arrivare a mettere tutto in sicurezza, qual è stato, insomma, come si diviene Mister Dinamite? Ecco. E non è facile perché non esiste una scuola di specializzazione univoca. Certamente a me ha aiutato molto aver fatto già le scuole superiori ad Agordo in provincia di Belluno, il motivo per cui io sono sempre stato legato a Segusino, che ho visto i Natali mio padre e io ci ho trascorso l'infanzia, ma anche mentre studiavo ad Agordo il sabato e la domenica venivo qua, insomma, per distrarmi dagli studi. E la scuola mineraria di Agordo è stata una scuola eccezionale. Io l'avevo scelta proprio a 8-9 anni, avevo già programmato di fare le medie più alla svelta possibile per poter fare l'unica scuola in Italia che ti insegnava a usare gli esplosivi. Poi ho fatto geotecnica, che era legata all'istituto, all'Università di Padova, e poi successivamente, per completare il mio percorso di studi e di attività esplosivistica a 360 gradi, ho preso una laurea anche in scienze criminologiche della sicurezza, perché un terzo di me usa gli esplosivi, un terzo di me insegna e un terzo di me indaga. Mi sto occupando anche recentemente di stragismo di Stato, e quindi il fatto di avere quest'altra specialità mi ha permesso un po' di allargare anche questo orizzonte. E poi non dimentichiamo lo studio pratico che ho fatto 3 anni di scuola svedese con Lennart Abersten, che sarebbe lo svedese che aveva deviato la lava dell'Etna nell'83 e che venne in Italia e fece, come dire, una sede sua, e io sono stato 3 anni con lui ad affinare un po' le tecniche. Però poi il segreto è studiare continuamente. Io continuo a studiare ancora oggi e anche per Genova ho dovuto affrontare argomentazioni nuove, per cui è sempre un rimettersi in discussione. Infatti Danilo Coppe è anche formatore e viene chiamato come consulente per molti enti istituzionali piuttosto che reparti specialistici e reparti che usano esplosivo, tutti quelli che usano esplosivo. E un'altra cosa, lei ha nominato stragi di Stato, quindi è recente la notizia che lei ha fatto parte dei periti chiamato dalla Corte d'Assise di Bologna per la strage di Bologna, appunto. Esatto. E lì la grande novità è che grazie al suo contributo, intanto un fatto fondamentale è che in 39 anni non si era ancora capito che esplosivo era stato usato, e almeno adesso si sa qual è il tipo di esplosivo. È un fatto che può sembrare marginale perché per uno il tritolo e la dinamite sono la stessa cosa, ma in realtà, visto che quasi tutti i processi oggi di strage vivono sulle dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, se uno ti dice che è stato usato l'esplosivo A e tu hai invece riscontrato l'esplosivo B, questo collaboratore di giustizia perde di credibilità in tutte le sue dichiarazioni. Diversamente, se invece trova conferma il tipo di esplosivo con quello che viene dichiarato, insomma prendi con un altro entusiasmo le sue dichiarazioni. Quindi questo è stato possibile grazie a un metodo che ho applicato io, di andare a cercare residui di esplosivi ovunque ci potessero essere, perché nel 2006 qualche scellerato aveva deciso che i reperti originali dovevano essere distrutti. Ovviamente qui ci può essere
dare spazio a dietrologie del tipo non l'hanno fatto apposta perché volevano depistare. In realtà è stato solo il frutto di una burocrazia borbonica che abbiamo in Italia, per cui a processo finito qualcuno ha detto i reperti non servono più, anche se il processo di fatto non era finito. Quindi io sono andato a cercare nelle macerie che avevano sepolto da 39 anni in un'area militare, sono andato a farmi dare i ricordi di molti familiari delle vittime che avevano ricevuto subito indietro dei beni che avevano le povere vittime al momento dell'esplosione, e ho anche fatto esumare un cadavere, e nei capelli di questo cadavere o questi resti che abbiamo trovato la chiave per dare una risposta, come dire, precisa e secca a che tipo di esplosivo fosse stato impiegato. Tutta questa ricerca è durata un anno e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto. Tra l'altro la perizia è ancora in corso e ci saranno altre novità sicuramente a settembre. La sua passione proprio per l'esplosione, raccontato prima, è nata quando era piccolino, ma è magari una passione ereditata in famiglia, oppure qual è stata la scintilla? Ho creato io, come dire, il presupposto. Mio padre si è sempre occupato di altre cose, di marketing o di ricerche di altro genere. Io mi ricordo che vedevo, come tutti i bambini, film di guerra dove c'erano queste esplosioni e mi passavano abbastanza indifferenti. Poi vidi un film interpretato da John Wayne che in titolo originale era molto bello, Hellfighters, il titolo italiano era orribile, era Uomini di amianto contro l'inferno, dove era la vera storia di Paul Red Adair, che è un texano di origini irlandesi perché aveva i capelli rossi, che spegneva i pozzi di petrolio usando l'esplosivo. Mi colpì questo fatto che l'esplosivo potesse essere impiegato per scopi pacifici, e poi il colpo di grazia lo ebbi quando vidi un documentario in televisione. C'era la TV dei ragazzi, credo un canale solo Rai, e c'era questo programma che si chiamava Avventura, dove trasmettevano dei documentari che provenivano da tutto il mondo, e ce n'era uno dove facevano vedere i palazzi demoliti, i grattacieli demoliti negli Stati Uniti, e lì il colpo di grazia è arrivato, e quindi i miei genitori mi regalarono il piccolo chimico e da subito ho cominciato a grattare la muffa dai muri, che è salnitro, per preparare miscele esplosive. Insomma, ho aspettato pazientemente di poter fare gli studi azzeccati. Per quanto riguarda il resto del mondo, potrebbe citarci un'esplosione che l'ha vista ovviamente partecipe e che la ricorda con più entusiasmo? Ce n'è una che ricordo molto bene, a parte adesso ho collaborato a mettere in sicurezza degli scavi con esplosivi alla Mecca, però in precedenza avevo disgaggiato vuol dire messo in sicurezza un versante, una grande parete rocciosa in Marocco che sovrastava una diga, e quindi avevano paura che potesse succedere un mezzo vaillant oppure di danneggiare la diga, e quindi fui chiamato a intervenire per questa operazione, e la cosa che ricordo è che dovettero fare un decreto legge nazionale per permettere all'infedele di maneggiare esplosivo su suolo islamico. E fu un'operazione complessa perché era un lavoro alpinistico, e quindi alpinistico esplosivistico, un gran caldo, però insomma anche lì alla fine tutto è venuto bene. Mi ricordo il governatore, in Marocco ci sono 3 governatori che dividono il territorio, questo governatore mi abbracciò felicissimo che la diga era salva e il versante era in sicurezza. Sì, perché tutte le macerie alla fine cadono esattamente dove lei ha programmato che debbano cadere, quindi però lei ha dimostrato che ci riesce sempre con proprio una precisione quasi millimetrica. Ma questo è frutto anche di quali altri studi? È una bella domanda questa, che andrebbe presa in considerazione da tutti i giovani, che quando sono qualunque scuola facciano, per esempio una scuola tecnica qualunque, tendono per esempio a trascurare alcune materie, per esempio storia e italiano. Una scuola tecnica non viene spontaneo di affrontare, e invece cerco sempre di far capire nelle conferenze che svolgo, nelle lezioni o nei seminari,
che tutte le materie sono altrettanto importanti. Parliamo per esempio di questa mia ramo di lavoro che è quella dell'investigazione post-esplosione. Anche lì qualunque investigazione uno fa, quindi le cosiddette scienze forensi, qualunque scienza forense, uno può essere anche un genio nel campo della biologia, della dattiloscopia, della chimica o della tossicologia, però poi lui queste idee le dovrà esporre attraverso uno scritto, quindi se sbaglia tutti i congiuntivi o non riesce a formulare una frase in maniera di senso compiuto, tutta la sua perizia va a farsi benedire. E storia, anche adesso con la questione della strage di Bologna, è chiaro che devi approcciarti anche a un discorso storico per capire in che contesto eri e se per esempio ci potevano essere commistioni per esempio con la Libia o con la Palestina negli anni in cui ci sono state delle bombe, e capire in tutto il resto d'Europa cosa stava succedendo per creare correlazioni. Quindi qualunque materia è fondamentale. Nell'esplosivistica bisogna conoscere un po' la chimica degli esplosivi, e Genova ne è stato anche un caso lampante per me, perché ci sono anche delle immagini che non so se verranno trasmesse, dove si vede una dinamite che sta trasudando perché erano i giorni più caldi dell'anno, quindi devi conoscere la natura dell'esplosivo dal punto di vista chimico, poi devi conoscere la geotecnica dei materiali costruttivi, quindi il fatto di sapere il cemento armato che stai per distruggere, che capacità ha di resistere all'esplosivo, di metallografia. E poi ci vuole l'elettronica e l'elettrotecnica di base, perché lì abbiamo steso 3 chilometri di cavi elettrici al Ponte Morandi per collegare tutto in sequenza. Quindi è chiaro che devi avere un'infarinata un po' di tutto, insomma, quindi non sottovalutare mai nessuna materia. Per quanto riguarda le filosofie adottate in questo settore specialistico nel giro per il mondo, qual è quella che lei sente più vicino al suo modo di operare, o quella che più le ha trasmesso come scuola operativa sul campo? Ma questa cosa qui, allora, si tende un po' a personalizzare, nel senso che io ho visto per esempio negli Stati Uniti che fanno larghissimo uso degli esplosivi. Loro per esempio, se assistete a qualche programma in cui si vedono queste demolizioni, sentite dei boati allucinanti prima della demolizione e sentite pochi colpi molto scanditi e molto rumorosi. Ecco, è perché alla fine loro hanno la possibilità di usare l'artiglieria pesante, mettendo tante cariche con lo stesso tempo di ritardo, perché tanto quello che gli sta intorno a loro, intanto c'è un rispetto urbanistico diverso che da noi, dove uno costruisce la casa e l'altro gli costruisce la casa attaccata al muro con il muro in comune. Là queste cose non sono mai avvenute, quindi c'è un rispetto costruttivo che insomma non sei attaccato a un altro, cosa invece che in Italia abbiamo. E poi noi ogni angolo abbiamo un muro antico vincolato dalle belle arti, che quindi va preservato in maniera assoluta. Loro di queste cose non ne hanno, quindi gli europei e in particolare gli italiani devono stare attentissimi quando fanno le demolizioni a usare la bilancia da farmacista, cosa che gli americani possono permettersi di non fare. Quindi le differenze da continente a continente ci sono, e io penso di aver creato un mio stile, ecco, di demolizione, una mia scuola, un mio modo di operare, e i miei uomini li ho tirati su io tutti uno per uno, in modo tale che si attenessero al mio modo di pensare, in modo che se non sono io a piazzare la carica ma la piazza uno dei miei, so che la piazzerà come lo farei io. Per quanto riguarda invece il suo aspetto di docente, ecco, parlando con i giovani, so che lei tiene anche diverse conferenze, ha scritto più di 6 libri, più di 500 articoli specialistici, quindi chi volesse tra i giovani può andare a cercare in rete sicuramente di materiale per avvicinarsi a questo mondo, ne trova a firma sua. Però ne approfitto, avendola qui di persona, per chiederle qualche consiglio, soprattutto per i periodi dell'anno in cui si fa più largo uso di fuochi d'artificio, l'ultimo dell'anno, piuttosto che feste e quant'altro, perché purtroppo i bollettini
quelli che ascoltiamo, leggiamo sui giornali, non sono sempre felici. Assolutamente, abbiamo ancora una media di 500 incidenti all'anno dovuti ai fuochi d'artificio. Infatti dico sempre che preferisco dormire su una cassa di dinamite che su 2 petardi da Capodanno, perché paradossalmente la dinamite o il tritolo o l'RDX o altri esplosivi che sono ad alto potenziale necessitano del detonatore per esplodere e quindi sono sicuri e stabili. I fuochi d'artificio invece basta una scintilla dovuta a un maglione in pile e si può creare un'attivazione di queste cariche, quindi sono estremamente capricciose. E non dimentichiamo che l'80% di questi fuochi d'artificio li importiamo dalla Cina, dove al cinesino che prende un pugno di riso al mese come stipendio, a lui di mandarci in Italia dei prodotti di scarsa qualità, dove invece della miccia di essere lunga per darmi 5 secondi prima di lanciare il fuoco d'artificio ce ne mette 2 e quindi mi stacca il dito, allora non gliene frega niente. Gli standard di qualità ancora non sono paragonabili ai nostri, di conseguenza io diffido dei fuochi d'artificio. Mi piacciono molto da vedere nelle mani dei professionisti, quando fanno gli spettacoli professionisti, allora lì ci sono tutte delle procedure delle scuole che permettono di mantenere tutto sotto controllo. Altrimenti è importantissimo che i ragazzi di quei 500 incidenti di cui le parlavo, faccia conto che l'80% sono di under 12, cioè sotto i 12 anni, quindi è fondamentale un controllo da parte dei genitori o di chi li vende queste cose, di non darli così in giro con grande facilità come adesso spesso succede. Comunque chi dovesse approcciare a questo settore, che è quello dell'esplosivistica, intanto deve essere motivatissimo, deve avere una passione di base, perché è solo con la passione che riesci poi a affrontare tutte le cose, tutti i sacrifici, tutti i pericoli insiti a questo lavoro. E una cosa che bisogna dimenticarsi è una falsa immagine che abbiamo noi esplosivisti di essere persone che in camice bianco vanno dentro l'edificio un'ora prima che questo caschi, escono con la valigia di soldi perché hanno fatto questo lavoro in grande facilità, in poco tempo e strapagati. Non è così. Il mio è un lavoro di sofferenza, perché quando devi staccare una roccia pericolante, il più delle volte te lo fanno fare mentre piove, mentre nevica d'inverno, oppure come a Genova eravamo sotto un caldo torrido, lavoravamo dalle 4 di mattina alle 11 di sera e lo abbiamo fatto per una settimana intera prima del giorno dello sparo. Quindi dei nostri 12, uno di noi, tra l'altro il più giovane, ha anche avuto un momento che ha dovuto fermarsi perché non ce la faceva più, perché il caldo era veramente allucinante. Quindi non è un lavoro così semplicino da fighetto, ecco, è un lavoro dove si soffre, si sta nel fango più che sulla mucchetta. E poi le chiederei anche di aiutarci a sfatare un po' di falsi miti, no? Gli esplosivi sono rumorosi, oppure gli esplosivi creano queste grandi nubi di polvere, oppure tante altre, diciamo, false indicazioni. Molte di queste false indicazioni sono state anche messe ad arte, perché chi demolisce meccanicamente ovviamente ha tutto l'interesse a demonizzare l'esplosivo. Che l'esplosivo faccia rumore è una realtà, però nessuna demolizione mai fatta in Italia o nel mondo è mai stata sanzionata per eccesso di rumore, perché noi facciamo rumore una frazione di secondo e stop, mentre invece se io ho un martellone che deve demolire un manufatto in cemento armato, è chiaro che quello mi batte tutto il giorno con meno rumore, ma il mio orecchio è più disturbato da 90 decibel per 8 ore che non da 120 decibel per un secondo, per cui sicuramente facciamo rumore, ma non è un rumore dannoso. Le polveri che noi produciamo sono le stesse, tra l'altro la regione Toscana recentissimamente, l'anno scorso, ha fatto uno studio apposta calcolando le quantità di polveri diffuse dall'esplosivo rispetto a quelle diffuse da una demolizione meccanica, dice: oh, guarda, sono le stesse. Anche in questo caso noi le produciamo in 3, 4, 5 secondi e poi la polvere in regime di bonaccia si deposita lì, e se c'è vento si disperde, che sono poi sempre polveri inerti.
mentre invece se uno fa la demolizione meccanica è chiaro che va avanti per dei mesi a creare poca polvere ma tutti i giorni. Quindi i vicini di casa, se chiudono le finestre il giorno che sparo io, alla sera riaprono e hanno finito, l'altro le deve tenere per 2 mesi chiusi. Quindi insomma c'è questa controinformazione che sarebbe da fare proprio su questo argomento. Volevo invece chiederle, lei è anche un consulente per i reparti specialistici. Bene, esiste che possa raccontare un episodio particolarmente così al limite che l'ha spaventata o comunque in cui l'adrenalina le è salita molto e ha detto con calma, ci devo riflettere prima di... Purtroppo alcuni fondamentali miei interventi di collaborazione con le forze speciali sono assolutamente coperte da vincoli di segretezza, quindi non se ne può provato. Però devo dire che una cosa che posso raccontarvi questo aneddoto. Quando abbiamo fatto la sperimentazione in una cava per tagliare gli stralli di Genova, vedevo che gli amici del Colmo Skin erano un po' titubanti a usare quel prodotto che avevo richiesto e non capivo il perché. L'ho capito quando il risultato si è ottenuto, perché si sono guardati in faccia e si è scoperto che loro di questo prodotto ne avevano solo la metà di quello che mi sarebbe servito. E quindi era un bel problema, però ho chiamato un altro reparto speciale. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso e vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto della WISP La salute di casa che faremo anche oggi all'interno del quartiere San Paolo di Treviso. Iniziamo sempre in piedi, iniziamo prendendo una buona base di appoggio e iniziamo scaldando la parte superiore del corpo. Quindi faremo dei movimenti delicati con il collo, come a fare cenno di no con la testa, e andremo a guardare lentamente prima da un lato con il capo e poi lentamente torniamo a guardare frontali e ruotiamo dall'altro lato. Nel frattempo le spalle sono rilassate, il petto rimane frontale, muoviamo, o meglio cerchiamo di muovere solamente il capo e con lo sguardo appunto volgiamo la testa prima alla nostra destra e poi alla nostra sinistra. Movimento lento, non serve avere fretta. E un po' alla volta, man mano che facciamo l'esercizio, possiamo provare a aumentarne un po' l'ampiezza e quindi possiamo provare ad avvicinare, a portare meglio il mento sopra alla spalla o anche con lo sguardo a guardare più posteriormente. Bene, torniamo con lo sguardo frontale. Il secondo movimento, il secondo tipo di movimenti che facciamo è una flessione del capo in avanti, quindi portiamo lo sguardo giù verso il basso, la testa accompagna il movimento per poi risalire sempre lentamente e volgere lo sguardo al soffitto verso l'alto. Di nuovo alterniamo questi due movimenti, sempre lentamente per evitare vertigini e per dare il tempo al nostro corpo di abituarsi, quindi senza sforzare facciamo lavorare e scaldare un po' la muscolatura del collo ed in particolare possiamo un po' alla volta
aumentarne l'ampiezza di questo esercizio volgendo meglio lo sguardo verso il pavimento. Quindi una volta che scendiamo con lo sguardo, andiamo a guardare tra i piedi, possiamo anche provare a avvicinare un pochino il mento al petto, in modo da sentire che si allungano di più i muscoli posteriori del collo. Bene, torniamo di nuovo con lo sguardo frontale e completiamo gli esercizi per il collo con un movimento completo, una circonduzione. Con lo sguardo e con la punta del naso puntiamo verso l'alto, guardiamo in alto e iniziamo a scendere ruotando da un lato. Volgiamo lo sguardo lateralmente, poi proseguiamo giù verso il basso, ci guardiamo le punte dei piedi, per risalire dal lato opposto e così completare un primo giro. Continuiamo l'esercizio, continuiamo a muovere la testa sempre con attenzione, quindi lentamente. Questo esercizio in particolare può dare un senso di vertigine, soprattutto se fatto velocemente. Un modo per diminuire questa sensazione, nel caso ci fosse, è quella di invertire il giro, quindi cambiare il senso in cui facciamo ruotare la testa. In questo modo attiviamo anche tutti i muscoli del collo, indipendentemente dal giro che li facciamo fare. Questi ultimi movimenti possiamo farli aumentando un po' l'ampiezza dell'esercizio, quindi con lo sguardo o se volete con la punta del naso come riferimento possiamo andare a disegnare un cerchio nell'aria più ampio rispetto a quello precedente e quindi volgere lo sguardo bene in alto, guardare lateralmente e giù verso il basso, verso i piedi. Okay. Torniamo con lo sguardo frontale, andiamo adesso a scendere lungo il nostro corpo, a scaldare un po' le spalle, possiamo farlo muovendole in modo libero, con piccoli movimenti per prendere coscienza del corpo e delle spalle. Possiamo muovere in avanti, indietro, in modo alternato o all'unisono. È un modo anche per sgranchire, l'esercizio che faremo spesso, intervallerà altri esercizi, per poi fare un esercizio guidato in cui le spalle adesso invece decidiamo noi come muoverle e in particolare le sposteremo in avanti. Per aiutarci utilizzeremo le mani. Se allontaniamo le mani dal corpo, le spalle seguiranno il movimento e andranno in avanti, per poi riavvicinarsi al petto, i gomiti si aprono, si portano dietro la schiena, il petto si apre e le spalle passano indietro. Ecco che alterniamo un movimento di spinta in avanti con le mani, allontanandole dal corpo, ad un movimento in cui apriamo i gomiti dietro la schiena e allarghiamo e portiamo le spalle all'indietro. Possiamo unire la respirazione come abbiamo fatto anche altre volte in questo esercizio, per cui una volta che ho le spalle, le braccia, il petto aperto, inspiro, riempio i polmoni di aria. Quando poi spingo in avanti, chiudo il petto, butto fuori l'aria. E continuo con questa sequenza. Apro bene, riempio il petto di aria e poi butto l'aria fuori, spingendo anche in avanti con le mani. E rilasso. Sgranchisco come prima un po' le spalle e continuo portando le mani vicino alle spalle per eseguire dei movimenti guidati. I gomiti ci faranno da indicatori in questo esercizio e indicheranno anche la direzione in cui si muoveranno le spalle. Partendo con i gomiti verso il basso e quindi con le spalle rilassate verso il basso, possiamo iniziare a ruotare e salire con i gomiti dietro la schiena. In questo modo le spalle si portano dietro, il petto si apre, per poi proseguire verso l'alto, con i gomiti di conseguenza con le spalle. Passiamo in avanti e scendiamo, così da concludere il cerchio, concludere l'esercizio di circonduzione. Continuiamo con questo movimento. Il riferimento dei gomiti è sempre dal basso ad aprire dietro e salire.
poi andare su verso l'alto e spostarsi in avanti per scendere. Ecco che un po' alla volta possiamo anche aumentare l'ampiezza di questo movimento, andare a tracciare una circonferenza più ampia con i gomiti e aumentare di conseguenza anche l'ampiezza del movimento alle spalle. Bene, scendiamo con le braccia, rilassiamo per riprendere l'esercizio, questa volta però invertendo il giro. Le mani tornano vicine alle spalle, i gomiti partono sempre giù verso il basso, questa volta però salgono in avanti, quindi si spostano prima davanti per salire, andare su verso l'alto e poi aprirsi e scendere posteriormente. Tornano giù e proseguono la loro corsa. Il movimento è come quello di prima, ma abbiamo invertito il giro. Invertendo il giro obblighiamo a fare un movimento come di stiracchiamento, quando i gomiti salgono verso l'alto e poi devono aprirsi bene dietro, aprire il petto e scendere posteriormente. È il punto più delicato e anche più difficile di questo esercizio. Adesso che abbiamo fatto qualche ripetizione possiamo concentrarci su questa fase del movimento e provare a portare i gomiti su, in alto bene, e poi aprirli dietro la schiena come se ci stessimo stiracchiando la mattina per farli scendere posteriormente e poi proseguire. Okay. Rilassiamo un po' le spalle, scendiamo con le braccia, possiamo sgranchire un pochino e continuare la nostra discesa lungo il corpo per andare ad attivare la parete addominale, quella dorsale. Lo faremo con delle torsioni, per cui di nuovo riprendiamo, se l'abbiamo persa, una buona stabilità sulle gambe che sono radicate a terra, ci danno sostegno, e andiamo a ruotare questa volta sguardo e spalle da un lato. Testa e spalle si muovono insieme per volgersi alla nostra destra prima e poi lentamente tornare indietro, ripassare frontali e proseguire volgendo questa volta alla nostra sinistra. Di nuovo, sempre lentamente, ruotiamo. All'inizio sarà più difficile muoversi, più ripetiamo l'esercizio, più ci sarà facile ruotare le spalle, andare a guardare il lato, e poco alla volta possiamo anche provare ad aumentarne un po' l'ampiezza e quindi con lo sguardo non guardare solo il lato ma provare a guardare dietro di noi. Quindi ruotare, portare il petto, sguardo da un lato e poi con l'ultimo movimento della testa volgere lo sguardo alle nostre spalle, così da aumentare l'ampiezza ancora un po' dell'esercizio. Ultimi movimenti, belli ampi se riusciamo. E dall'altro. Bene, ci riportiamo frontali, sgranchiamo un po'. Mani sui fianchi per sostenere la parte superiore del corpo, base di appoggio bella stabile e anche ampia. Oscilliamo con il bacino da un lato, un po' come un pendolo, e poi lentamente anche dall'altro. Partiamo sempre piano, senza fare un movimento esagerato all'inizio. Diamo il tempo al corpo di assestarsi, di allungarsi. Magari abbiamo un lato in cui ci viene più facile spostarci, un lato in cui ci viene un po' più difficile, diamo il tempo a entrambi i lati di abituarsi e un po' alla volta sentiremo che il movimento è più fluido, è più ampio, sicuramente avremo un allungamento dei muscoli del fianco quando oscilliamo di lato. E ricerchiamo questa sensazione che però non deve mai diventare fastidiosa o dolorosa. Ok, possiamo adesso aggiungere a questo movimento di destra a sinistra anche una leggera oscillazione in avanti
quindi portiamo il bacino in avanti per tornare di lato e indietro. In questo modo aggiungiamo uno spazio, una dimensione al movimento, diventa un movimento non più su un piano, quindi destra e sinistra, ma lavoriamo disegnando una specie di cerchio di nuovo, un movimento circolare del bacino che oscilla lateralmente, poi va indietro, si sposta sull'altro lato e di nuovo davanti per poi concludere il giro. Abbiamo fatto qualche rotazione in un verso, adesso proviamo a invertire il giro. Andiamo quindi a concludere questo esercizio con qualche giro nel verso opposto. Se il nostro corpo ce lo concede è anche bello ampio, quindi prendiamoci spazi in avanti, lateralmente, che ci siamo già abituati, posteriormente col bacino, le spalle avanzeranno per assecondare un po' il movimento. Ecco qui, e torniamo su poi verticali. Per concludere questa prima metà del corpo, questa prima parte, facciamo un esercizio in scioltezza, le braccia molto rilassate, le facciamo oscillare in un verso per poi farlo oscillare nell'altro. In questo modo ruotiamo un po' anche la colonna. Con le spalle rilassate sgranchiamo e completiamo il movimento. Ok, torniamo composti, scendiamo, ci manca la seconda metà del corpo, la parte inferiore, andiamo a scaldare adesso le gambe e per farlo consiglio sempre di avere un appoggio, quindi una sedia, un tavolo, qualcosa a portata di mano. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Perché lavoriamo spostando l'equilibrio su un arto, mentre l'altro rimane solamente in appoggio. In particolare scegliete una gamba, andate a sollevare il tallone mentre la punta del piede rimane a terra. Il ginocchio che esce in avanti sarà il nostro riferimento e lo utilizzeremo allargandolo all'esterno e poi chiudendolo all'interno per mobilizzare tutta la coscia. Durante l'apertura saranno i muscoli interni della coscia che andranno ad allungarsi, quando chiudo all'interno sarà invece muscoli posteriori e laterali che si andranno ad allungare. Ancora qualche movimento, avendo come riferimento il ginocchio. E possiamo adesso appoggiare il piede, sgranchire un po' la gamba e cambiare lato. Di nuovo solleviamo il tallone mentre la punta resta appoggiata a terra e il ginocchio che è venuto in avanti lo portiamo all'esterno ad aprire e poi all'interno e chiudere. Proprio come prima andiamo a muovere l'articolazione dell'anca in particolare e sentiremo la muscolatura che si allunga esternamente e internamente alla coscia. Ok, ancora qualche ripetizione e posso appoggiare di nuovo il piede e andare a sgranchire un pochino. Riprendiamo la posizione, per cui continuiamo con un esercizio molto simile ma che si concentra questa volta non più sul ginocchio ma sulla caviglia. Torniamo a sollevare il tallone mentre la punta del piede resta in appoggio.
Come dicevo, ora ci concentriamo sulla caviglia e proviamo ad aprirla lateralmente tenendola sollevata da terra per poi farla scendere giù, sfiorare il pavimento e portarla internamente. Ecco che risale e riprende il movimento andando a disegnare anche in questo caso un cerchio, quindi facendole fare una circonduzione in un movimento che un po' alla volta proviamo a ampliare. Movimento della caviglia che spesso è difficile perché è un'articolazione bloccata, quindi dobbiamo lavorarci con costanza e soprattutto con pazienza, iniziando con un movimento breve che poi va ad aumentare in ampiezza. E adesso possiamo appoggiare il piede e cambiare gamba. Di nuovo sollevo il tallone, la punta resta a terra e il movimento che faccio fare alla caviglia parte col tallone che scende esternamente, sfiora il pavimento e torna all'interno per poi risollevarsi. E di nuovo un movimento circolare. In questo modo, un po' alla volta, andiamo a mobilizzare e scaldare anche la caviglia. Ok, sciogliamo un po', scranchiamo, completiamo con gli ultimi 2 esercizi il riscaldamento della parte inferiore del corpo. Adesso che abbiamo attivato bene la muscolatura, iniziamo a fare qualche passo in avanti e indietro alternando la gamba destra e la gamba sinistra. In particolare io parto con la gamba destra, piccolo passo in avanti per poi spingere indietro e tornare sul posto e cambiare gamba. Con la sinistra, piccolo passo in avanti, spingo indietro e torno sul posto. Alterno così un piede all'altro piede e con un movimento breve, quindi con un passo piccolo, vado a lavorare un po' sull'attivazione muscolare ma soprattutto sull'equilibrio. Ripeto che l'obiettivo di questo esercizio è prima di tutto l'equilibrio, per cui in ogni fase del movimento, in modo particolare prima di tornare sul posto, è importante che sentiamo di avere il controllo del nostro corpo, il controllo del movimento, per cui essere in equilibrio. La sedia, come al solito, ci aiuta nel caso in cui lo dovessimo perdere l'equilibrio o anche solo a rassicurarci, basta toccarla con un dito per sentirsi più stabili. Ok, torniamo sul posto, di nuovo in piedi e andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura, questa volta in modo un pochino più intenso, coinvolgendo anche gli addominali, sempre un piede alla volta, come se stessimo facendo una piccola marcia. Andiamo a staccare il piede da terra e portarlo davanti al corpo, sollevando anche il ginocchio, per poi scendere, toccare terra e cambiare gamba. Di nuovo salire, il ginocchio e il piede si staccano, si alzano davanti a noi, per poi scendere e cambiare. Proprio come in una piccola marcia alterniamo gamba destra e gamba sinistra. Non è necessario sollevare tantissimo il piede o il ginocchio, basta staccarli da terra. In questa prima fase stiamo andando a scaldare e ad attivare il nostro corpo. Ok, torniamo sul posto, concludiamo il nostro riscaldamento passando come al solito per i polsi, che lasciamo sempre per ultimi. In particolare faremo 2 esercizi molto semplici per le mani. In un primo momento le mani che sono davanti a noi vanno col palmo verso il basso a chiudersi e puntare con le dita verso terra, per poi risalire e andare con le dita a puntare su verso l'alto. Ecco che alterniamo questi 2 movimenti, giù, in basso e su, in alto. Un po' alla volta, provando a chiudere sempre di più, magari anche stringendo un po' le dita a pugno quando andiamo giù verso il basso,
e quando andiamo su verso l'alto avvicinandole verso il petto, senza sforzare, ma un po' alla volta, gradualmente aumentandone l'intensità. Ok, andiamo a sciogliere i polsi, rilassare un attimo. Concludiamo portando una mano dentro l'altra e facendo un movimento in cui il polso della mano destra piega delicatamente il polso della mano sinistra, per poi scambiarsi il favore, quindi alternarsi in un movimento sempre controllato, sempre dolce. Le articolazioni dei polsi sono delicate e un po' alla volta aggiungiamo anche questa piccola rotazione, così da fare un movimento completo. Ultimi movimenti e poi possiamo sciogliere le mani, sgranchire i polsi e completare così questo giro del nostro corpo per un riscaldamento. Andiamo adesso a sederci per vedere un po' di esercizi per la parte inferiore del corpo. Ripartiamo dal basso, quindi siamo scesi ed ora risaliremo lungo il corpo. Iniziamo con degli esercizi per le caviglie, in particolare distendiamo le gambe in avanti in modo che il tallone sia appoggiato, le punte dei piedi siano naturalmente staccate da terra e obblighiamo i nostri piedi a spingere le punte in avanti andando a distendere il più possibile, perfetto, la caviglia, per poi a tornare indietro, riportare il piede a martello e se riusciamo a avvicinare il più possibile le punte dei piedi al nostro corpo. E cambiamo di nuovo, alterniamo questi due movimenti. Spinte in avanti, allontano le punte e invece le ritiro indietro, le sollevo e le porto vicino al corpo. I talloni possono stare appoggiati a terra, non è necessario rimanere con le gambe sollevate. Eccole qui. E andiamo adesso a riportare i piedi sotto le ginocchia, con qualche passetto sul posto mobilizziamo e sciogliamo l'articolazione. Continuando a salire andiamo ad attivare meglio e a lubrificare bene l'articolazione del ginocchio. Lo facciamo sempre una gamba anzi alla volta, la portiamo in avanti distendendola davanti a noi e poi alternando, quindi cambiando gamba. Ok, andiamo a alternare gamba destra e gamba sinistra. In un primo momento è sufficiente sollevare il piede da terra, un po' alla volta possiamo provare a distendere sempre di più la gamba, quindi a sentire che è tutta dritta dalla coscia al piede. E se vogliamo aumentare ancora un po' l'intensità di questo esercizio possiamo provare a farlo mantenendo sempre le punte belle alte col piede a martello. Ancora qualche movimento e giù. Abbiamo lavorato di più con i muscoli delle cosce, questi qua in alto, per cui per scioglierli li possiamo o scuotere oppure automassaggiare. E continuando su per il nostro corpo, lungo le gambe, ci possiamo spostare un pochino più vicini al bordo della sedia davanti, quindi senza spostarci troppo col rischio di cadere, ci avanziamo un pochino, divarichiamo leggermente i piedi così da avere più spazio tra le ginocchia e un ginocchio alla volta lo possiamo fare scendere verso la caviglia opposta. In questo modo diamo un pochino il fianco e poi torniamo su e scendiamo dall'altro lato. Perfetto. Il piede e la caviglia accompagna il movimento, per cui non è necessario rimanere coi piedi fissi a terra, ma si muoveranno, si inclineranno prima da un lato e poi dall'altro.
Come al solito ci sarà un lato in cui è più facile fare questo esercizio, sarà più mobile, e un lato in cui invece sentiremo più resistenza. Rispettiamo il nostro corpo e lavoriamo sempre nel limite di quello che ci concede, quindi senza sentire del fastidio o del dolore. In ogni caso questo è un esercizio sicuro sia per l'anca che per il ginocchio. Ok, di nuovo seduti, questa volta possiamo riprendere un po' di spazio sulla sedia, quindi tornare un pochino indietro, così da essere più stabili, e andiamo a lavorare direttamente sulle anche, aprendo prima una e poi l'altra gamba lateralmente. Possiamo farlo aiutandoci con la mano, quindi anche sostenendo il ginocchio possiamo allargare il piede lateralmente, sentire che si allunga un pochino all'interno della coscia e poi tornare col piede in avanti e cambiare. Apro e chiudo. Di nuovo, apro dall'altro lato e chiudo. Ogni volta che apro la gamba posso cercare di aumentare l'ampiezza di questa apertura e quindi portare il piede un pochino più laterale o un pochino più indietro, a seconda di dove sono arrivato. L'obiettivo è la mobilità e quindi lavorare un pochino alla volta allungando i muscoli dell'interno coscia. Ok, e di nuovo piedi pari. Abbiamo lavorato bene sull'attivazione, abbiamo mobilizzato tutte le articolazioni delle nostre gambe, possiamo lavorare un pochino di più a livello muscolare con degli esercizi un po' più intensi. Per farlo prendiamo tutto lo spazio che la sedia ci concede, quindi ci prendiamo una seduta bella stabile. Anche se siamo vicini allo schienale evitiamo di cedere al rilassamento, quindi di appoggiarci all'indietro e accomodarci come se fossimo sul divano. Cerchiamo sempre di mantenere un'attivazione muscolare, quindi una posizione eretta con la schiena vicina sia allo schienale ma dritta, leggermente staccata, e da questa posizione possiamo andare a distendere prima una gamba, poi l'altra davanti a noi con, se riusciamo, la punta del piede che punta verso l'alto, e in questa posizione mantenerla una o due respirazioni complete, così da iniziare a sentire un'attivazione muscolare, per poi scendere di nuovo con il piede e sollevare l'altra gamba. La distendo se riesco completamente e mantengo la posizione per una o due respirazioni complete. Riporto giù la gamba e alterno di nuovo. Per respirazioni complete intendo inspirare profondamente, quindi riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Di nuovo inspiro, riempio bene i polmoni e butto fuori l'aria. Lo faccio una o anche 2 volte, così da aumentare un po' il tempo in cui sostengo la gamba, e poi scendo. Se riusciamo, oltre ad avere la gamba distesa, cerchiamo di tenere anche il piede a martello. Questo aumenta un pochino l'intensità dell'esercizio. Gli ultimi movimenti li facciamo mantenendo la gamba sollevata per più tempo, quindi proviamo adesso 3 respirazioni complete. Ci prendiamo il tempo di inspirare e espirare, quindi di riempire e poi svuotare i polmoni per 3 volte. E giù. Cambio. Sollevo il piede, distendo la gamba, mantengo la posizione della caviglia col piede a martello,
3 belle respirazioni complete. E giù. Ancora una volta, con una gamba. Tre respirazioni complete, aumenta il tempo in cui la gamba viene sostenuta, e l'ultima volta anche con l'altra. Di nuovo, conto fino a 3. E giù. Mantenendo la posizione abbiamo aumentato un po' l'intensità dell'esercizio, abbiamo iniziato a sentire di più qui i muscoli delle cosce che lavorano, magari c'è una sensazione anche di calore. Andiamo ad alternare un esercizio di appunto muscolare in cui andiamo a lavorare un esercizio di mobilità o di allungamento. Per cui, visto che lavorare con le gambe significa anche lavorare un po' con la schiena per mantenere la postura, andiamo adesso ad allungare i muscoli posteriori, quindi i lombari, con un movimento di torsione. Per farlo, con una mano andiamo ad appoggiarla sul ginocchio opposto, in questo modo la spalla già inizia a ruotare. Completiamo il movimento utilizzando le mani e con la mano posteriore possiamo aiutarci spingendo sulla sedia. Ecco che andiamo a fare una torsione del busto, cioè che ci permettono di ruotare, e poi manteniamo la posizione. Ci ricordiamo di respirare 2 o 3 belle respirazioni profonde e poi lentamente rilassiamo e torniamo frontali. Ripetiamo dall'altro lato, per cui cambiamo mano, la andiamo a appoggiare sul ginocchio opposto, continuiamo il movimento di torsione delle spalle, ci aiutiamo con la mano anche posteriormente sullo schienale della sedia e manteniamo la posizione di torsione per 2 o 3 respirazioni complete. Lentamente torniamo frontali e rilassiamo. Riprendiamo un esercizio per gli arti inferiori, ma anche per la parete addominale, non sono mai svincolate le due cose. E lavoriamo di nuovo alternando movimento della gamba destra e movimento della gamba sinistra. Quello che proviamo a fare adesso è idealmente, quindi immaginariamente, avere un piccolo ostacolo di fianco al nostro piede e lo vogliamo scavalcare, quindi solleviamo il piede e lo andiamo ad appoggiare lateralmente. Il ritorno sarà uguale, sempre sollevando il piede lo riportiamo davanti a noi e cambiamo lato. Quindi con la gamba sinistra adesso sollevo e apro lateralmente e poi torno in posizione e continuo alternando gamba destra alla gamba sinistra. Questo esercizio non mi aiuterò con le mani perché l'obiettivo non è più lavorare sulla mobilità, ma è andare ad attivare la muscolatura. Per cui le mani possono stare appoggiate sulle cosce o raccolte in grembo e ci concentreremo di più sul movimento delle gambe, sapendo che più alto scegliamo il nostro ostacolo, quindi più dovremo alzare il piede per passarlo, più l'esercizio sarà impegnativo. Più il piede invece rimarrà basso, vicino al terreno, più sarà facile. Scegliamo un esercizio che riusciamo a completare senza troppo sforzo. Ancora qualche movimento, un piede e con l'altro. E torno con i piedi pari sul posto. Proseguiamo, cerchiamo di aumentare un po' alla volta l'intensità di questi esercizi. Per cui quello che vi propongo adesso lo faremo utilizzando entrambe le gambe contemporaneamente. Se non lo siamo già, ci prendiamo una buona fetta di sedia, quindi ci andiamo a sedere in modo da essere ben stabili. Se c'è bisogno possiamo anche tenere le mani sulla seduta della sedia, così da aumentare un po' la stabilità. L'esercizio non è altro, è molto simile a quello di prima. Si tratta di sollevare uno e l'altro piede contemporaneamente per andare a distendere le gambe davanti a noi e poi lentamente farle scendere e riappoggiare i piedi a terra. Non appena i piedi toccano terra
risaliamo e riportiamo le gambe distese davanti a noi e poi giù. Ricordiamoci di controllare la salita dei piedi ma anche la discesa senza lasciare che cadano a terra. Li accompagniamo sia salendo che scendendo. Se riusciamo, una volta che abbiamo le gambe distese, proprio come prima, proviamo anche a mantenere la caviglia e quindi il piede a martello con le punte dei piedi che indicano su verso l'alto. Andiamo a fare qualche altro movimento aumentando un pochino l'intensità, per cui adesso quando arriviamo con i piedi su proviamo a fermarci in posizione e mantenerla respirando sempre profondamente per 2 o 3 respirazioni e poi farle scendere e ripetiamo: salgo, distendo bene e poi per 1, 2, 3 volte inspiro profondamente, riempio bene i polmoni e poi butto fuori l'aria e poi giù di nuovo, salgo, distendo bene e 3 belle respirazioni complete. Di nuovo aria dentro, riempio i polmoni e butto fuori l'aria. Un'ultimissima volta, teniamo duro, salgo bene con i piedi, distendo le gambe, mantengo la posizione, 3 respirazioni complete. E giù. Rilasso le gambe, magari faccio anche un automassaggio. Abbiamo sentito possibile anche che sentiamo una sensazione di calore qua sulle cosce o sentiamo durante l'esercizio iniziano un po' a vibrare, è una tensione muscolare normalissima che stiamo proprio ricercando. E oltre alle gambe abbiamo lavorato sicuramente per mantenere la posizione anche con i muscoli della schiena. Quindi vediamo un esercizio di allungamento completo per tutta la schiena e lo facciamo come al solito partendo con le mani sulle ginocchia. Andiamo a piegarci in avanti, le mani sostengono il nostro peso e avviciniamo il petto alle ginocchia. Se riusciamo a scendere abbastanza da appoggiare il petto sulle ginocchia, possiamo svincolare le mani, lasciarle cadere giù verso terra e quindi lasciar scendere le mani, le braccia, le spalle e anche la testa giù verso il pavimento. Proviamo a rilassarci anche se la posizione non è comodissima e soprattutto proviamo a mantenere una respirazione costante e profonda. Cerchiamo infatti di fare come quando siamo dal dottore, delle belle ispirazioni, riempiamo bene i polmoni anche se siamo un po' schiacciati e poi buttiamo fuori l'aria. Ogni volta che buttiamo fuori l'aria sentiremo che il corpo si rilassa e guadagnerà qualche millimetro. Per concludere l'esercizio e tornare alla posizione di partenza, mi raccomando, riportare prima di tutto le mani sulle ginocchia e una volta che le mani sono sulle ginocchia spingere su il busto. Quindi evitate di sforzare con la schiena per risalire, ma preferiamo spingerci su con le mani. Questo esercizio era un esercizio per allungare i muscoli della schiena, ma molto completo fino al collo. Possiamo lasciare adesso da parte un po' le nostre gambe, abbiamo lavorato abbastanza sulla muscolatura degli arti inferiori, riprendiamo qualche esercizio qui per la parete addominale e andiamo a rivedere l'esercizio in cui facevamo delle torsioni con il busto. Questa volta però aggiungiamo uno step, quindi manteniamo anche la posizione alla fine del movimento. Ecco che proprio come prima allora andiamo a ruotare le spalle e lo sguardo, ci volgiamo lateralmente e quando arriviamo alla fine del movimento ci fermiamo, mantenendo sia lo sguardo che le spalle rivolte da un lato. Ci ricordiamo di respirare, quindi manteniamo le nostre 2 o 3 respirazioni costanti e profonde e poi lentamente torniamo frontali e andiamo a guardare davanti a noi.
Giriamo dall'altro lato, quindi cambiamo il lato della nostra torsione. Questa volta io guardo a sinistra, mi sposto e mantengo poi la posizione. Come al solito 2 o 3 respirazioni complete. La velocità dell'esercizio è personale, non dovete per forza farlo alla velocità alla quale vado io. L'importante è che durante l'esercizio cerchiamo di mantenere il controllo del corpo e soprattutto una volta che ho girato le spalle e sono fermo nella posizione mi ricordo di respirare. Evitiamo in tutti gli esercizi, non solo in questo, di andare in apnea e ricordiamoci, quindi ci può aiutare a contare le respirazioni. Ricordiamoci di fare delle belle respirazioni profonde in cui inspiriamo, riempiamo i polmoni e poi lasciamo che l'aria naturalmente esca. Ultima torsione, ruotiamo bene, giriamo le spalle, lo sguardo e manteniamo la posizione. 3 respirazioni complete e poi rivolgiamo lo sguardo e il petto frontalmente. Se serve possiamo sempre sgranchire un pochino il nostro corpo tra un esercizio e l'altro. Continuando a salire andiamo ad attivare di nuovo la muscolatura delle spalle. Lo facciamo con un primo esercizio che richiede anche mobilità, quindi prima di tutto andiamo a lavorare non sulla forza ma sulla mobilità delle spalle e per farlo possiamo partire con le mani sui fianchi. Svincoliamo prima un braccio, una mano, la portiamo giù lungo il corpo, lentamente la facciamo salire, la portiamo prima all'altezza della spalla per poi proseguire e andare su sopra la testa. Spingiamo con la mano verso l'alto e poi lentamente torniamo giù, controllando il movimento anche durante la discesa e riportando la mano sul fianco. Cambio mano, quindi svincolo la mano, la porto distesa lungo il corpo, lentamente la faccio salire, senza fretta, passo per l'altezza della spalla e proseguo, vado su, verso l'alto, raggiunto il punto più alto, provo a spingere un pochino in su, come se dovessi raccogliere un oggetto, prendere un oggetto che si trova molto in alto, per poi sempre lentamente riscendere con il braccio controllando anche la discesa, non lasciatelo cadere. Mano sul fianco e cambio lato. Piselli. I piselli vantano diverse proprietà benefiche che derivano dalle sostanze nutritive e i principi attivi in essi contenuti. Sono dei legumi particolarmente leggeri e digeribili rispetto ad altre varianti e solitamente non danno alcun problema di areofagia o meteorismo. Quelli freschi sono ricchi di sali minerali, vitamine e acqua e dispongono di fibre utili per il benessere intestinale e per contrastare eventuali casi di stitichezza. Hanno potere antiossidante e contribuiscono a saziare. Salgo lentamente. Più lento faccio il movimento, più diventa impegnativo. Più veloce lo faccio, più è semplice. Arrivato su di nuovo, spingo verso l'alto, cerco di toccare qualcosa che si trova molto in alto. E lentamente ritorno. Attenzione anche nella discesa, non lasciate che nell'ultimo tratto il braccio cada e ceda. Cambio ancora. Facciamo la seconda ripetizione. Come prima, quando arrivo su in alto cerco di allungare anche un po' più su, salire con la spalla e con le punte delle dita, per poi di nuovo lentamente scendere. Mano sul fianco e cambio ancora. Di nuovo salgo lentamente salendo per il lato, arrivo con la mano su per la testa. Questa volta posso anche provare a superare la verticale, quindi andarmi a inclinare un pochino di lato. Ecco che l'altra mano sul fianco mi aiuta a sostenere l'esercizio. E poi lentamente, come prima, ritorno e riporto la mano sul fianco. Cambio, terza e ultima ripetizione. Salgo lentamente, porto la mano
in alto sopra la testa. Arrivato in cima supero la verticale e vado a inclinarmi un pochino verso il lato opposto, per poi tornare lentamente alla posizione di partenza e sgranchisco. Abbiamo lavorato con un movimento ampio, soprattutto di mobilità quindi, ma che ha coinvolto la muscolatura durante tutto il movimento. Andiamo adesso a lavorare un pochino di più sulla parte alta delle spalle. Le braccia si muovono contemporaneamente, partono ai lati del corpo e lentamente salgono davanti a noi. Si portano all'altezza delle spalle, quindi in linea con le spalle, non serve portarle più su. Si fermano un secondo in questa posizione per poi aprirsi lateralmente e portarsi di nuovo, sempre rimanendo all'altezza delle spalle, ai lati del nostro corpo. Proseguono nuovamente salendo e questa volta entrambe raggiungono la verticale sopra la testa. Scendono lentamente e contemporaneamente davanti a noi. Una discesa lenta e controllata aiuta a aumentare l'intensità dell'esercizio. Tornano quindi di fianco al corpo e possiamo adesso riprendere l'esercizio così come l'abbiamo fatto. Quindi salgo lentamente con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle e mi fermo un secondo. Apro le mani lateralmente, sempre mantenendole all'altezza delle spalle, e mi fermo di nuovo un secondo per poi salire e portare entrambe le mani sopra la testa. Come prima mi fermo un secondo e inizio una lenta discesa con le mani davanti al corpo. Sostenere il peso delle braccia è la parte, e quindi controllare la discesa è la parte che ci interessa di più di questo esercizio, che è anche quella che aumenta un po' l'impegno muscolare. Sgranchisco un attimo e ripeto. Salgo con le braccia davanti al corpo, raggiungo l'altezza delle spalle, mi vado a fermare per un attimo, proseguo allargando le braccia lateralmente, mi fermo di nuovo un secondo e vado su con entrambe le mani sopra la testa. Raggiungo il punto più alto che riesco, mi fermo un secondo per poi iniziare a scendere lentamente con le mani davanti al corpo. Fino ad arrivare giù alla posizione di partenza. Sgranchisco un po' e lo andiamo a ripetere l'ultima volta. Visto che è l'ultima ripetizione, proviamo a farla molto molto lenta. Salgo lento, come prima, devo arrivare all'altezza delle spalle senza superarle. Poi mi fermo un attimo, tempo di fare un bel respiro profondo e inizio ad allargare lateralmente. Sempre lentamente. Arrivo con le mani all'altezza delle spalle, aperte di lato, e mi fermo, faccio un'altra respirazione profonda e risalgo su il più lentamente possibile. Arrivo con le mani sopra la testa, provo a spingere un pochino verso l'alto, una bella respirazione profonda e poi scendo. È l'ultima discesa, la facciamo lentissima. Dovremo sentire una sensazione di calore qui sulla parte alta delle spalle. È l'ultimo esercizio, quindi se riusciamo proviamo a concluderlo al meglio, quindi con un movimento molto lento. E una volta arrivati giù possiamo finalmente rilassare, sgranchire un po' le spalle e fare subito un esercizio di allungamento, per allungare. Iniziamo un braccio alla volta, lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta e con la mano opposta sosteniamo il gomito e lo andiamo a avvicinare un pochino alla spalla opposta. Allunghiamo così i muscoli della spalla
e lo facciamo mantenendo la posizione, respirando come al solito. Una bella respirazione profonda ci aiuta a rilassare, ne facciamo 3 e poi lentamente accompagniamo giù il braccio, sgranchiamo un po' e ripetiamo con l'altro. Salgo con il braccio davanti al corpo, vado a incrociare e con la mano opposta sostengo e spingo il gomito verso la spalla. Di nuovo mantengo la posizione di allungamento per 3 respirazioni complete. E accompagno giù il braccio. Andiamo a sgranchire un po' le spalle. Proseguiamo con l'allungamento. Le spalle entrambe sono rilassate, vanno giù verso il basso. Per allungare i muscoli del collo questa volta muovo la testa e quindi inclino il capo lateralmente. Scendo con la testa da un lato, le spalle sono entrambe di nuovo rilassate. Sento che si allungano i muscoli del collo dal lato opposto. Quando raggiungo l'allungamento mantengo la posizione. Di nuovo cerco di fare delle respirazioni profonde, 3 respirazioni, e rilasso e allungo la muscolatura del collo. Per risalire, un movimento lento. Se c'è bisogno mi posso aiutare con una mano nella prima fase del movimento. Sgranchisco un po' le spalle e ripeto dall'altro lato, per cui spalle rilassate, inclino la testa lateralmente, vado giù da un lato, porto in allungamento i muscoli del collo e anche in parte quelli della spalla e sto 3 respirazioni complete in cui mi concentro sul respiro e mi ricordo di inspirare bene, riempire i polmoni e poi espirare buttando fuori l'aria. Come prima, per risalire mi posso aiutare con una mano e lentamente riporto la testa verticale. Di nuovo sgranchisco un po' e completo l'allungamento dei muscoli del collo, questa volta inclinando la testa in avanti, sempre con la schiena dritta, sempre con le spalle rilassate. Scendo col capo giù verso il basso, in avanti, con lo sguardo vado a guardare tra i piedi, vado a guardare la seduta della sedia e lentamente, un po' alla volta, provo anche a avvicinare il mento al petto, così come se stessi chiudendo in avanti. Quando sento che i muscoli del collo posteriormente si stanno allungando, mantengo la posizione e anche se è un po' scomoda, sono un po' compresso sul petto, cerco di fare 3 respiri profondi. Posso, come prima, risalire con il capo lentamente, aiutandomi con una mano, magari spingendo su il mento, e torno verticale. Sgranchisco un po' i muscoli delle spalle. L'ultimo esercizio che vediamo sempre di allungamento è per gli arti inferiori. Prima abbiamo lavorato sulle cosce, se abbiamo lavorato con questi muscoli qua in alto. Concludiamo andandoli ad allungare. Ci portiamo col sedere a lato della sedia, così da avere più spazio su una gamba. La gamba centrale ci dà sostegno davanti a noi, la gamba laterale invece pian pianino, con piccoli passi, si porta dietro il fianco alla sedia, il piede, mentre il ginocchio quindi scende e va giù a puntare verso il pavimento. In questo modo si allungherà tutta la fascia muscolare della coscia anteriormente. Manteniamo la posizione. Continuiamo a respirare anche se non ci sentiamo coinvolti come prima nella respirazione, perché l'esercizio coinvolge appunto una muscolatura lontana dal petto. Ricordiamoci di eseguire dei respiri profondi.
e poi per tornare alla posizione di partenza possiamo aiutarci con una mano per non andare a sforzare la muscolatura che abbiamo appena allungato. Torniamo seduti, cambiamo leggermente il lato, quindi di nuovo la gamba centrale ci dà sostegno, quella che si trova lateralmente, con il piede lo facciamo fare dei piccoli passi, lo portiamo a fianco e dietro la sedia, questa volta è l'altro ginocchio che scende giù verso il pavimento e andiamo a allungare la coscia dell'altro lato. Come prima, respiriamo profondamente e manteniamo la posizione per 3 respirazioni. Ogni volta che butto fuori l'aria cerco di rilassare un pochino, sento che la muscolatura si allunga, diminuisce la tensione e quando ho concluso mi posso anche aiutare con una mano, riporto il piede lentamente frontale. Questo era l'ultimo esercizio della lezione di oggi, io vi ringrazio come sempre, ringrazio chi ha partecipato qui dal vivo e vi do appuntamento a una prossima settimana. Arrivederci. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Bentrovati amici di Veneto 1 in questo appuntamento dedicato alla musica classica, quest'oggi puntata davvero speciale perché andremo a riascoltare e per chi si collegherà anche nel nostro portale www.veneto1.it anche rivedere il concerto che l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, hanno svolto all'Auditorium Catron di Roncade. E per l'occasione noi ringraziamo anche il comune di Roncade, in particolar modo il sindaco Simonetta Rubinato, il vice sindaco Giorgio Favero e l'assessore alla cultura Chiara Tullio, che preziosamente hanno collaborato per la realizzazione di questa magnifica serata. Un evento che ben si prestava anche per celebrare i 150 anni della Croce Rossa italiana. E noi insomma entriamo subito nel vivo di questa puntata. Io saluto e ritrovo qui in studio con me il maestro Giorgio Sini. Ben trovato maestro. Grazie caro Emanuele. Beh sì, devo dire che è stato una serata, un concerto molto, molto interessante, soprattutto anche devo dire grazie a questo gruppo di musicisti di gran valore. Naturalmente per eseguire tra l'altro la musica di Antonio Vivaldi, che a volte si dice ma è facile, non è per nulla facile, anzi direi che ci vuole vera stoffa di grandi musicisti. Andremo a riascoltare integralmente il concerto, quindi sarà sicuramente un'emozione tutta da vivere, da vedere e anche da ascoltare. Chi non riuscirà a vederlo può andare sul nostro portale veneto1.it anche nei prossimi giorni. Dicevamo, grandi musicisti, ci sono 3 solisti importanti, tra poco sentiremo il violoncellista Luca Fiorentini e poi avremo 2 primi violini molto importanti, l'esperienza di Enzo Ligresti e il grande talento di un giovane coneglianese, nemmeno 17 anni, Paolo Tagliamento, che sentiremo, i nostri amici vedranno anche da casa, insomma, ha grandi doti, grandi qualità. Beh, sicuramente poi Luca Fiorentini, già di Wiener Philharmonic, ha avuto grande esperienza con questa grande orchestra, e poi abbiamo appunto, dicevi, Enzo Ligresti, uno dei grandi virtuosi, anche lui ha collaborato con i solisti veneti, quindi musicisti di gran valore come dicevo, e sicuramente non ultimo questo giovanissimo Paolo Tagliamento, la sua giovane età, insomma 16 anni, già diplomato del conservatorio, e suona anche i capricci di Paganini con una maturità e con una sonorità e soprattutto con una tecnica veramente
stupefacente. Ecco, con una squadra così sicuramente ci si sente partecipi a pieno. E vorrei anche ricordare, ancora facendo un piccolo ricordo storico di questo grande compositore Antonio Vivaldi, che è nato nel 1678, il 4 marzo. Faccio una piccola curiosità. Ecco, il 4 marzo ci fu un grande terremoto nel Veneto, la data di nascita di... E quindi potrebbe... che ha scosso un po' la terra, ma forse anche il mondo della musica in generale, insomma, perché da lì è cominciata una grande epopea, quella di Antonio Vivaldi, insomma, che ha composto grandi sonate, certamente più di 550 opere, ma 220 sono solo concerti per violino, per esempio. Quindi insomma una produzione vastissima e c'è ancora cose da scoprire. Bene. Allora, entriamo e immergiamoci nell'atmosfera del concerto che si è tenuto il 4 aprile scorso all'Auditorium Catron di Roncade con il primo concerto, un concerto per violoncello e archi RV 418 proprio di Antonio Vivaldi. Dicevamo, violoncello solista Luca Fiorentini, come diceva il maestro Giorgio Sini, per anni ha collaborato con i Wiener Philharmoniker, insomma un prestigio che pochi hanno avuto. Certo. Extra Austria ovviamente, perché sappiamo che sono molto anche legati al loro territorio. Insomma, per un italiano collaborare con i Wiener Philharmoniker è sicuramente motivo di prestigio. È stato anche primo violoncellista di Riccardo Muti alla Scala di Milano, tanto per dare qualche nozione che fanno già capire il calibro di questo grande musicista. E allora andiamo all'Auditorium di Roncade per questa apertura del concerto che si è tenuto lo scorso 4 aprile con l'Orchestra da Camera e i solisti di Radio Veneto 1. Ascoltiamo questo concerto e poi torneremo in studio.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato questo concerto per violoncello e archi RV 418 di Antonio Vivaldi, violoncello solista, l'abbiamo sentito, il maestro Luca Fiorentini. Maestro, due parole ancora su questo concerto prima di passare alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Ma sicuramente un bellissimo concerto in La minore, e la tonalità di La minore spesso può avere anche un velo melanconico, non solo virtuoso naturalmente, ma in questo caso Luca Fiorentini veramente ha dato la sua dimostrazione di verarti, di vero virtuoso e soprattutto anche di ricerca della sonorità del suono, il suo violoncello. Passiamo alle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Qui i solisti sono 2 violini primi con Enzo Ligresti e Paolo Tagliamento, che poi si sono alternati. Paolo Tagliamento ha scelto la primavera e l'inverno, mentre Enzo, 2 parti centrali appunto, estate e autunno. Estate e autunno. 4 stagioni, insomma, le conosciamo bene, non occorre dire molto su questa opera che ormai credo sia tra le più conosciute a livello di musica classica. E allora, maestro, torniamo all'Auditorium Catron di Roncade. Sul palco i solisti di Radio Veneto 1, primo violino per primavera sarà Paolo Tagliamento, la direzione sempre del maestro Giorgio Sini. Torniamo a Roncade e poi ancora qui in studio.
Rientriamo brevemente in studio. Quella che abbiamo ascoltato era La primavera dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Abbiamo visto, l'avevamo lanciato già, il primo violino, quello di Paolo Tagliamento, giovanissimo, ragazzo trevigiano, di Conegliano per la precisione, che si è diplomato già a 15 anni, ha vinto il concorso Migliori Diplomati Italiani a Castrocaro Terme, ha fatto con questa appunto possibilità anche il suo secondo CD, quindi insomma un sicuro talento, un ragazzo prodigio che ha fatto sentire tutta la sua arte in questa esecuzione. Ma sicuramente poi andremo adesso anche a sentire, potete ben ascoltare la sua purezza che ha anche nella sonorità e l'intonazione, che insomma veramente è stupefacente per la sua giovane età, e la ricerca anche della sonorità, ma non si ferma solo al fatto estetico fino a se stesso, ma ha una ricerca veramente profonda anche del senso della frase, e rispettando anche veramente con grande, posso dire, attenzione i ritmi, e non lasciando anche troppo libera, ecco, la fantasia, e rispettando quindi la partitura. Veramente un bravissimo, e sicuramente ci darà grandi sensazioni. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti. Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1. Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue,
sia dalla condizione chiamata iperglicemia e quindi gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti, quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta al più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone e gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa, e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi, veniamo al punto. E parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso, perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio, e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore. E là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui, da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico, ha capito subito di cosa poteva essere. Infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto, perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore, e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio, e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio,
e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questo a volte è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare ai carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa. Se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la abbassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangi, singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto, ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita. E questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato, è stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top, e il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto, abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo, perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia. Di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi, e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia. In base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta. Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché
appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori. Anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa e mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No. Noi abitualmente decidiamo, con nostra figlia decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati. Per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta, sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un contorno con i carboidrati, per cui evita i legumi, evita le patate e mangia la verdura fresca, ed è sicura di aver assunto più o meno, perché sicuro non si è mai, la quantità giusta di carboidrati in base all'insulina che ha fatto. Per cui questo ci condiziona sempre. Nostra figlia difficilmente potrà fare merenda con un gelato, perché il gelato è pieno di zuccheri, dovrà mangiare un frutto che ne ha meno, per cui è tutto si basa in questi numeri che il glucometro ci dà ogni volta che nostra figlia si misura la glicemia. Sì, una vita quindi basata sui numeri, è sì. Davvero sconvolgente questa cosa. Mi veniva anche una domanda da fare a Letizia riguardo che ha un po' più di anni e che quindi si suppone che esca con gli amici, che ogni tanto le sia capitato di dover rinunciare appunto a uscire. Cosa ci racconti riguardo a questo? Com'è la tua vita sociale con il diabete? Allora, se devo mangiare fuori faccio fatica, nel senso che cerco di prendere qualcosa che conosco, però non so mai quanti carboidrati ha, e quindi sì, faccio una dose di insulina approssimativa, ma poi spesso o vado troppo su con la glicemia e quindi vado in panico, oppure vado in ipoglicemia, e quindi è abbastanza un problema, e a volte preferisco o stare a casa, mangiare a casa al posto di prendermi una pizza o qualcosa. Ok, e ti è mai capitato di avere dei seri problemi? Ti chiedo degli aneddoti quando sei uscita e magari non sapevi bene controllare la tua glicemia con gli amici e tutto, ti è capitato di stare male? Stare male proprio no, però magari mi è capitato che avevo preso una pizza e all'inizio era giusto la glicemia, dopo qualche ora è cominciato a salire e ho corretto insomma facendo l'altra insulina. Ok, quindi diciamo comunque bisogna controllarla questa glicemia. Sì. Come la controlli? Allora io ho questo, ok, che è diciamo un glucometro che lo appoggio nella spalla e mi controlla la glicemia. Mi dice non solo il numero, ma anche se sta salendo o se è costante o se è in lenta diminuzione. Di conseguenza, se sta salendo o faccio una correzione o vado a camminare, mentre se vedo che si sta abbassando troppo mangio qualcosa per prevenire le ipoglicemie o le iperglicemie. Certo, uno strumento sicuramente molto utile, cioè all'avanguardia nella tecnologia anche. Sì. Mi chiedevo quanta glicemia hai in questo momento? Allora. Come sta andando? Facci vedere come te la misuri. Ok. Io adesso ho mangiato perché ero in ipoglicemia, infatti mi dà un valore di 150 in salita 150 è un valore veloce. normale o alterato? Per noi diabetici è normale, però appena mangiate, quindi fra poco farò l'insulina. Fra poco dovrai fare l'insulina, Sì. ecco, quindi anche la gestione, diciamo, la vediamo proprio in diretta. E, invece torno da Michela perché volevo un attimo cambiare argomento parlando della vostra associazione, l'associazione Nastrino Invisibile. Quali sono i progetti che avete in questo momento e com'è nata? Raccontaci. Allora, la nostra associazione è nata circa 2 anni fa
per volontà di alcune famiglie che sono unite da questa malattia. I progetti che questa associazione ha sono molteplici e comunque tutti con un unico obiettivo: aiutare questi ragazzi e aiutare le famiglie di questi ragazzi, perché come ho detto prima il diabete ce l'hanno i ragazzi, però condiziona anche la vita di tutte le famiglie. Nastrino Invisibile organizza dei campi scuola per i ragazzi e i nostri ragazzi vanno in una località lontano dalle famiglie, da soli, accompagnati però dal medico e dal personale infermieristico, e trascorrono 4-5 giorni tutti insieme, fanno attività, giocano. L'anno scorso sono andati a fare rafting, sono andati a fare delle passeggiate, per cui delle esperienze come tutti i normali ragazzi che non hanno il diabete, però serve loro per capire come si devono comportare quando fanno degli sforzi, quando fanno delle lunghe passeggiate, quando fanno delle cose particolari diverse dalla quotidianità, e si sentono ovviamente sicuri, più autonomi, perché sanno che con loro hanno le infermiere e il nostro medico, delle persone ovviamente esperte e certamente in grado di essere di aiuto in caso di iper o ipoglicemia. È molto importante anche per noi famiglie sapere che questi ragazzi sono fuori casa, però che sono seguiti, per cui per noi è una garanzia, ci sentiamo più sicuri e più tranquilli lasciar fare queste esperienze ai ragazzi, che poi un giorno comunque dovranno andare fuori casa da soli, perché fino adesso aiutiamo loro, li seguiamo, un giorno diventeranno grandi adulti e dovranno diventare indipendenti ed autonomi, e questo è uno degli obiettivi di Nastrino Invisibile. Un altro obiettivo è fare degli incontri, organizzare degli incontri, delle riunioni che parlano del diabete, ma diabete in che senso? Abbiamo fatto degli incontri per la conta dei carboidrati, cioè saper contare quanti carboidrati gli alimenti hanno e di conseguenza iniettare la giusta dose di insulina. Per cui incontri con diabetologi, con nutrizionisti e medici che sanno trattare questa malattia. Abbiamo fatto altri incontri per la nuova tecnologia. Come avete visto, Letizia ha un glucometro nuovo per la misurazione della glicemia e non si buca sempre le dita facendo la prova capillare, per cui abbiamo invitato degli esperti che ci hanno spiegato queste tecnologie. Sì, perché alla vecchia maniera bisognerebbe ricordare ai telespettatori che i vecchi glucometri o glucometri che si usano comunque in ospedale normalmente hanno delle lancette, quindi dei piccoli aghetti tramite i quali si pungono le dita, si fa uscire una goccia di sangue, il glucometro ha una striscetta, raccoglie il sangue che deriva da questa goccetta e analizza il contenuto di glucosio in quella goccetta di sangue. Però capite che bucarsi le dita di continuo per un diabetico sicuramente non è per niente piacevole. Già si deve somministrare l'insulina per via sottocutanea, perché ricordiamo che l'insulina non è una pastiglia che si prende, ma è un farmaco che si inietta, esatto. Di solito si inietta sulla pancia, giusto? Dici, Letizia? Sulla pancia, sulle spalle o sulle gambe, cercando di ruotare ogni volta. Perché immagino che dover pungere spesso la stessa zona possa causare comunque dei danni. Esatto, può portare... Sì. Ok. E quindi... La tecnologia ci aiuta, sì, per fortuna. Però non risolve il problema, ovviamente. Altro obiettivo di Nastrino Invisibile è mettere in contatto le famiglie, perché abbiamo notato che la condivisione ci aiuta, ci si sente un po' più leggeri. Diciamo che mal comune mezzo gaudio, ed è proprio vero, perché ci si sente meno soli. Io dico sempre che quando è stata diagnosticata il diabete a nostra figlia,
mi sono sentita una goccia nel deserto, cioè mi sono proprio sentita sola, la tristezza, l'amarezza mi ha preso completamente. Grazie al Nastrino Invisibile invece ho capito che non sono sola e che condividendo, parlando e esprimendo le proprie sensazioni, condividendo le esperienze anche tra famiglie è molto importante. È molto importante e il sorriso ha ripreso a far parte di noi. Tutte iniziative, quelle di Nastrino Invisibile, sicuramente encomiabili. E tra l'altro volevo ricordare che esiste un progetto sempre dell'associazione in questione che si chiama Progetto DiabFriend, e qui chiedo a Paola di spiegarci che cos'è questo termine e in che cosa consiste questo progetto. Allora, il termine mette insieme il termine diabete e friend, che vuol dire amicizia. Avete capito insomma che una delle cose che ci rende la vita complicata è mangiare, e soprattutto mangiare fuori. E anche quando la malattia è arrivata a casa mia da mia figlia, insomma, anch'io ho una bambina con il diabete, anche a me è pesato tantissimo non poter essere più libera di andare a mangiare fuori come facevo prima. Perché, come dice Letizia, come diceva anche Michela in mensa, tendenzialmente cerchiamo di misurare ad occhio quello che ci arriva nel piatto, però non indoviniamo quasi mai, questa è la verità. Quindi anche Letizia dice sì, ad occhio cerco di capire, però in realtà poi vado o in ipoglicemia o in iperglicemia, e a volte preferisco rinunciare piuttosto che trovarmi nella situazione. Il progetto di DiabFriend è nato per cercare di rendere più semplice andare a mangiare fuori. Cosa significa? Significa che quello che facciamo a casa normalmente, quindi Michela e Letizia vi hanno raccontato che pesano i singoli ingredienti del loro pasto, abbiamo chiesto di poterlo fare al ristorante. Quindi il ristorante già nel menù ha il conteggio dei carboidrati proprio per la porzione. Quindi quando mi arriva il piatto di pasta io so già quanti carboidrati conta quel piatto di pasta, perché in cucina loro hanno fatto esattamente la dose corretta. Quindi mi è più semplice andare a mangiare fuori perché io so che quella pasta conta tot carboidrati, e quindi il pasto fuori casa diventa una cosa che ci si può permettere dal punto di vista proprio emotivo e di relax. Quindi possiamo andare a mangiare fuori con la scioltezza e con la leggerezza con cui mangiamo a casa, e però possiamo stare in compagnia. Spesse volte invece a volte rinunciamo a questo. Quindi il progetto nasce per includere le persone con il diabete nel ristorante. Bene, e questo è un progetto a cui per caso qualche locale ha già aderito? Sì, il locale che ha già aderito e che subito si è reso entusiasta di questo nostro progetto è il Fraccaro Caffè a Castelfranco Veneto, che quindi all'interno del loro menù, tutti i menù presenti nel locale, hanno il conteggio dei carboidrati proprio per porzione. Ecco, proprio a questo proposito, a proposito del caffè Fraccaro, la nostra redazione ha preparato un piccolo inserto per voi e che andremo a vedere proprio ora. Vediamo. Ci troviamo al caffè Fraccaro di Castelfranco Veneto, primo locale di DiabFriend in Italia. Con noi Luca Fraccaro, titolare del locale. Perché la scelta di aderire a questo progetto di DiabFriend? Allora, quando è venuta qui la Paola, che ormai siamo diventati amici di Nastrino Invisibile, ci ha proposto questa nuova idea che loro avevano in cantiere, cioè quella di creare una sorta di locale che fosse amica, diciamo così, un locale amico
di chi soffre di questa patologia. E quando mi ha spiegato un po' tutto quello che era il loro progetto, noi ovviamente sensibili ovviamente a quello che è il sociale ho subito aderito, perché mi sembrava una cosa molto interessante, tanto più perché lei diceva: Luca, se tu aderisci a questo tipo di progetto, non solo crei il primo ristorante in Italia che abbia queste caratteristiche, ma inoltre sensibilizzi tutti quelli che possono essere i tuoi colleghi, cioè chi ha altri ristoranti, di seguire nel tuo esempio. Ecco, questo ci ha motivato molto e spinto ad aderire al progetto. Ecco che da lì siamo partiti e da lì è nato, come dire, la prima sorta di menù dedicata al DB One Friend. Perché spieghiamolo come funziona? Sì, in maniera tra virgolette molto semplice, un po' più complesso nel prepararlo, però è molto semplice, nel senso che noi dal menù, praticamente a fianco a quello che sono tutte le informazioni di ogni piatto del menù che noi abbiamo la quantità di carboidrati presente nel piatto finito, quello che viene poi servito al cliente. E questo è molto importante per chi soffre di questa patologia, proprio perché riesce così a calcolare e avere un'indicazione abbastanza precisa di quella che potrebbe essere l'insulina da poi iniettarsi. Cosa cambia a livello di gestione della cucina e a livello di gestione del locale, essere un locale DB Friend? Beh, da una parte ci ha molto motivati, è stata anche una sfida che abbiamo accettato, e per soprattutto lo chef non è stata una cosa così semplice, perché poi bisogna anche abituarsi a pensarla anche in questa maniera, quindi dare delle informazioni che prima non erano, cioè noi non mettavamo e quindi non erano necessari. Adesso ovviamente si confrontano sempre per avere un dato molto più preciso possibile per inserire. Cosa cambia? Cambia che ci vuole più attenzione, bisogna pianificare e soprattutto essere certi di quello che si va a scrivere. Però diciamo che questo aiuta molto anche la cucina a essere più attenta, e questo è una cosa che ci piace, essere molto più precisi anche sulle porzioni, precisi su quello che noi e che lo chef prepara per i nostri clienti. La Paola un giorno mi ha chiamato, noi non ci conoscevamo, mi ha chiamato dicendo che appunto aveva piacere parlare con noi e prendere un appuntamento, così è stato fatto, e ha iniziato a parlarci di questa associazione Nastrino Invisibile, che tutto sommato noi personalmente anche non conoscevo molto, e quando mi ha spiegato tutto quello che è la storia, mi ha spiegato anche come funziona e a chi ovviamente si rivolge, è stata abbastanza toccante questa cosa, per cui mi ha coinvolto, perché ho detto: guarda, queste sono scelte, come dire, che cadono sulle famiglie, e ovviamente non è che poi tu scegli o non scegli di avere, perché ovviamente sono cose che succedono e che chi magari come più di qualcuno si è trovato in casa ad avere magari il proprio figlio che prima non aveva nulla e dopo scopri che soffre di questa tipologia di malattia, se vogliamo, comunque questa problematica, ti può anche cambiare la vita, anche perché ti senti, come dire, in parte anche, come dire, così, che non riesci a capire bene, ti vedi proprio un muro di fronte. E allora questa mi ha ulteriormente sensibilizzato, avendo anch'io 2 bambini piccoli, e ho detto: Paola, volentieri, vediamo cosa si riesce a fare. Tanto più che, come dicevo prima, il fatto di dire: ascolta, potrebbe essere intanto il tuo il primo ristorante che propone un menù dedicato ai diabetici, quindi non esiste in Italia una cosa così, saresti il primo. Questo ovviamente anche come azienda da una parte mi ha stuzzicato, se devo dire la verità. Dall'altra parte però la cosa più importante, mi ha detto: questo potrebbe essere il punto di partenza per chi ha questa patologia, creare una rete di locali come il tuo, in cui uno che ha questa problematica si possa rivolgere e trovare e soddisfare un po' le proprie esigenze. Perché dice: Luca, per noi è difficile andare a mangiare fuori,
andare a fare una cena, un pranzo, perché dobbiamo calibrare ad occhio, e capisci anche te che calibrare ad occhio non sapendo cosa utilizza lo chef in quel momento per fare quel piatto lì, perché non possiamo andare a controllare tutti gli ingredienti ogni volta, diventa difficile per noi. Ecco che questa cosa qui mi ha ulteriormente sollecitato di dire no, dobbiamo assolutamente accettare e comunque condividere questo tipo di progetto, perché è un progetto che ci piace molto, ripeto, legato molto al sociale, legato a qualcosa di veramente utile per il pubblico, insomma. Caffè Fraccaro, parliamo di questo locale qui alle porte di Castelfranco Veneto. È un locale che nasce anche questo un po' per sfida, perché noi è nato 4 anni e mezzo fa circa, è stato inaugurato il 1° di novembre 2014, nasce dalla ristrutturazione tra virgolette del vecchio spaccio. Avevamo uno spaccio aziendale dove offrivamo i nostri dolci, e da lì man mano è nata questa idea di creare, non solo rinnovare lo spazio e creare qualcosa di più adatto alla nostra azienda, alla nostra immagine, ma anche di dare uno spazio dedicato alla somministrazione. Ecco che è nato questo spazio qui, che è molto, diciamo che va a 7/7, quindi durante tutta la settimana è sempre aperto, dalle 6 di mattina a circa le 11 di sera, quindi con spazi dedicati alle prime colazioni, che è un nostro must, ma anche al pranzo e anche alla cena con gli vari intermezzi. Quindi proponiamo dei prodotti che sono tipici, che riguardano un po' i nostri prodotti. Nasce un po' perché noi abbiamo sempre lavorato con lievito madre, un qualcosa che ci appartiene, un ingrediente nostro speciale ai nostri prodotti. E abbiamo pensato di proporre anche questo prodotto come la pizza, che è un derivato del pane. Noi, essendo nati dal panificio, ci sembrava di proporre qualcosa di carino, proporre anche qualcosa che derivasse da quello che era il pane, da quello che eravamo sostanzialmente, quindi la pizza, che è sicuramente un cibo moderno che tutti apprezzano, sia in Italia che ovviamente all'estero. E questo è nato questo concetto, che noi siamo molto orgogliosi e che fortunatamente sta andando bene e sta riscuotendo comunque successo. Quindi le coordinate per chi volesse trovarvi, dove vi trova? Beh, qua a Castelfranco Veneto siamo lungo la statale, in circonvallazione ovest 25, ma abbiamo un bel parcheggio. Anche questo è un servizio importante, perché vediamo che viene molto apprezzato il fatto di dire chi arriva non ha problemi di parcheggio, e quindi c'è un grande parcheggio proprio davanti al locale. È un locale di circa 600 metri complessivi, per cui è anche capiente dal punto di vista proprio dello spazio dedicato ai clienti. Noi di Valdo TV siamo già stati in realtà anche da Caffè Fraccaro per girare uno spot promozionale appositamente creato per diffondere la presenza del progetto di Hub Friend. Vediamolo ora in esclusiva. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune cronica. Chi ne è affetto, per vivere deve somministrarsi insulina ogni volta che mangia, con un'iniezione. Saper calcolare la giusta dose è una sfida quotidiana. Per farlo è importante conoscere la quantità di carboidrati del pasto. Se a casa si può pesare il cibo, quando si è fuori casa tutto si complica. Per questo, in un locale di Hub Friend sono segnate nel menù le quantità di carboidrati per porzione. Così, se hai voglia di mangiare un piatto di pasta, sai già quanta insulina fare. Il tuo pasto fuori casa diventerà quindi un momento più sereno
perché il conteggio dei carboidrati è già stato fatto. Se lo trovi scritto, è più semplice. The Up Friend, easier in this way. Bene, sicuramente uno spot di impatto. Tu Paola eri presente tra l'altro nel backstage. Quindi raccontaci un attimo com'è andato, come sono andate le riprese? Beh, è stato curioso perché io non avevo mai partecipato alla registrazione di uno spot, quindi è stato bello. È durato a lungo, non pensavo che ci volesse così tanto, e gli attori sono stati bravissimi, devo dire. Attori che conosci bene? Certo, perché la ragazzina è mia figlia e l'altro è il suo papà, insomma. Ecco, sì. ecco. Si sono prestati a questa bellissima attività, insomma. E è stato curioso, è stato bello poter partecipare, insomma. E qual è il messaggio che vuole trasmettere questo spot? Il messaggio voleva proprio far capire qual è la differenza tra andare in un locale che non ha il conteggio dei carboidrati, dove quindi uno non sa cosa scegliere, guardo il menù però non so che porzione mi arriverà, e invece il relax e la gioia di poter scegliere dal menù ciò che voglio perché tanto so già come calcolarlo. Quindi far vedere proprio le due facce di questa medaglia che per noi fa tantissima differenza. Sì, quindi far vedere quanto migliorerebbe insomma la situazione questo provvedimento, insomma. Sì. Bene, quindi invitiamo tutti i ristoratori che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando ad aderire a questo lungimirante progetto, perché siamo tutti noi convinti che questo possa permettere alle persone con il diabete mellito di tipo 1 di avere una vita decisamente più tranquilla e migliore anche quando escono di casa. Quali sono le modalità e quali sono i contatti che uno deve prendere per aderire a questo progetto? Quindi spieghiamolo. Allora, il ristoratore che vuole aderire al progetto può contattarci, quindi può seguirci sulla pagina Facebook di The Up Friend oppure direttamente dal sito, o mandare una mail a theupfriend@gmail.com. A quel punto poi noi lo ricontattiamo e andremo a spiegare in cosa consiste di preciso per il locale il progetto e in che modo si può appunto trovare la collaborazione tra l'associazione che si occuperà comunque di fare i calcoli e tutto, quindi l'associazione fa la gran parte del lavoro, e il ristorante che offre questo servizio alla sua clientela. Quindi è un beneficio per entrambi. L'associazione perché aiuta a così rendere il mondo più a misura di diabete, e il ristorante comunque dà un servizio ai suoi clienti. Il Fraccaro Caffè ha avuto tanto riscontro rispetto a questo. Beh sì. Sì. Ma all'interno della cucina, quindi il ristorante di che cosa si deve occupare? Di pesare gli ingredienti? Sì, praticamente la porzione della pasta, la porzione del contorno, eccetera, dovrebbe pesare sempre più o meno la stessa cosa. Quindi Ma alla fine è un gesto non così difficile, perché di solito i ristoratori usano già le loro porzioni, voglio dire. Alla fine si tratta di fare il conteggio della porzione e renderla disponibile a chi mangia. Questo sicuramente, e quindi un gesto semplice che potrebbe migliorare davvero la vita di tante persone. Quindi io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Letizia Pozzebon, Michela Zanola e Paola Tranquillo, per essere state con noi stasera, per averci raccontato le loro storie e averci spiegato il progetto The Up Friend. Ricordiamo che lo spot che abbiamo appena visto durante questa puntata andrà fra poco pubblicato nei nostri canali Valdo TV, quindi vi invitiamo a controllare e andarlo a rivedere. E infine ringrazio tutti gli spettatori per averci seguito durante questa puntata, e l'invito è al prossimo appuntamento con Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo.
Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP, la salute di casa. Con il sole o con la pioggia siamo anche oggi qui al quartier San Paolo e iniziamo la nostra lezione in piedi, iniziando a scaldare la parte superiore del corpo con dei movimenti per il collo. La base è sempre stabile, siamo in piedi, quindi partiamo con una buona base di appoggio e lentamente iniziamo a muovere il capo e volgiamo lo sguardo e la testa da un lato prima e poi lentamente, ripassando per la posizione frontale, andiamo a guardare l'altro lato. Torniamo e ripetiamo. Un esercizio molto semplice che vediamo sempre. Perché proprio partendo dal collo andiamo a sbloccare tutto il resto del corpo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e il prossimo movimento sarà invece rivolto dall'alto con lo sguardo e con la testa che salgono al basso, per cui andremo a guardare tra i piedi. Lasciamo scendere la testa in avanti e di nuovo ripetiamo senza fretta, senza sforzare. Iniziamo sempre il riscaldamento in modo tranquillo, dolce. E di nuovo sguardo frontale. Concludiamo con un movimento completo del collo, per cui lo sguardo parte rivolto verso l'alto, scende e si sposta lateralmente per poi proseguire giù verso il basso e guardare tra i piedi e continuare dall'altro lato per salire su alla posizione di partenza e poi continuare. Ecco che andiamo a fare un giro completo con lo sguardo, con la testa e con la punta del naso andiamo a disegnare un cerchio, all'inizio piccolino e un po' alla volta, man mano che andiamo a scaldarci possiamo aumentare l'ampiezza di questo cerchio. In particolare, ora che abbiamo fatto una o due rotazioni in un verso, possiamo invertire il senso di rotazione, quindi continuare con lo stesso esercizio ma girando dall'altro lato. Andiamo a sgranchire bene il collo nelle posizioni anche un po' più aperte, quindi con lo sguardo e il mento che salgono bene sopra la spalla, vanno su, scendono dall'altro lato, di nuovo lateralmente e poi verso il basso avvicinando il mento al petto. E di nuovo lo sguardo frontale. Rilassiamo un po' le spalle, andiamo a sgranchire con qualche movimento le spalle. Così scendendo dal collo iniziamo a mobilizzare con movimenti liberi e poi un po' alla volta
ad attivarle secondo uno schema che scegliamo noi. In particolare vogliamo iniziare a muovere le spalle e portarle in avanti, ci aiutiamo con le mani che si allontanano dal corpo, le spalle seguono in questo movimento, andiamo a spingere le mani lontano dal corpo per poi tornare indietro, avvicinarle al petto e con i gomiti alti andare ad aprire posteriormente. Guadagniamo spazio, allarghiamo il petto e di nuovo mani in avanti, spingo e allontano dal corpo. Alterniamo questi due movimenti, continuiamo a sgranchirci. Se sono i primi movimenti della giornata li utilizziamo un po' come uno stiracchiamento, utilizziamo per attivarci, per scaldarci. E a rilassare le braccia. Di nuovo muovo le spalle, le mantengo in movimento, attive, e vado a cambiare tipo di esercizio. Questa volta metto le mani in prossimità delle spalle e muovo entrambi i gomiti contemporaneamente. Parto puntando con i gomiti verso il basso, verso terra, e inizio in un primo esercizio a ruotare gomiti e spalle salendo posteriormente, quindi aprendo bene il petto, per poi proseguire su verso l'alto e riportare i gomiti davanti al corpo e scendere giù verso il basso. Ecco che anche in questo esercizio stiamo andando a fare un movimento circolare, un ciclo che ripetiamo con il movimento dei gomiti che parte idealmente dal basso, puntano verso giù, verso terra, salgono posteriormente, arrivano alti e poi si spostano davanti per scendere. Qualche movimento ancora, magari un po' più ampio. E giù, le braccia a rilassare. Continuiamo a sgranchire e riportiamo ora le mani sulle spalle per eseguire lo stesso esercizio nel verso opposto. I gomiti, questa volta dalla posizione più bassa, salgono davanti, anteriormente al corpo, si portano in alto, allargano bene verso dietro per scendere e continuano. Ecco che il movimento diventa più ampio. Nel momento in cui con i gomiti saliamo, ci portiamo alti e dobbiamo allargare dietro, andiamo a stiracchiarci bene, andiamo ad allargare i gomiti, apriamo le spalle, allunghiamo i muscoli del petto. Lavoriamo quindi sulla mobilità dell'articolazione delle spalle. Un po' alla volta possiamo provare a fare questo movimento più ampio, a sgranchirci bene. E di nuovo giù con le braccia, rilassare lungo il corpo. Per sciogliere facciamo adesso qualche movimento molto libero, oscilliamo con le braccia davanti e dietro. Se riusciamo a mantenere una certa scioltezza sulle mani, sui polsi e sulle braccia, sentiremo che anche le spalle si muovono molto libere e questo aiuta a sgranchire e a sciogliere le rigidità che possono essere dovute a magari un esercizio intenso. Continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, le spalle le lasciamo un attimino da parte, poi le riprenderemo con un altro esercizio. Lavoriamo sulla parte centrale, quindi sul tronco del nostro corpo, e per farlo ci attiviamo con una rotazione questa volta non solo del capo ma anche delle spalle, che andiamo a volgere quindi prima da un lato, sguardo e anche il petto si volge prima a destra per poi ruotare lentamente, tornare frontale e girare dall'altro lato, quindi nel mio caso a sinistra. Continuiamo a fare questo movimento in modo lento, controllato.
Sentiamo come durante la rotazione si attivano anche, anzi gli addominali, ci permettono di fare questa torsione e un po' alla volta possiamo aumentare l'attivazione, quindi aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, guardando anche con lo sguardo dietro di noi. Alla fine del movimento, con lo sguardo guardiamo alle nostre spalle, in questo modo aumentiamo un pochino l'ampiezza del movimento e quindi anche la sua intensità. Ultimo movimento, ultima torsione e torniamo poi frontali. Mani sui fianchi, perché scendendo lungo il corpo adesso andiamo a mobilizzare il bacino e iniziamo come al solito con delle piccole oscillazioni laterali. Quindi col bacino sfianchiamo un po', oscilliamo da un lato per poi tornare sulla verticale e passare all'altro lato. Iniziamo piano con questo movimento che per la prima volta coinvolge un po' più integralmente il nostro corpo e gradualmente, sempre quindi con progressione, possiamo ogni volta guadagnare qualche centimetro in più, lasciare che il fianco si sposti più lateralmente, che le spalle accompagnino il movimento, quindi scendano giù di lato, sempre rimanendo in ascolto. Se il nostro corpo ci trasmette sensazioni di tensione eccessiva, riduciamo un pochino l'ampiezza di questo movimento. Se il corpo invece risponde bene e si lascia allungare, allora proseguiamo e continuiamo a guadagnare spazio. Andiamo adesso a completare questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione che per ora è solo laterale anche uno spostamento in avanti e indietro del bacino, in modo da creare di nuovo un cerchio. Dal lato quindi spostiamo il bacino leggermente in avanti, andiamo a traslare dall'altro lato per poi tornare indietro passando per dietro. Di nuovo iniziamo piano, sono movimenti che stiamo affrontando magari per la prima volta durante la giornata e quindi lasciamo che il corpo si possa abituare. E di nuovo, dopo 1 o 2 rotazioni in un verso, per rendere l'esercizio più completo, invertiamo il senso di rotazione, ruotiamo nell'altro verso, così da completare tutto il movimento. Come accade spesso, ci sarà un lato del nostro corpo che risponde meglio e uno che invece farà un po' più fatica, per cui assecondate quello che il vostro corpo vi concede di fare e andate a guadagnare spazio solo se ve lo permette. Ultimi movimenti, se volete farli un pochino più ampi, per poi tornare su dritti verticalmente. Continuiamo a scendere, andiamo a lavorare con l'articolazione del ginocchio e in maniera ancora più mirata delle anche. Per farlo una buona posizione di equilibrio, se c'è bisogno della sedia come supporto l'abbiamo sempre a disposizione. Solleviamo il tallone mentre la punta rimane a contatto con il terreno, il ginocchio che si porta davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e andremo ad allargarlo all'esterno e poi chiuderlo all'interno. La punta rimane a contatto col terreno, fa da perno. E in questo movimento lavoriamo soprattutto sull'articolazione dell'anca. Sentiremo infatti che quando apriamo il ginocchio la coscia
all'interno si allunga, quando invece andiamo a chiudere sempre la coscia nella parte esterna si allunga. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Ancora qualche movimento e giù con il piede. Sgranchiamo un pochino l'articolazione che abbiamo appena utilizzato e cambiamo lato. Di nuovo una posizione stabile, di nuovo sollevo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno e il ginocchio che si trova davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e lo andiamo ad allargare e ad aprire lateralmente per poi chiuderlo all'interno. Proprio come prima stiamo lavorando sull'anca e allungando i muscoli della coscia nella parte più alta, sia internamente che esternamente. Torno in piedi, torno in posizione, sgranchisco un po' come al solito l'articolazione dopo averla mobilizzata. Di nuovo un esercizio che richiede un po' di equilibrio, di nuovo se c'è bisogno la sedia a portata di mano, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto con il terreno, questa volta al posto del ginocchio mi concentro sulla caviglia per mobilizzare bene questa articolazione. In particolare col tallone vado ad allargarmi lateralmente, scendo giù verso il pavimento, traslo all'interno e salgo di nuovo. Essenzialmente vado a disegnare un cerchio, di nuovo. Molto semplicemente faccio un movimento circolare cercando di mantenere una certa fluidità, non ho bisogno di esagerare, di fare un movimento a scatti o molto ampio all'inizio, cerco piuttosto di fare un movimento fluido, circolare, che un po' alla volta mi sgranchisca l'articolazione della caviglia. Magari scrocchia ogni tanto. Prima di cambiare lato invertiamo anche in questo esercizio il giro, quindi il senso in cui stiamo ruotando la caviglia. Ok, di nuovo riprendo l'equilibrio, sgranchisco un po' e cambio lato. Punta a contatto con il terreno, fa sempre da perno, il tallone si alza e si allarga all'esterno. Di nuovo scende verso il basso, torna interno e sale. Di nuovo andiamo a disegnare un cerchio con il tallone per mobilizzare l'altra caviglia. Movimento breve all'inizio, dobbiamo riprendere un po' di spazio, pian pianino possiamo provare ad ampliare anche questo movimento e prima di concludere anche con questo lato andiamo a invertire il senso della rotazione, per cui questa volta il tallone dal punto più alto e scende internamente al corpo, passa vicino al pavimento e sale all'esterno. Ecco qua. Sciolgo,
e torno ben stabile per concludere il nostro riscaldamento con un piccolo esercizio per i polsi che faremo portando le mani davanti al corpo e simulando l'azione che compiamo quando andiamo ad arrotolare un tappeto tipicamente o un poster. Con le mani, perfetto, portiamo prima una mano, poi l'altra, giù una volta verso il basso e su nel movimento successivo, come appunto se stessimo arrotolando un tappeto. Teniamo il movimento di una mano e poi l'altra. Per completare, sciogliamo un pochino l'articolazione dei polsi, mettiamo una mano dentro l'altra mano nella mano, movimento che flette delicatamente il polso della mano sinistra che poi ricambia e va a flettere delicatamente il polso della mano destra. Alterniamo questi movimenti di flessione e di estensione dei polsi e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da aumentare anche in quest'ultimo esercizio di riscaldamento l'ampiezza e la complessità del movimento. Perfetto. Rilassiamo di nuovo, sgranchiamo e mobilizziamo un pochino i polsi, le mani. Abbiamo fatto un riscaldamento molto veloce, adesso inizieremo con gli esercizi ma in modo ovviamente graduale. Ripartiamo da una bella posizione stabile dei piedi che ci danno sostegno e torniamo sulla parte alta del corpo. Iniziamo con un esercizio che è molto semplice, quasi da riscaldamento, per sciogliere e quindi completare il lavoro che abbiamo fatto prima. Possiamo rilassare i polsi e le braccia e farli oscillare una davanti e una dietro al corpo, come se ci stessimo un po' avvitando. Se riusciamo a fare un movimento rilassato, quindi sciolto, sentiamo come la muscolatura che abbiamo scaldato prima, che magari era ancora un po' bloccata, si rilassa e permette un movimento un po' più ampio. Ok, torniamo composti, riprendiamo un po' di tono muscolare, quindi ritorniamo in posizione composta e lavoriamo sulla mobilità della spalla, questa volta con degli esercizi mirati, una spalla alla volta. Il movimento lo eseguiamo col braccio disteso, così da avere la massima ampiezza possibile e semplicemente ruotiamo, o meglio spostiamo la mano dietro il nostro corpo e la facciamo salire verso l'alto per poi farla scendere davanti. Continuiamo questo movimento circolare, è una circonduzione del braccio, cercando un pochino alla volta, quindi sempre senza esagerare, di guadagnare spazio in questo esercizio. Ora mi giro lateralmente così si vede un po' meglio. Il movimento lo vogliamo fare ampio, quindi con la mano andiamo più in basso possibile, puntando verso il pavimento, saliamo dietro cercando di mantenere il braccio disteso, bello ampio, andiamo su verso l'alto e poi scendiamo in avanti. Per aumentare l'ampiezza del movimento la spalla asseconda e tutto il corpo assecondano il movimento del braccio e quindi col braccio in avanti la spalla avanza un pochino, poi scende, si apre bene posteriormente per andare su poi verso l'alto. Ultimi giri belli, ampi e andiamo a rilassare.
Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro arto, sempre la partenza con la mano aperta, distesa giù verso il basso, salgo dietro, arrivo in alto e scendo davanti. Dovrò ripartire con un movimento più breve che, come al solito, andiamo poco alla volta ad aumentare in ampiezza. Di nuovo la spalla asseconda il movimento, quindi si apre posteriormente, sale su verso l'alto, scende in avanti e anche il corpo ruota leggermente, il busto si gira per permetterci di guadagnare più spazio e quindi con la mano andare a disegnare un cerchio il più ampio possibile. E sciolgo, rilasso, sgranchisco un po' le spalle e completiamo un po' questo esercizio con un movimento che facciamo con entrambe le braccia, un movimento che avrà una mano e quindi un braccio che si trovano giù verso il basso, una mano e l'altro braccio invece che partono verso l'alto. Il movimento è lo stesso essenzialmente, ma lo eseguiremo con due braccia che si troveranno sempre agli opposti. Questa volta il braccio che si trova in alto scende dietro, il braccio che si trova in basso sale in avanti e continuano questo movimento sempre stando agli estremi opposti. Lo facciamo lentamente all'inizio per capirlo, per coordinarci bene. La mano dal punto più alto scende dietro, si porta in basso e sale in avanti e continua. Le spalle accompagnano il movimento, è come se stessimo nuotando. Il corpo tutto accompagna il movimento, quindi anche il busto ruota leggermente e anche il bacino. È molto simile a una nuotata a dorso in piscina, adesso che si può andare in piscina di nuovo e nuotare, questo è un esercizio che lo richiama. Bel movimento ampio, sono le ultime circonduzioni che effettuiamo e poi rilasso entrambe le braccia e vado giù a sciogliere. Movimenti molto ampi che vogliono lavorare soprattutto sulla mobilità, quindi in particolare vogliamo andare a guadagnare spazio, vogliamo diventare più mobili, riuscire a prendere oggetti che stanno in alto, riuscire con più facilità a infilarci una maglietta o una giacca con posizioni del braccio molto ampie. Un altro esercizio che lavora su questo tipo di capacità del nostro corpo lo possiamo fare in un'altra posizione particolare, meno ampia, ma comunque che utilizziamo poco e quindi facciamo un po' fatica a raggiungere. In particolare vogliamo, e lavoriamo sempre con due braccia contemporaneamente, partire da una posizione leggermente aperta e andare a chiudere le mani vicino al corpo, portando una mano davanti al corpo e l'altra invece dietro alla schiena. Torniamo con le braccia aperte e richiudiamo invertendo, quindi adesso ho la mano destra che passa davanti al corpo e la sinistra che passa dietro. All'inizio forse un po' complicato, ma dopo 1 o 2 ripetizioni diventa automatico. Prima una, poi l'altra mano passano davanti al corpo e l'altra dietro. Concentriamoci, se riusciamo, sulla mano che si muove dietro al corpo. Quella che si trova davanti è più facile, la vediamo anche, si trova qui, è un movimento che non richiede impegno, lo riusciamo a fare facilmente. La mano che invece passa dietro al corpo si troverà sicuramente in una posizione più scomoda, sarà un movimento che ci costerà più fatica. Senza esagerare, cerchiamo quindi con l'attenzione alla mano che si trova dietro, di aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento. Quindi
spostare la mano il più possibile lateralmente, se riusciamo a uscire addirittura dal fianco. Ancora qualche ripetizione. E andiamo nuovamente a rilassare. Era un movimento non particolarmente ampio, ma che lavorava su una posizione particolare che non utilizziamo spesso. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Proviamo ora il movimento, diciamo così, opposto. Iniziamo con le mani sui fianchi, entrambe, una base di appoggio ben stabile, perché ora ci muoveremo invece molto con le braccia, e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lateralmente per arrivare nel punto più in alto, sopra la testa, e poi sempre lentamente scendere giù verso il basso. Torna la mano sul fianco, si svincola all'altro lato e di nuovo sale lentamente e arriva fino sopra la testa, per poi altrettanto lentamente scendere e tornare con la mano sul fianco. Andiamo a ripetere cambiando ogni volta il braccio. Ecco che salendo su verso l'alto guadagniamo spazio, allunghiamo i muscoli anche del fianco e la mobilità questa volta la andiamo ad allenare in una posizione estrema, quindi con la mano molto lontana dal corpo ma verticale. Di nuovo cambio, questa volta sempre salendo lentamente posso far continuare il movimento, non fermarlo sulla verticale, ma provare a inclinarmi un po' e quindi superare la verticale e andare oltre la posizione sopra la testa per poi lentamente, come prima, tornare indietro. Lo facciamo anche dall'altro lato. Salgo, mi porto con la mano sopra la testa per poi andare a oltrepassare un po' la verticale e di nuovo giù. Ancora 2 movimenti di questo tipo, sempre se riusciamo ampi, con un piccolo sbilanciamento lateralmente. Mano sul fianco e ultimo movimento con la sinistra nel mio caso. Salgo su bene, raggiungo la verticale e poi sorpasso quel punto andando ad allungare un pochino tutto il fianco e giù a sciogliere. Posso svincolare le mani dai fianchi e mobilizzare tutta la spalla. Abbiamo lavorato molto sull'ampiezza, ora vediamo qualche esercizio pensato più per la forza e quindi un lavoro meno ampio magari, ma impegnativo dal punto di vista muscolare. In particolare la posizione di partenza resta la stessa, con una buona base di appoggio, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente e quello che vogliamo fare è sollevare molto lentamente le braccia, portarle all'altezza delle spalle, fermarci un secondo in questa posizione per poi andare a chiudere davanti al corpo. Sempre lentamente, le mani le portiamo davanti, all'altezza delle spalle. Scendiamo giù verso il basso
e torniamo alla posizione di partenza. Ecco che abbiamo concluso un ciclo. Lo ripetiamo sempre molto lentamente, portiamo le mani all'altezza delle spalle, ci fermiamo e chiudiamo, quindi le trasliamo davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo un secondo per poi scendere giù, sempre frontalmente. E andiamo a ripetere. Salgo lentamente, lungo, con le braccia aperte lateralmente, mi fermo un secondo e poi traslo in avanti. Possiamo adesso, quando arriviamo con le mani davanti al corpo, aggiungere un movimento. Non le fermiamo, ma continuiamo a muovere le mani da un lato e dall'altro, fin dove riusciamo. Quindi incrociamo le braccia, raggiungiamo il punto più ampio, quindi un incrocio più grande che riusciamo, e poi torniamo indietro. Questa volta torniamo alla posizione delle braccia aperte all'altezza delle spalle per poi scendere giù verso il basso. E ripetiamo. L'esercizio è simile ma è cambiato un pochino nel frattempo. Mani si aprono lateralmente all'altezza delle spalle, traslano come se fossero su un piano davanti al corpo, raggiungono, si avvicinano, quasi si toccano, poi si incrociano, una va, la mano destra va a sinistra e la sinistra va a destra. Chiudo il più possibile, incrocio il più possibile e poi torno indietro e allargo. All'altezza delle spalle, nel momento più largo, nel punto più ampio, poi scendo lentamente. Andiamo a ripetere l'ultima volta. Allargo lateralmente, raggiungo l'altezza delle spalle e da questa posizione inizio a muovere le braccia davanti al corpo. Senza fermare il movimento vado a passare una mano sopra l'altra e incrociare. Incrocio il più possibile e poi riallargo, apro del tutto e scendo giù verso il basso. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato con un movimento lento, sicuramente abbiamo impegnato la parte alta qui delle spalle in un lavoro che richiedeva un pochino più di impegno muscolare e per questo motivo ci prendiamo un momento per allungare. Quindi iniziamo dall'esercizio in cui un braccio alla volta lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta per chiuderla e con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo ad avvicinare alla spalla opposta. Manteniamo la posizione di allungamento respirando come al solito. 3 o 4 bei respiri profondi ci aiutano a rilassare e a dare un tempo all'esercizio. Torno col braccio giù lentamente, accompagnandolo se riesco, e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio sinistro, nel mio caso, lo vado a incrociare, lo porto davanti al petto, con la mano destra sostengo e vado a avvicinare il gomito alla spalla opposta. Raggiunta la posizione mi fermo, la mantengo l'allungamento. Di nuovo 3 o 4 bei respiri profondi. E indietro, accompagna giù il braccio, vado a rilassare. Un altro esercizio per la muscolatura delle spalle che coinvolge anche quella del collo, lo facciamo sempre in piedi. Le spalle e le mani, le braccia sono rilassate, quindi manteniamo una posizione eretta, dritta con il corpo ma senza tensione sulle spalle e andiamo lentamente a inclinare la testa da un lato, quindi scendiamo lateralmente, sentiremo che dal lato opposto i muscoli del collo e della spalla si allungano. Raggiunta la posizione di allungamento la manteniamo.
Continuiamo a respirare, cerchiamo di riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca naturalmente, e lo facciamo per 3 o 4 volte. Ogni volta che butto fuori l'aria rilasso e guadagno un po' di allungamento. Finite le respirazioni, mi posso aiutare con una mano, delicatamente risollevo il capo, torno sulla verticale e, avendo cura di mantenere le spalle rilassate, inclino la testa dall'altro lato per completare. Ci sarà magari un lato in cui ci viene più facile inclinare la testa, un altro che ha più rigidità, questo è normale, non siamo perfettamente simmetrici. Quindi guadagniamo lo spazio che il nostro corpo ci concede e poi manteniamo la posizione di allungamento, ricordandoci di respirare in modo il più possibile profondo. Dopo 3 o 4 respirazioni posso di nuovo aiutarmi con una mano e risollevare il capo, portarlo verticale. Andiamo a sgranchire un pochino. Concentriamoci, andiamo a scendere, concentriamoci su una parte un po' più bassa del nostro corpo. Abbiamo lavorato bene sulle spalle, ora attiviamo un pochino di più la parte inferiore, addominali compresi, e lo facciamo con un supporto per l'equilibrio, in quanto adesso muoveremo una gamba prima e l'altra poi, staccandola da terra. Richiede quindi una buona posizione stabile. Se serve l'aiuto del sostegno, i piedi partono vicini l'uno all'altro. Quello che vogliamo fare è, senza fretta, sollevare, staccare un pochino il piede da terra e portare piede e ginocchio alti davanti al corpo, per poi scendere, toccare terra e invertire, cambiare lato. Sollevo piede e ginocchio opposto e li porto alti, se riesco, davanti al corpo e cambio nuovamente. Alterniamo gamba destra e giù, gamba sinistra e giù. È una marcia sul posto essenzialmente. Se siamo bravi con l'equilibrio, riusciamo a fare questo esercizio senza appoggio, possiamo farlo anche senza toccare la sedia. L'importante è che ogni volta che appoggi i piedi a terra e devo iniziare il movimento io mi senta stabile. Su, giù, riprendo l'equilibrio e cambio lato. Ultimi movimenti. E giù, rilasso un pochino, sgranchisco e continuo a lavorare sempre con le gambe, e anche se sul subito magari uno non se ne accorge, con gli addominali dorsali, sempre con un appoggio, un piede alla volta. Questa volta sollevo il piede da terra e sposto la gamba posteriormente, quindi lascio lo spazio dietro per allungare e poi tornare giù in appoggio. Può essere utile in questo caso avere il supporto, quindi la sedia, davanti al corpo per potersi appoggiare magari con 2 mani nel caso ci sia bisogno. Prima una gamba, poi l'altra. Sollevo il piede e lo distendo un pochino dietro e di nuovo cambio. Destro, appoggio e poi sinistro. Ora mi ruoto lateralmente così si può vedere meglio, voi potete rimanere nella posizione in cui siete, e continuiamo con prima una gamba e poi l'altra. Se riesco la gamba la tengo abbastanza distesa, insomma, e durante il movimento il busto accompagna, per cui verrà naturale piegarsi un pochino in avanti e quindi assecondare con le spalle il movimento della gamba.
ancora qualche ripetizione e poi torniamo su dritti verticalmente. Qua stiamo iniziando ad attivare la muscolatura. In quest'ultimo esercizio abbiamo lavorato di più con la parte posteriore dei muscoli, quindi il lombari, questa fascia qui che si trova dietro alla schiena. Nell'esercizio che facciamo adesso lavoreremo invece un pochino di più con i muscoli che si trovano davanti, gli addominali. Di nuovo stacco il piede da terra e con la gamba distesa provo a salire leggermente in avanti e di nuovo giù, simile all'esercizio di prima, ma la gamba questa volta si porta davanti al corpo e giù. Se riesco la tengo anche distesa, non è necessario che sia rigida, ma provo a sollevare il piede, in particolare il tallone, lo porto davanti al corpo. Prima una gamba, poi l'altra. Probabilmente mi accorgo che più faccio questo esercizio, più riesco a sollevare il piede davanti al corpo. I primi movimenti erano sicuramente più difficili da fare. I muscoli qui dietro tiravano indietro, appunto. Un po' alla volta, se riusciamo a sciogliere il movimento, sarà più facile sollevare la gamba. Mi raccomando, sempre l'equilibrio come primo obiettivo di questo esercizio. Se sentite che la posizione è un po' instabile, ci si può fermare, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Ultimi movimenti e giù. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Completiamo questa serie di esercizi per gli arti inferiori e per, come abbiamo detto, la parete addominale e dorsale, facendo dei passi in avanti, come al solito un piede alla volta. Io partirò dal piede destro, farò un passo non molto ampio in avanti, sempre con il supporto a portata di mano, per poi tornare in posizione di partenza e ripetere con l'altra gamba. Quindi allungo questa volta il passo sul piede sinistro e torno in posizione e alterno destro e poi il sinistro. Come al solito, equilibrio prima di tutto, per cui prima di effettuare ogni spostamento sia all'andata che al ritorno mi assicuro di essere stabile e di avere l'equilibrio. Se c'è bisogno la sedia è a portata, posso anche sempre mantenere una mano o anche solo un dito a contatto. Per chi volesse possiamo aumentare un pochino l'intensità e quindi l'impegno di questo esercizio, e per farlo sarà sufficiente allungare anche di poco l'ampiezza del passo, per cui fare un passo un pochino più lungo e poi portare il ginocchio un po' in avanti. Ecco che siamo obbligati così a piegare di più il ginocchio, flettere di più questa articolazione e, tornando indietro, soprattutto dare una buona spinta con la gamba per tornare dritti. Più allungo il passo, più scendo, vengo in avanti col ginocchio, più aumento l'intensità dell'esercizio. Attenzione che diventa anche più difficile poi mantenere l'equilibrio, quindi cerchiamo sempre un buon compromesso che ci permetta di fare un esercizio efficace, che noi sentiamo
buono per la nostra muscolatura, ma che al contempo ci garantisce di farlo in sicurezza, quindi con l'equilibrio sempre sotto controllo. Ancora le ultime ripetizioni. E torno su. Dovremmo avere il tempo per fare anche un ultimo esercizio di questo tipo. Ci spostiamo questa volta lateralmente con i passi, quindi la sedia torna davanti al corpo per avere spazio ai lati e il passo questa volta lo effettuiamo prima verso destra, sempre piegando leggermente il ginocchio, per poi tornare in posizione e spostarci verso sinistra. Pieghiamo leggermente il ginocchio e poi su, nella posizione iniziale di partenza. Non serve farlo velocemente, non sto cercando un movimento rapido, ma piuttosto un movimento lento e controllato, che come al solito, lo ripeto, ha come primo obiettivo riuscire a fare tutto l'esercizio mantenendo bene il controllo dell'equilibrio. Di nuovo, più ampio sarà il passo lateralmente, più impegnativo sarà poi il movimento dal punto di vista dello sforzo muscolare. Dall'altro lato diventa anche più instabile, o meglio più difficile mantenere l'equilibrio durante lo spostamento. Ultime ripetizioni da un lato e dall'altro e torniamo su verticalmente in piedi dritti. Sgranchiamo un po' e completiamo questi ultimi minuti della lezione sedendoci con un po' di allungamento. Prendiamo posto sulla sedia e ripartiamo con un esercizio per la parte alta del corpo, del collo. L'abbiamo lasciato indietro da prima, lo andiamo a vedere adesso, da una posizione stabile, sempre con la schiena possibilmente dritta e le spalle rilassate. Andiamo a flettere il capo in avanti, chiniamo il capo quindi giù verso il basso, lo sguardo è tra i talloni, tra i piedi, magari anche verso la sedia. Avviciniamo un pochino il mento al petto e manteniamo questa posizione qui, respirando, con l'obiettivo di allungare i muscoli del collo posteriormente. Quando abbiamo finito l'esercizio, possiamo aiutarci con una mano, risolleviamo lentamente il capo. Se serve sgranchiamo un pochino il collo. E andiamo ad allungare ora il busto con stessa posizione di partenza, ben stabili. Un esercizio completo per tutta la schiena. Si parte con le mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto, ci avviciniamo con il petto alle ginocchia. Se riusciamo ad appoggiarci, lasciamo anche che le mani, le braccia vadano giù verso il pavimento, proviamo a rilassarci, quindi appoggiare, lasciare che il peso del busto sia sulle ginocchia e poi sfruttando il peso del nostro corpo, quindi abbandonandoci alla forza di gravità, facciamo scendere giù le braccia e anche la testa verso il pavimento. La posizione è particolare, magari un po' scomoda, cerchiamo di continuare a respirare, respirazioni profonde se riusciamo, e ogni volta che buttiamo fuori l'aria
ricerchiamo del rilassamento, cerchiamo di rilassare la muscolatura, ci accorgeremo che guadagniamo qualche millimetro. Finito l'esercizio, per risalire e tornare seduti, mi raccomando, prima di tutto mani sulle ginocchia e poi lentamente andiamo a spingere su con le braccia e raddrizziamo il busto. Se serve sgranchiamo un pochino le spalle e ci concentriamo per finire sugli arti inferiori. Primo esercizio di mobilità, lo eseguiamo una gamba alla volta, ci possiamo aiutare con la mano sul ginocchio, allarghiamo il piede lateralmente alla sedia e con il palmo aiutiamo a spingere il ginocchio posteriormente all'esterno e allungare l'interno della coscia. Manteniamo la posizione 3 respirazioni, 4 respirazioni complete. E poi con la mano ci aiutiamo, accompagniamo il ginocchio e andiamo a cambiare lato. Allargo bene, col palmo mi aiuto se serve ad aumentare la tensione di allungamento sul muscolo interno della coscia e di nuovo mantengo la posizione. Sempre con l'aiuto della mano, senza sforzare, torno nella posizione iniziale e concludiamo con un allungamento per i muscoli anteriori delle cosce che abbiamo utilizzato molto durante il passo in avanti, ma anche quando sollevavamo il ginocchio e il piede davanti al corpo, e per farlo ci spostiamo sempre mantenendo l'equilibrio un po' lateralmente alla sedia. La gamba che sta centrale ci sostiene, quindi è davanti a noi ben salda, la gamba più laterale invece lentamente la facciamo indietreggiare in modo che il ginocchio vada giù verso il basso. Dovremmo sentire, più il ginocchio scende verso il basso, più dovremo sentire la tensione su questo muscolo qui della coscia. Come al solito cerco di mantenere anche la concentrazione sulla respirazione senza andare in apnea. E poi al ritorno mi aiuto un pochino con le mani per non andare a sforzare. Un muscolo che è appena allungato, appena rilassato, cerchiamo di non utilizzarlo subito in un movimento di sforzo. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro lato della sedia, come sempre una gamba mi dà sostegno, mi mantiene ben stabile, l'altra invece pian pianino indietreggia, lasciando che il ginocchio punti giù verso terra. Più abbasso il ginocchio, più aumenta la tensione sulla coscia. Mantengo la posizione respirando, 3 o 4 respirazioni complete. E quando abbiamo finito, aiutiamo il movimento di ritorno con la mano e riprendiamo la posizione più comoda sulla sedia. Questo era l'ultimo esercizio di allungamento pensato per oggi. Io vi ringrazio come sempre di aver partecipato alla lezione, come al solito ringrazio i nostri atleti che anche con una giornata uggiosa come quella di oggi si sono presentati. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona giornata.
Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera e bentrovati a questa puntata di Valdo TV 361. Stasera parleremo di una malattia rara, ma soprattutto entreremo in quei cosmi un po' caotici di quelle famiglie che da un giorno all'altro si trovano a conviverci. Ma prima di tutto, sigla. Di nuovo bentrovati. Una rarità è preziosa, unica, speciale. Una rarità però è anche sconvolgente, scombina i piani che uno si è prefissato e soprattutto ci mette a disagio, non siamo pronti ad accoglierla. Oggi parliamo di una famiglia che una rarità l'ha ricevuta nella propria casa e si chiama Linda. Linda ha la sindrome di Rubinstein-Taybi, che è una rara sindrome genetica, poteva succedere in un caso su 125.000 e è bastata una piccola mutazione sul DNA, un piccolo errore sul cromosoma 16, una microdelezione. E questa mutazione è una mutazione sporadica e questo significa che i suoi genitori non ce l'avevano e nemmeno suo fratello maggiore. I bambini con la sindrome di Rubinstein-Taybi hanno delle caratteristiche particolari, una facies caratteristica, cioè un viso con delle particolari fisionomie, hanno gli alluci e i pollici larghi e di solito sono di bassa statura. Hanno purtroppo, come capita in varie sindrome genetiche, dei difetti cardiaci che possono essere come un difetto interatriale o interventricolare. Possono avere un ritardo della crescita postnatale e con difficoltà ad alimentarsi e a deglutire. E inoltre spesso hanno una disabilità cognitiva e che può essere di gravità medio-severa, con dei disturbi comportamentali che possono essere di tipo ossessivo-compulsivo. Ma dopo aver fatto questa infarinatura di carattere prettamente medico e scientifico, vogliamo andare oltre a ciò che è scritto sul DNA e a ciò che è scritto sui libri di medicina e quindi andare dalle persone. E infatti vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite che è Denis Damin, benvenuto, lui è il papà di Linda. Buonasera a te. Ciao Denis. Ciao. Raro non vuol dire essere isolato, giusto? No. Allora, l'associazione italiana RTS raggruppa soci di familiari affetti da sindrome di Rubinstein-Taybi.
nasce da un'esigenza di confrontarsi con altre famiglie che hanno figli che presentano questa stessa difficoltà, le stesse problematiche. Attraverso ricerche in internet, passaparola o in ambienti clinici riabilitativi, 4 mamme, e le voglio ricordare, sono Monica, Cristina, Sonia e Alessia, sono riuscite a fondare l'associazione RTS ancora nel 2010. Hanno dato vita quindi a questa associazione che è Onlus, è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro. L'associazione organizza convegni in Italia e partecipa a convegni internazionali. In queste occasioni viene offerta la possibilità di incontri diretti con specialisti per affrontare i singoli e personali problemi che comportano questa malattia. I nostri figli o i familiari hanno sì una sindrome rara, ma ciò non vuol dire andare alla cieca, essere allo sbaraglio, e in questa associazione noi non siamo soli, è la nostra forza renderci conto che ed è fondamentale perché assieme riusciamo a superare difficoltà e criticità che ci accomunano. Quindi perché, Denis, questa associazione ha questo nome, RTS? RTS Una Vita Speciale è il nome completo di questa associazione. Si chiama RTS Una Vita Speciale perché quando nasce un bimbo come i nostri ci si rende subito conto che non è paragonabile a un figlio sano o agli altri bambini. Non è sufficiente il consiglio di semplici i consigli semplici che ti possono dare gli amici, le mamme, un semplice pediatra di base, ma hai bisogno di scovare altre famiglie che hanno percorso una vita speciale con questi figli che hanno la sindrome di Rubinstein-Taybi. Quali sono le attività che vi proponete di svolgere in questa associazione? Beh, sicuramente supportare moralmente e psicologicamente le famiglie dopo una diagnosi di questo tipo di sindrome. Divulgare le conoscenze della sindrome per favorirne la diagnosi precoce, e organizzare periodici convegni per confrontarci nel mondo clinico-scientifico che riporta a noi famiglie e a noi familiari di questi ragazzi. Promuovere anche programmi riabilitativi, educativi in aiuto a genitori, insegnanti e a educatori. Un caso ogni 125.000. È sicuramente un caso straordinario. Sì, e questo è il mio. Quando stai per avere un bambino è come pianificare una favolosa vacanza in Italia. Fai i tuoi progetti, il Colosseo, il David di Michelangelo, le gondole a Venezia, inizi a imparare delle frasi in italiano e tutto questo è molto eccitante. Dopo mesi di attesa e di sogni, finalmente arriva il giorno. Prepari la valigia e parti. Dopo ore di volo, l'aereo atterra e la voce del pilota ti dice: benvenuto in Olanda. Olanda? Ma come in Olanda, ti chiedi? Io avevo comprato un biglietto per l'Italia. Ho sempre desiderato di andare in Italia, è quello che avevo programmato. Ma la voce del pilota ti dice che c'è stato un cambiamento nel piano di volo e che hanno deciso di atterrare in Olanda. Quindi cosa fai? Compri nuove guide, inizi a imparare alcune frasi in un'altra lingua e incontrerai gruppi di persone che non avresti mai pensato di incontrare. È solo un posto diverso rispetto all'Italia. È un posto più pacato e più calmo. Ma dopo un po' che ci sei lì, incominci a guardarti attorno e ti accorgi che l'Olanda ha i mulini a vento, l'Olanda ha i tulipani, l'Olanda ha anche Rembrandt. Ma tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e si vantano dei meravigliosi periodi che hanno vissuto lì e di quanto sia bella l'Italia.
E per il resto della vita ti dirai, sì, l'Italia è il luogo dove volevo andare, dove avevo programmato di andare. E il dolore per questo non passerà mai, perché la perdita di un sogno è una perdita molto, molto significativa. Ma se trascorri la tua vita rimpiangendo il fatto che non sei mai andato in Italia, non potrai mai essere libero di provare gioia per le cose molto speciali e molto incantevoli che offre l'Olanda. Ciao Sara Davin, benvenuta. Grazie. Sara ha appena recitato un brano tratto da un pezzo di Emily Pearl Kingsley che si chiama Welcome to Holland in inglese, che a sua volta è stato recitato da Ivana Lotito in italiano. Sara, tu hai rivestito un ruolo di animatrice ed educatrice per il progetto Vacanze di RTS Una Vita Speciale. Raccontaci di più di questa esperienza. Allora, l'ho fatto per 3 anni ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato totalmente. All'inizio, il primo anno, ero molto preoccupata, avevo paura perché comunque i ragazzi non li conoscevo e sapevo un po' in generale le problematiche dovute dalla sindrome, ma ovviamente ogni ragazzo è diverso, ha le proprie caratteristiche, ha la propria personalità, quindi avevo paura perché non sapevo chi mi trovo di fronte. Poi già il primo giorno che sono arrivata in realtà è stato tutto molto naturale perché loro sono genuini, nel senso che come li vedi sono. C'è chi ovviamente è più timido, chi invece è spontaneo e viene da te e ti abbraccia e quindi già subito ti fa percepire il suo calore, il suo amore verso di te e già questo comunque ti mette tranquillità e da lì già le paure mi erano svanite perché mi sono sentita al posto giusto. Grazie Sara. Dennis, che cosa pensi di questo brano che ha appena recitato tua nipote? Sì, grazie Sara, hai fatto un ottimo lavoro, recitata molto bene. È recitata come fosse una fiaba, un film che riguardi un fatto accaduto agli altri, ad estranei, a gente che non conosci. Ma in realtà io mi ritrovo ogni giorno, da quando mi alzo al mattino, da quando mi sveglio, fino a quando mi addormento. E talvolta i pensieri mi rendono le notti insonne. Ho imparato ad apprezzare tutto quello che non sapevo esistesse e potesse capitare proprio a me. Un figlio disabile ti stravolge la vita, ti cambia la prospettiva dei tuoi programmi, rivoluziona anche la tua quotidianità. Tempi lunghi per qualsiasi cosa, è possibile un improvviso dietro front di ciò che poteva essere chiaro che tu volevi fare. Non sai a quale figura professionale rivolgerti e qualche volta il miglior medico sei ancora tu che vivi accanto a Linda, al tuo figlio disabile, il tuo familiare disabile con delle disabilità 24 ore su 24. Di Linda io conosco le sue ansie, le sue paure, i suoi momenti migliori, i suoi momenti produttivi e anche i suoi modi di gratificarti. I genitori, secondo me, giocano un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo del potenziale apprendimento del proprio figlio. Quindi è molto importante che i genitori siano vicini al proprio figlio. Parliamo ora di integrazione sociale. In che cosa consiste l'integrazione di questi bambini e ragazzi disabili? Allora, dalla parte legislativa ci sono 2 capisaldi, una è la legge 517 del 77 ancora, e parliamo di integrazione scolastica, quindi molto importante, e l'altra legge, la 10492, con i diritti esigibili da parte delle persone con delle disabilità. Secondo me un ottimo lavoro è stato fatto per quanto riguarda in questo territorio
le strutture che Linda ha frequentato, gli istituti, eccetera. Per la realtà che io ho conosciuto e ho riscontrato proprio di persona. I ragazzi all'interno di queste strutture trovano protezione, trovano disponibilità, integrazione, inclusione, accoglienza, tutte cose molto importanti da parte sia del corpo docente sia da parte anche dei compagni di scuola. Mentre vorrei spendere 2 parole in più per quanto riguarda la gestione del tempo libero. Ha delle lacune, a mio avviso, logicamente. Onestamente è sempre stato una difficoltà, uno scoglio da attribuire, io direi, a molteplici cause di disinteresse sociale generalizzato, senza andare a colpire niente di particolare. Quasi la mancanza di un volontariato, io direi, attivo, mirato a proposito, quindi ad accogliere e a far gruppo con questi ragazzi con disabilità. La mancanza è più marcata ed evidente nel momento in cui raggiungono la maggiore età, che coincide con la fuoriuscita del mondo scolastico, del mondo della scuola. Quindi andrei proprio a sottolineare questo Infatti aspetto. io volevo proprio chiederti cosa chiedi al tuo territorio in questo senso. Allora, mi piacerebbe pensare ad una struttura nel nostro territorio che accolga in prevalenza giovani con delle disabilità, che elabora progetti di potenziamento all'autonomia e alla gestione del tempo libero. Ecco qui. Quindi, in poche parole, direi migliorare la loro qualità di vita e di conseguenza anche delle persone che stanno accanto, quindi anche di noi genitori, di noi familiari, è uno sgravio. Quindi avere il coraggio e la lungimiranza per una sistemazione futura sarebbe un bel scalino, quindi pensare a un dopo di noi, che vuol dire mettere in campo già ora idee, progetti, disponibilità economiche, pubbliche, private, per garantire la qualità di vita alle persone con disabilità una volta diventate adulte e senza possibilità di aiuto da parte dei genitori. Sarebbe come un conforto, una sicurezza, una speranza, una concretezza per i genitori e parenti come me. Certo, e invece pensando al qui e ora, quindi a te come genitore in questo momento, quali sono gli obiettivi e quello che ti puoi aspettare da Linda? L'autonomia, raggiungere il massimo delle potenzialità nell'autonomia, quindi di Linda, per me sarebbe il massimo, quindi con autonomia intendo autonomia personale, autonomia nella sicurezza, autonomia nell'igiene personale o anche nell'autonomia sociale. Quindi intendo se riuscisse a saper adoperare gli strumenti del giorno d'oggi, intendo l'orologio, il denaro, il telefono. Quando cammina per strada sarebbe importante la lettura delle insegne nei negozi, la segnaletica stradale e incontrare nel momento in cui, direi nel momento del bisogno, se mi trovo nel bisogno, posso fermare una persona e chiedere il minimo necessario perché mi possa aiutare a risolvere quel problema immediato. Ecco, questi sono degli obiettivi nelle autonomie che intendo, che mi piacerebbe Linda potesse raggiungere. È assurdo perché per noi sicuramente possono sembrare delle cose banali, però è proprio vero che in una persona con disabilità serve insegnare e imparare anche queste cose. E quindi Sara, chiedo anche a te, che tra l'altro prima non abbiamo nemmeno detto che sei la cugina di Linda e la nipote di Dennis. Secondo te, se tu
se una persona disabile come Linda incontrasse una persona come te che cammina per strada tranquilla, cosa si aspetterebbe da te? Beh, si aspetterebbe sicuramente di essere salutata e ovviamente già il saluto è una gran cosa, però non basta. Sarebbe molto bello che si sentisse dire come sta, se la conoscono, quindi anche come stai Linda, o anche comunque se non sanno chi è, quindi non sanno il loro nome, presentarsi, quindi andare lì, stringerle la mano, perché è come si fa con qualsiasi persona, e chiederle come si chiama, presentarsi, come sta, quanti anni ha, cose semplici, ma per far capire, per far percepire, in questo caso a Linda, che si ha un interesse nei suoi confronti e che non si ha nessun pregiudizio, nessun tipo di paura, perché è una persona come noi. Certo, e tra l'altro tu prima hai parlato di abbracci e quindi di contatto fisico. Linda la incontri per strada e lei subito è lì che vuole che la coccoli, che la abbracci, eccetera, eccetera. E penso che sia importante vincere questo ostacolo che è quello del contatto fisico. Molto spesso le persone si sentono un po' toccate nella propria sfera personale, ma credo che sia importante aprire le braccia a chiunque, non solo alle persone disabili. Immagino che tu sia d'accordo. Sì, assolutamente, cioè è importantissimo per loro il contatto fisico. Ovviamente se vedi che l'altro non vuole, perché c'è anche chi, ripeto, è timido e quindi può tirare indietro, però se vedi come Linda ad esempio, che è la prima a prenderti la mano per volere una carezza, per volere un abbraccio, è bene, perché fa proprio bene a Linda assecondare questo contatto, perché alla fine non c'è niente di male, ovviamente nei limiti, quindi un abbraccio basta, però è importante che ci sia. Giustamente, anche perché, come dici tu, ci sono persone timide che apprezzano meno, ognuno ha le proprie personalità, anche nelle persone disabili. Banalmente, anche per esempio nella sindrome di Down, tutti dicono sono persone felici e tutto quanto, però alla fine anche le persone disabili hanno il proprio carattere e la propria personalità che va rispettata, va accolta. E quindi grazie per il tuo intervento, è stato interessante sicuramente. Anna, io vorrei aggiungere a quanto ha detto Sara il grande sforzo mentale e logopedico che Linda o i ragazzi come Linda fanno nel dire, nel comunicare. E quindi è anche di grande autostima per loro se qualcuno si interfaccia con loro. Tutto qua. Certo, perché possono avere la possibilità di rispondere, di comunicare, giustamente. Assolutamente sì. Ultima domanda, Dennis. Volevo chiederti, esiste una giornata mondiale delle malattie rare? Sì, esiste la giornata dedicata alle malattie rare ed è l'ultimo giorno del mese di febbraio. Nell'anno 2020 sarà il 29 di febbraio e quindi anno bisestile, anno raro e quindi perché non quello? Quale miglior giorno se non il 29 febbraio per festeggiare la giornata mondiale delle malattie rare? Sì. Tu dove andrai a festeggiarlo questo 29 febbraio? Con Linda non so quale regalo si aspetterà e avrà in riservo per lei. Avrò in riservo per lei. Ancora ci devo pensare. Devi programmartela. Assolutamente. Bene, allora io non posso che ringraziare i nostri ospiti e quindi grazie Sara Damin e grazie Dennis Damin per le vostre testimonianze preziose. Ringrazio i telespettatori di Valdo TV per essere stati con noi stasera e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Valdo TV 361. Ciao! Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza.
Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ben ritrovati ai nostri radioascoltatori, a quanti ci stanno seguendo sul web. Continuiamo con i nostri incontri Soldi e Finanza, cos'è cambiato? Incontri con esperti che ci stanno aiutando a barcamenarci in quel mondo talvolta sconosciuto che riguarda la nostra economia, i nostri soldi. Economia domestica per quanto concerne la famiglia e aziendale per quanto riguarda invece le imprese. Come sappiamo, dopo un periodo di estrema difficoltà legata senza ombra di dubbio a quello che è accaduto a livello mondiale, la nostra economia sta lentamente riprendendo quota. Una boccata d'ossigeno è stata data dalle banche che grazie al quantitative easing hanno aiutato molte aziende a riprendere fiato. Non solo le attività economiche, ma come detto anche le famiglie. Ebbene, un aiuto importante è stato dato dai finanziamenti agevolati. Ma cosa sono i finanziamenti agevolati? Ebbene, cerchiamo di comprenderlo oggi in modo più dettagliato con un esperto, il dottor Massimo Bozzolan, responsabile dei crediti speciali di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Buongiorno dottor Bozzolan. Buongiorno e ben ritrovati. Dottor Bozzolan, insomma, una persona, un'azienda, come abbiamo appena detto, come fa a sapere che può usufruire di questi finanziamenti speciali, finanziamenti agevolati, li abbiamo chiamati? Innanzitutto una definizione di finanziamento agevolato. Sono tutti quei finanziamenti che godono di un aiuto pubblico dato in base a delle leggi dello Stato, delle leggi regionali, alle imprese o alle famiglie, come vedevamo prima. Per finanziamenti agevolati si possono suddividere tra finanziamenti che godono di un contributo in conto capitale oppure di un contributo in conto interessi. Che differenza c'è? Il contributo in conto capitale, di fatto, io che investo, che faccio un finanziamento, ricevo una somma dallo Stato o dall'ente, che può essere anche, come detto, un ente locale tipo la Camera di Commercio, una somma di denaro che va a ridurre il mio debito, mentre il contributo in conto interesse va a ridurre il costo del finanziamento. Quindi i soldi ricevuti dall'ente sono destinati ad abbattere l'interesse. Bene ricordare che questi finanziamenti agevolati fanno sempre seguito a dei bandi pubblici o a delle leggi regionali o statali. Poi c'è anche un'ultima forma di agevolazione che è data dal sistema delle garanzie pubbliche. In questo caso ad essere agevolato non è il finanziamento, ma è l'accesso al credito. Comunque questa cosa qua la approfondiremo in seguito. Ma lei parlava adesso di bandi. Sì. Io da persona comune dico, ma come faccio a sapere che esistono questi bandi? A chi mi devo rivolgere? Senza ombra di dubbio bisogna rivolgersi, il consiglio mio è quello di rivolgersi sempre a persone esperte, quindi in questo caso all'istituto, proprio istituto di credito di fiducia. E nel caso in cui io devo intraprendere un investimento e quindi abbia bisogno dei soldi, chiedere alla persona di fiducia, al consulente, al direttore di banca se è in essere qualche agevolazione che possa aiutarmi meglio a sostenere questo mio investimento. Quindi basta andare nel proprio istituto di credito, quindi in questo caso anche voi, anche in Centro Marca Banca, certamente noi facciamo questo servizio volentieri. E lo fate a titolo gratuito? Sì. Io abito in campagna, ad esempio, se volessi aprire con mio marito un'azienda agricola e magari voglio anche acquistare dei macchinari, un trattore che possiamo magari prevedere mi costa 10.000 euro, in questo caso potete aiutarmi? Allora, relativamente al settore agrario, quindi al settore primario, esistono numerose agevolazioni, date principalmente dal PSR, Programma di Sviluppo Rurale Veneto. Sono dei bandi specifici creati dalla Regione Veneto con dei fondi europei. Però questi bandi non passano per il canale bancario, quindi
è necessario, qualora ricorrano determinate condizioni previste, oggettive e soggettive ovviamente previste dal bando, è possibile richiedere direttamente, nel caso di aggiudicazione del bando, richiedere alla regione, presentare l'investimento effettuato e richiedere il contributo che può arrivare fino al 50%. Nel suo caso, quindi a fronte di una spesa di 10.000 euro potrebbe ottenere anche addirittura il 5.000 euro di spesa o anche meno, tenendo presente appunto che comunque ci sono dei limiti massimi ma anche dei limiti minimi di spesa. Questo è importante e per fare questo devo farlo sempre in maniera autonoma? La domanda sì, va fatta, noi non passando per il canale bancario, non la facciamo noi, esistono degli esperti, dei professionisti che curano queste domande, anche perché sono molto tecniche ed è necessario avere competenza, quindi sono materia più che altro di agronomi e persone comunque CAF del settore agricoltura che hanno, se mi passa il termine, le mani più in pasta rispetto a noi bancari che curiamo più l'aspetto finanziario. Continuiamo sempre con i nostri esempi, passiamo da un settore all'altro, dal settore primario, quello dell'agricoltura, ad esempio a quello manifatturiero. Se dovessi aprire ad esempio un'azienda tessile, mi serve una tagliacucci, in questo caso c'è qualche altra agevolazione? Qua abbiamo più di qualche opzione, nel senso che esistono due forme agevolative che vanno per la maggiore negli ultimi anni. La prima è il ricorso al cosiddetto Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo è una finanziaria regionale, quindi una finanziaria controllata dalla Regione Veneto, che gestisce ed eroga i contributi messi dalla Regione. Come? In maniera, a mio avviso, intelligente, e mi spiego meglio cosa vuol dire intelligente. Facendo un piccolo passo indietro. Nel passato, negli anni 70, 80, 90, i contributi in conto interesse, ma anche quelli in conto capitale, erano liquidati direttamente dalla Regione, in questo caso, o dalle Camere di Commercio, dagli altri enti, dallo Stato, direttamente al cliente. Se la Regione stanziava 1 milione di euro di contributi, in base ad un finanziamento, perché è bene ricordare che per la maggior parte i finanziamenti agevolati sono collegati ad investimenti, anche se c'è una parte destinata alla liquidità, però principalmente si collegano ad investimenti. Quindi di fronte ad un investimento richiedevo il finanziamento in banca e l'ente liquidava direttamente i soldi in conto capitale o in conto interessi, appunto alla somma di denaro che abbatteva il costo o il debito finanziario che era stato del contratto, cliente. certo. Però potete capire che esaurita questa risorsa di 1 milione di euro, la Regione o chi per essa doveva pensare a recuperare di nuovo questi soldi. Il fondo di rotazione Veneto Sviluppo, quindi, il fondo di rotazione Veneto Sviluppo agisce in maniera diversa. Perché? Si tratta di un cofinanziamento, interviene la Regione cofinanziando il cliente assieme alla banca. Il cliente paga una parte del prestito e i relativi interessi alla banca, interessi che sono convenzionati, quindi non possono superare una certa cifra, mentre restituisce solo la quota capitale all'ente, quindi a Veneto Sviluppo. Quindi a Veneto Sviluppo non va a pagare l'interesse. Non va a pagare interessi. L'intervento di Veneto Sviluppo arriva fino al 50%, di norma è il 50%, quindi consente di abbattere il costo del finanziamento della metà. Molto interessante. Ma c'è un altro aspetto che io avevo definito prima intelligente. Cos'è? Che la dotazione, il contributo totale, non si esaurisce mai perché viene ricostituito man mano che il cliente restituisce la quota capitale all'ente. Quindi la dotazione iniziale può solo aumentare se arrivano altre risorse. Altrimenti Quindi, resta insomma, quella e nel medio e lungo termine viene ricostituita, da cui il nome fondo di rotazione. Molto interessante. Adesso cerchiamo un attimo di spiegare ai nostri radioascoltatori le differenze. Sì, mi dica. No, volevo appunto aggiungere la seconda agevolazione che va per la maggiore, che non dimentichiamola, ultimamente viene utilizzata in maniera sistematica, importante, che è la cosiddetta legge Sabatini Ter. Anche questa è un'agevolazione in conto interessi. Agisce con il meccanismo che io ho definito, tra virgolette, vecchio. Quindi è un'agevolazione in conto interessi, è un'agevolazione collegata ad investimenti e solo investimenti in beni strumentali, quindi macchinari, attrezzature. Qua ci rivolgiamo sempre alle aziende Sempre alle certo. aziende, certamente, si stiamo parlando di finanziamenti alle aziende.
che poi sono il volano un po', no? Certo, della nostra economia. E appunto viene liquidata un contributo in conto interessi alla vecchia maniera, dicevo, che viene liquidata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico al cliente. E anche in questo caso, se io avessi bisogno di fare questo tipo di... C'è la banca, anche noi Centromarca Banca, che possiamo aiutare il cliente a predisporre la domanda, che soprattutto nel Sabatini è abbastanza complessa, va detto. Quindi, però insomma possiamo trovare un valido aiuto. Certo. Torniamo all'inizio. Sì. Abbiamo detto che appunto ci sono dei contributi in conto interesse e in conto capitale. Esattamente cosa significa conto capitale? Insomma, dobbiamo fare una sorta di lezione noi oggi. Allora, quando la legge stabilisce il cosiddetto contributo in conto capitale, l'ente erogatore del contributo monetizza praticamente, paga direttamente il cliente in base al finanziamento che dopo la presentazione della documentazione di spesa, perché gli investimenti bisogna dimostrare di averli pagati, insomma, certo. Dietro presentazione di fattura liquida una certa somma stabilita dal bando direttamente al cliente, e questa somma viene utilizzata per decurtare il finanziamento, quindi per ridurre il finanziamento. Dunque possiamo dire che il contributo in conto capitale riduce il mio debito, mentre il contributo in conto interessi riduce il costo degli interessi, il costo totale dell'operazione del prestito. Certo. Perché? Perché riduce la quota di interessi, perché quando un'azienda, ma anche un privato, fa un finanziamento, la rata comprende una parte di capitale, restituzione del debito, e una parte di interessi, il prezzo del finanziamento. La banca dunque, abbiamo detto, elargisce questo contributo, ma ha bisogno di garanzie particolari? Allora, sì, la banca eroga il finanziamento, l'ente elargisce il contributo. Sì. Per quanto riguarda le garanzie, sfattiamo un mito, nel senso che non sono richieste automaticamente. La garanzia ha sempre, uso un termine tecnico, un carattere accessorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la banca, per le banche, quello che è importante è la capacità di restituire il finanziamento. Quindi nell'esame del merito creditizio, nell'istruttore del fido, la prima cosa che si guarda è la capacità di reddito, la capacità di creare liquidità da parte dell'azienda o del richiedente, del privato. Qualora dall'istruttoria non emerga chiaramente questa capacità, allora la banca chiede, per far quadrare il cerchio, delle garanzie di terze persone solvibili, quindi che abbiano a loro volta del reddito da integrare. Nel caso delle imprese, queste persone sono ovviamente i soci, che sono quelli che hanno più interesse. Nel caso dei privati sono i familiari. Come si fa ad accedere a questo fondo di garanzia? Allora, è una cosa complicata o... Faccio una precisazione, perché finora abbiamo parlato solo di imprese. Per quanto riguarda i fondi di garanzia di cui parlavamo all'inizio, il sistema quindi delle garanzie pubbliche, qui entrano in gioco fortunatamente anche i privati. Quindi noi abbiamo due tipi al momento, ci sono in essere due tipi di agevolazioni date da due fondi di garanzia. Il primo è il famoso, celeberrimo, ormai super utilizzato, fondo centrale di garanzia, chiamato anche fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per le PMI. Questo è stato istituito da una legge statale e gestito da Mediocredito Centrale. Consente di ottenere al momento fino al 31/12/2017, poi ci sarà una riforma, ma qua usciremo dal tema, comunque consente di ottenere una garanzia dell'80% sui finanziamenti. Cerchiamo di fare un esempio, dottor Bozzolana, cioè significa che se io devo fare un prestito ad esempio di 100.000 euro, però non ho un capitale a sufficienza per dare garanzia, significa che per 80.000 euro mi viene concesso? Esattamente, dovremmo fare la richiesta, viene fatta sempre tramite banca la richiesta, fare la richiesta di, noi lo chiamiamo esame di prefattibilità. Cosa vuol dire? Verificare se l'azienda rientra in dei parametri stabiliti dalla legge. Qualora questo esame di prefattibilità sia positivo, allora faremo l'istruttoria. Il cliente dovrà presentare una documentazione minima a dimostrazione della loro capacità di reddito. Lo Stato dà la sua garanzia dell'80% ed è una garanzia forte perché risponde lo Stato direttamente. È una garanzia che le banche, questo ve lo assicuro, è molto molto gradita. Non potete rifiutare. Talvolta più dell'ipoteca. Non possiamo rifiutarci, calma, nel senso che è ben accetta,
i requisiti minimi di rimborso del prestito di cui parlavamo prima, il merito creditizio deve essere chiaro, altrimenti noi faremo quella che si chiama incauta concessione del credito, perché i soldi non sono nostri, sono dei risparmiatori e vanno tutelati. Giustamente. Secondo fondo di garanzia molto importante è quello del fondo di garanzia per la prima casa. Consente a coloro che non posseggono, ai privati, quindi famiglie o anche persone singole, di ottenere una garanzia sempre dello Stato che arriva fino al 50% dell'importo del finanziamento. Anche qua la domanda va fatta tramite la banca, in questo caso qua la documentazione è addirittura... Facciamo un altro esempio, dottor Bozzolan, perché anche in questo caso, quindi in cosa consiste? Io sono una sposa, non ho più l'età, però insomma vabbè. Manca poco, devo sposarmi, devo acquistare il mio appartamento, però in banca ahimè non ho nulla perché ho appena smesso di studiare. L'appartamento mi costa 100.000 euro ancora. Come faccio? Allora, che tipo di possibilità ho? Ha smesso di studiare, però ha già trovato lavoro, diciamo. Sì? Ha trovato lavoro, magari anche il lavoro a termine, no? I cosiddetti contratti, i Coco-Co, Coco-Pro, eccetera, eccetera. La legge consente di poter fare domanda per accedere, appunto c'è questa garanzia del 50%, basta presentare un'autocertificazione, che è la domanda, che viene scaricata anche in banca e firmata, il documento di identità in corso di validità, poi dichiarare di non essere in possesso di altri beni mobili, nemmeno pervenuti per successione. Attenzione, io non devo avere, non è che ho già la casa, devo comprare perché è la prima casa, una più grande. Stiamo parlando di un finanziamento. Io sono una persona che ha l'esigenza di comprare la prima casa, quindi posso presentare questa domanda, è solo una questione di tempo e di disponibilità di fondi che comunque ci sono, verrà ammessa e nel momento in cui io ho questa garanzia posso stipulare il mutuo. Ma quanto denaro mi sarà dato? Allora, le banche in genere ci tengono sull'80% del valore dell'immobile. Grazie a questo fondo di garanzia posso arrivare fino al 100%, appunto perché c'è lo Stato che garantisce fino al 50%. Ed è l'unico caso in cui le banche possono concedere fino al 50%. Quindi è una bella opportunità per i giovani, questa banca. Sicuramente. Un'altra cosa importante che vale per questa, soprattutto per questa, ma anche per le altre, in genere c'è una convenzione dietro, una convenzione che deve essere stipulata dall'istituto. Noi come Centro Banca abbiamo stipulato la convenzione per il fondo prima casa. Non tutte le banche, mi risulta, abbiano fatto analoga firma sulla convenzione. Quindi dietro alle leggi speciali, alle leggi agevolative, c'è sempre una convenzione e bisogna verificare che il proprio istituto di credito abbia aderito a questa convenzione. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto esaudiente, mi ha fatto venire in mente anche tante cose che si potrebbero fare. Per questo, per dare delle idee, per movimentare. Bene, grazie al dottor Massimo Bozzolan, lo ricordiamo, responsabile crediti speciali di Centro Marcabanca Credito Cooperativo di Treviso. Noi abbiamo concluso anche questa puntata con i nostri esperti di soldi e finanza. Cosa è cambiato? Grazie per essere stati con noi, naturalmente arrivederci al prossimo appuntamento informativo. Grazie, arrivederci. Share
tell something more than you need. Cast away the curse from which I need to be. I will spread out the word of my own absolution. They know they don't care, there is no solution. I tell something more than you need. Cast away the curse from which I need to be. I will spread out the word of my own absolution. They know they don't care, there is no solution. Shadows fight, drunken time has lit every night. My grace is gone and I feel torn. Now the beer wouldn't ease my moan. Couldn't tell you how I feel. I couldn't kiss you, I had to hold still. Couldn't talk to anyone. Couldn't say more than it was fun, but my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, as I believe I could choose. Since I knew the same old news, as I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me. Cause my grace is gone and I feel torn. Pour me another glass till the damn time comes. Could have waited forever or more if I knew I had something to wait for. But my grace is gone and I feel torn, and I feel torn. Thought I had nothing to lose, cause I believe I would choose. Things are new, the same old news, cause I believe I could choose. Only now I can see the choice was between you and me.
'cause I believe I could choose it. Only now I can see the choice was between you and me, but my grace is gone and I feel torn. Pull me now the gas till the damn time comes. I could have waited forever or more if I knew I had something to wait for, but my grace is gone and I feel torn, and I feel torn, torn, torn. Here comes Americano, comes to save me from being Italiano. Destroys my culture, takes my dog, fucks my girl and goes away like the fog. You think you're so cool cause I can't say you're not, cause you close my mouth, you hold my tongue, but I have my revenge. Yes, my sweet revenge. Welcome Shabu, welcome Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. I think you'll do it for free. It's just another crazy thing. Plugging and fucking and robbing is the only way you know to be. Making it simple to say that you're setting us free. For my way, hopping. But we'll have our revenge. Yes, our sweet revenge. We'll come Shabu, we'll come Shabu, and we'll come to kill you. Yes, to kill you. To kill you. Sing now. Cause we're sitting here writing my song. 1 million of people is on for your bomb, so I run for them and I do for me too. Hoping for a better tomorrow without you, without you. Cause we will have our sweet revenge for things you've done in the past. A thing you do in the future, a revenge, a sweet revenge. Sing now.
ladies do have minds, so give me some pleasure. And I said, baby, I said, lady, every step you take, another error you make. I said, lady, I said, maybe you have to take my soul back so that you can relax. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first flow so your light doesn't glow any. Let me help recreate what was the trouble you paid. I said, baby, I said, maybe you have to take myself back so that you can relax. I said, swallow you and your sorrow. You're in a gallows, you're in I don't know. I said, seeing you so low, I know how it feels like seeing you so low. I know how it feels like seeing you so low. I know how it feels like seeing you so low. I know how it feels like. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow. Now through the way of my rhyming, what am I complaining about you whining? No, but this is about you crying. How come you seem to have a spice? I realize the biggest eyes, you seem to have paid the biggest price twice. You let me roll the dice, but if you weren't ready for the outcome, you should have saved the biggest dice of your mind. How could you be so blind? Now ask Christ for rewind. This ain't a video game of humankind where you just press start and no one is left behind. Recline to say you were designed to lose the game of which you are the only mastermind. Cool. You think you are a Jew? You think you are a fool? So it doesn't matter if you follow rules. But go back to school. You ain't got no bread, no fuel left. You are mediocre at best, so you should stop to molest. Don't give a fuck if you're depressed. You're breast, I'm impressed, but I'm not first class. I won't forget of those weaponized, nothing under the chest. So I request, please don't you feel this breeze. It's a new day, a new word, a new life for which you like the keys. So please put your lead in my knees and swallow. You better it for your sorrow. I know it's hard to swallow, but I promise that tomorrow, even for the likes of you. Even for the likes of you, for the likes of you, even for the likes of you, for the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you, the likes of you, even for the likes of you. Oh no, oh no. It's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow. Oh no, it's the end of the show, it's the end of the show. Oh no, you distract the first blow so your light doesn't glow anymore. Loving is nothing but a lie, a bunch of crappy assets passing by. But if loving is such a thing, I think I need a couple of good explanations. Like, number one, tell me why I'm so
happy when I'm crying, crying for your loving that you can't deny. Explain to me how exactly do you feel inside when your happiness seems like a tie. Number 2. When I feel blue, cause I need you, anything else seems black and white. But with my baby by my side, I'm flying so high, like a surfer with a colorful guy. Number 3. Waiting in my car just outside your door. You're dressed in that skirt that I so adore. Where do we go? Well, I don't know. Your name is Maya Moore. You be the dancer, be the dancing floor. All that I see in you is like the stars for the sky. Whoa, oh, oh. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. Talk to me. Explain why do I shake anytime that is you next to me. When I wake, the bottom of your hair is all over my chest and not just there. Well, I guess that's for the best. Talk to me, tell me all about your secret. What about me? Well, I was simply the weakest. Now I roar like a lion, the king of the jungle, watching a word right over through a huge grand jungle. Whoa, oh, oh, oh. The stars and the sky, the stars and the sky, whoa, whoa. Meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no. I'm waiting in my car just outside your door. Oh, you're dressed in a skirt, I suit. Where do we go? Well, I don't know. Your name is Maya Moore. You be the dancer, be the dancing floor. When I feel blue, cause I need you, anything that seems black and white. I'm away, my baby by my side, I'm flying so high, like a surfer with a colorful guy. All that I see in you is like the stars for the sky, the stars for the sky. Ooh, meaning that I need you to be complete, and you need me, and you know you can't deny. No, no, no.
Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità, è volato con la bici all'aldilà. È caduto al cospetto del Signore, crubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito a Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso l'ha svegliato al pronto soccorso. E agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Un altro. Oggi il cielo si fa rosso, o è bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria. Un, due, tre, quattro. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è successo l'altra sera a mezzanotte, sulla strada fra Dossi e Cunette, forse per la gran velocità è volato con la bici all'aldilà. È caduto al cospetto del Signore, crubizzo e di buon umore. Dio gli ha visto in faccia le venuzze, gli ha detto prova un po' questo Cartizze. oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà è per questione di spirito divino, per merito a Bruno è scappata insolente una bestemmia surina ignorante. Non si sa se il Padre Eterno l'ha cacciato dritto all'inferno, ma forse davanti a un bicchiere anche Dio sa
perdonare. Oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà oggi il cielo si fa bruno, o è bruno che si fa l'ultima ombra. All'aldilà. Un padre che perdona sovente, alle volte sa essere indulgente, invece che nel regno del rimorso, l'ha svegliato al pronto soccorso, e agli occhi del giovane medico Bruno è sembrato un po' anemico. Gli ha detto: lei dovrebbe più spesso bere un bicchiere di rosso. Un altro. Oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso. All'osteria oggi il cielo si fa rosso, o è Bruno che si avvia al contrappasso dell'osteria. Che un tempo poi è una vendetta a Troia per sto Massalè. Ora che sei una bufera e anche per stasera stiamo migliore. Trova una carega, un mas de cardena troppo da giocare. Fermate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate qua. Sentate qua, sentate qua, sentate. Ora che sei un lampo sguardo, ne altristiamo il quarto finché il passa via. Ora che sei una signora, già da un quarto d'ora aspetta qualche dura. Sei tu sicuro che se potrà discorare e ciacoeare, 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 e baruffare, e poi cantare. Che sei pronta, mesa paroia con una sepoina, un bancon che diventa bon con una ombra sola, un sacra non, una benedizione che ne farà rida in bore, sarre, manda in mona tutti i pensieri, tutto il burigon, e a sta casa erogni i pensieri a televisione, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua, e stiamo qua. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Soretta voi stasera se so che buon topo de sto tempo becco, me compare Giannicino adesso arriva anche Iglietto. Femo finta che se salvaremo da bufera fuori de qua, adesso a rosa ne squa fuori e ne dice d'andar pian, fuori de qua, fuori de qua, fuori de qua. Fora de qua, 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 fora de qua. Canteremo ancora
ancora sinceri qua, anche domani. Fermate qua, 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 fermate. Fermate qua, fermate qua, fermate qua, fermate qua, fermate qua. Avevo una bella osteria, avevo un ambiente, una bella osteria, con una cucina piccolina. Avevo il punare una bestia, tendevo l'orto ogni mattina. E era moglie che cucinava e che metteva sua passione, tutta roba de casata, buona fresca de stagione. Perché mangiar bisogna ben, perché mangiar è so stagione, in contentarsi di quel che viene, solo un gotto de bimbo. Che un bel dì le arriva un fioretto e il gamagname si salta addosso e il megadito bravo ghiglietto a te de 20 gambaro rosso, così attaccare arriva il corriere de magnatori de gente fina, megato 14 cameriere buttar sul muro sargare a cucina. Perché mangiar bisogna ben, perché mangiar se una missione e andar su a guida de a Michelin e una caneva de bimbo. Per pagare tutti sti mestieri, me gatto calzare i prezzi, me got catalti 3 puneri e messo a norma tutti i cessi. Adesso l'orto me fa 3 campi e tutto il divo avanti in dri. Ogni mezz'ora me vieni sgranfi, de notte svegno straco sfinio. Perché mangiar bisogna ben, perché mangiar se ne reio, se te gassona stea mislen, a te si ne cica un pantalone. Una volta veniva gente semplice in osteria, anche ignorante, si faceva quelle sgane assai, però adesso arriva politici, giornalisti, commercialisti, avvocati, una manica di petaprose. Ma appena posso mi scampo io e vado a mangiare un boccone da Gina, che ha un ambiente, una bella osteria, con una cosina piccolina. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. A Valdo TV abbiamo l'uomo che in 3 secondi cambia la storia del mondo. Dopo la sigla scopriremo chi da Segusino ha conquistato l'Italia.
Bentrovati a tutti voi cari amici telespettatori in un'altra bellissima puntata di Valdo TV. Oggi scopriremo chi è il fondatore dell'IRE, l'Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma, che con il suo braccio operativo che è la SIAG viene chiamato in tutta Italia per le demolizioni controllate con esplosivi. È un geominerario esplosivista conosciuto da tutti come Mister Dinamite. Signore e signori, Danilo Coppe. Buongiorno. Grazie di essere venuto qui con noi, Un piacere. buongiorno e ben ritrovato soprattutto nella sua Segusino. Allora, lei è reduce da un fatto molto importante, da un'esplosione che ha fatto la storia, ossia la demolizione del ponte Morandi. Lei era in prima linea e in 6 secondi, poi come ho spiegato prima, in quei 3 secondi della fase dinamica ha cambiato la storia. Ci vuole raccontare un po' com'è stata la preparazione, come ha trovato Genova e soprattutto l'emozione di quel momento. Sì, è stata un'emozione anche per me che sono solitamente asettico a tutto e è un ruolo che mi obbligo ad essere, perché ovviamente se ti fai trascinare dalle emozioni non riesci a tenere il controllo di quelle 50 o 60 cose in contemporanea che devi considerare quando stai per attivare queste famose cariche esplosive. Genova è una città che mi è sempre stata molto amica, è forse la città d'Italia in cui ho fatto più demolizioni ed è anche il motivo per cui già a suo tempo, anche nell'immediatezza della tragedia del 14 di agosto dell'anno scorso, le autostrade mi chiamarono per un primo consulto per vedere come si poteva procedere. Dopo Autostrade è stata estromessa, è passata prima al commissario Toti e poi al commissario Bucci e bene o male alla fine siamo arrivati lo stesso ad acquisire questo incarico attraverso un raggruppamento di imprese che era un raggruppamento veramente formidabile, perché erano per lo più quelli che avevano eliminato il problema della Costa Concordia, quindi il gruppo Omini Fagioli, spalleggiati poi da Ipe Progetti di Torino e da Ireos di Genova. Quest'ultima è una società che si occupa di problemi di inquinamento ambientale e vedremo che poi avrà un ruolo chiave, visto che uno degli inconvenienti peggiori che abbiamo avuto nel corso della fase progettuale esecutiva è stato proprio questa famigerata presenza di amianto che ha anche ritardato parecchi lavori. Comunque è stato un lavoro non tanto difficile per tirare giù il ponte, perché poi le cose più sono grandi e meno fatica fai a farle cascare, ma il problema è stato tutto il contorno che c'era, a prescindere dai morti della tragedia, che ovviamente rendevano anche il lavoro particolarmente sotto l'occhio di tutti, e quindi insomma le circostanze hanno reso il lavoro complesso, complicato sotto diversi punti di vista, però sono contento che sia andato come ci aspettavamo. Prima di parlare di quante cariche dinamitarde ha utilizzato, vorrei fare un passo indietro e chiederle la preparazione, proprio lo studio, e quanti giorni, quanti mesi e soprattutto la sua squadra, da quante persone era formata? Allora, il progetto in realtà nasce nel 2003, quindi 15 anni fa. Autostrade ci interpellò perché era un ponte che costava quasi 2 milioni di euro all'anno di manutenzioni, per cui avevano cominciato a ipotizzare di fare un percorso alternativo e quindi mi chiamarono, quindi conoscevo già la natura portante dell'edificio. Si trattava di questi grandi antennoni e poi dei pilastri a mensola che reggevano questi impalcati con l'ausilio dei famosi stralli, e quindi il fatto di togliere gli appoggi implica la caduta. Il problema era che sotto c'era una marea di infrastrutture, di cose, e ci abbiamo impiegato mesi anche solo per capire quante cose c'erano sotto al ponte, oltre alle case, alle fabbriche, alle ferrovie e a strade nevralgiche per Genova. C'erano tutti i tipi di sottoservizi, da oleodotti, metanodotti, gasdotti, c'erano acquedotti, fognature, elettrodotti e anche la fibra, oltre alle linee telefoniche, e ognuno praticamente aveva un suo spazio sottoterra da preservare, e quindi abbiamo impiegato molto per capire a cosa avremmo potuto fare danno. E poi
eravamo attaccati, cioè il viadotto Morandi si innestava in un crocevia di strade che era un elicoidale, cioè una rampa che scendeva poggiata per la verità anche su appoggi molto fragili. Poi il culmine delle nostre difficoltà è nato quando abbiamo scoperto che gli stralli nuovi sulla campata 11, che era quella che si attaccava al monte, questi stralli li avevano ancorati nella fondazione comune al viadotto dell'autostrada 7, quindi non potevamo demolire il ponte senza tagliare questi stralli prima, perché avremmo creato un dissesto di terreno che poteva compromettere l'integrità di un viadotto di un'autostrada in esercizio, quindi quella è stata un'altra grande preoccupazione. Quindi tutte queste cose abbiamo cercato dei rimedi. Una, per esempio, il fatto di tagliare gli stralli. Non avremmo potuto usare delle cariche di dinamite tradizionali, ci volevano delle cosiddette cariche cave di un esplosivo anche particolare che è il famigerato Semtex, e questo esplosivo, se l'avessi dovuto procurare io, ci avrei messo 6 mesi, e invece avendolo nelle disponibilità i corpi speciali dell'esercito, in particolare il 9° Col Moschino, ho chiesto aiuto a loro, ci conosciamo da una vita, e quindi sono intervenuti loro per portarmi e piazzarmi loro questo esplosivo, sgravandomi di un grosso pensiero. E il resto del ponte invece abbiamo messo della dinamite tradizionale, erano pilastri enormi per cui abbiamo usato relativamente parecchia dinamite. Alla fine sono venuti 500 kg di dinamite e 30 kg di questo Semtex, più abbiamo usato circa 150 kg per fare i cosiddetti giochi d'acqua, cioè dei muri d'acqua che sollevavamo tramite cariche esplosive in piscine lunghissime che abbiamo realizzato riciclando i New Jersey, che sono quelle barriere di protezione delle autostrade. I New Jersey originali del ponte li abbiamo riciclati, quindi sotto questo punto di vista è servito a qualcosa, come dire, la massa di materiale che dovevamo rimuovere. Tutto questo è stato programmato attraverso delle sequenze complesse di detonatori elettronici che ho fatto arrivare dalla Spagna, e con questi sono riuscito a creare proprio queste sequenze in cui prima partivano gli stralli, poi si sollevavano i muri d'acqua sopra gli impalcati, e mentre il ponte cadeva perché toglievamo gli appoggi con la dinamite, abbiamo sollevato i muri d'acqua che erano appoggiati sotto il ponte, in modo che l'acqua mentre scendeva si raccordasse a quella che saliva in un tunnel d'acqua che ha imbrigliato tutte le polveri, perché, come ho detto, anche se di amianto ce n'erano pochi atomi, comunque questi atomi rappresentavano una grande preoccupazione, e quindi così facendo tutta la polvere è stata contenuta nell'area di cantiere. 3 secondi è la durata di questa fase dinamica, però noi, vedendolo da fuori tramite i servizi, abbiamo visto, cioè ci sembra, il risultato è quello di un'unica implosione in un unico, come se ci fosse un'unica grande carica esplosiva all'unisono, ecco, e invece non è così. No, in realtà erano quasi 4 secondi, 3 secondi e mezzo circa, dal momento in cui sono stati tagliati gli stralli. Se ci avete fatto caso c'era un fumetto un po' più scuro degli altri che parte per prima, poi parte l'acqua sopra, poi tolgo gli appoggi in sequenza alle 2 campate, e poi dopo per ultimo partono le cariche, quindi sono tutti sequenzializzati. Certo che essendo in così pochi secondi la percezione è quasi di una cosa istantanea. La sua squadra invece da quante persone era formata? Eravamo 12 tecnici italiani più 3 che erano venuti dalla Spagna, perché essendo questi detonatori nuovi ed erano da programmare, ho chiesto il supporto a chi li aveva realizzati, quindi in totale eravamo in 15. E invece, per arrivare al suo livello di specializzazione, perché abbiamo detto lei è un leader nazionale in questo settore, quindi si è occupato anche però delle esplosioni più difficili, e sicuramente Genova ne è un caso emblematico per tutto quello che ci ha raccontato anche prima, e poi anche perché vedevamo questo ponte, proprio un pilone, andare a toccare fino ai tetti delle case addirittura, quindi anche un livello di rischio molto alto. E per arrivare a mettere tutto in sicurezza, qual è stato, insomma, come si diviene Mister Dinamite? Ecco. Non è facile, perché non esiste una scuola di specializzazione univoca.
Certamente a me ha aiutato molto aver fatto già le scuole superiori ad Agordo in provincia di Belluno, il motivo per cui io sono sempre stato legato a Segusino, che ho visto i Natali mio padre e io ci ho trascorso l'infanzia, ma anche mentre studiavo ad Agordo il sabato e la domenica venivo qua, insomma, per distrarmi dagli studi. E la scuola mineraria di Agordo è stata una scuola eccezionale. Io l'avevo scelta proprio a 8-9 anni, avevo già programmato di fare le medie più alla svelta possibile per poter fare l'unica scuola in Italia che ti insegnava a usare gli esplosivi. Poi ho fatto geotecnica, che era legata all'istituto, all'Università di Padova, e poi successivamente, per completare il mio percorso di studi e di attività esplosivistica a 360 gradi, ho preso una laurea anche in scienze criminologiche della sicurezza, perché un terzo di me usa gli esplosivi, un terzo di me insegna e un terzo di me indaga. Mi sto occupando anche recentemente di stragismo di Stato, e quindi il fatto di avere quest'altra specialità mi ha permesso un po' di allargare anche questo orizzonte. E poi non dimentichiamo lo studio pratico che ho fatto 3 anni di scuola svedese con Lennart Abersten, che sarebbe lo svedese che aveva deviato la lava dell'Etna nell'83 e che venne in Italia e fece, come dire, una sede sua, e io sono stato 3 anni con lui ad affinare un po' le tecniche. Però poi il segreto è studiare continuamente. Io continuo a studiare ancora oggi, e anche per Genova ho dovuto affrontare argomentazioni nuove, per cui è sempre un rimettersi in discussione. Infatti Danilo Coppe è anche formatore e viene chiamato come consulente per molti enti istituzionali piuttosto che reparti specialistici e reparti che usano esplosivo, tutti quelli che usano esplosivo. E un'altra cosa, lei ha nominato stragi di Stato, quindi è recente la notizia che lei ha fatto parte dei periti chiamato dalla Corte d'Assise di Bologna per la strage di Bologna, appunto. Esatto. E lì la grande novità è che grazie al suo contributo... Intanto un fatto fondamentale è che in 39 anni non si era ancora capito che esplosivo era stato usato, e almeno adesso si sa qual è il tipo di esplosivo. È un fatto che può sembrare marginale, perché per uno il tritolo e la dinamite sono la stessa cosa, ma in realtà, visto che quasi tutti i processi oggi di strage vivono sulle dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboratori di giustizia, se uno ti dice che è stato usato l'esplosivo A e tu hai invece riscontrato l'esplosivo B, questo collaboratore di giustizia perde di credibilità in tutte le sue dichiarazioni. Diversamente, se invece trova conferma il tipo di esplosivo con quello che viene dichiarato, insomma prendi con un altro entusiasmo le sue dichiarazioni. Quindi questo è stato possibile grazie a un metodo che ho applicato io, di andare a cercare residui di esplosivi ovunque ci potessero essere, perché nel 2006 qualche scellerato aveva deciso che i reperti originali dovevano essere distrutti. Ovviamente qui ci può essere dare spazio a dietrologie del tipo non l'hanno fatto apposta perché volevano depistare. In realtà è stato solo il frutto di una burocrazia borbonica che abbiamo in Italia, per cui a processo finito qualcuno ha detto i reperti non servono più, anche se il processo di fatto non era finito. Quindi io sono andato a cercare nelle macerie che avevano sepolto da 39 anni in un'area militare, sono andato a farmi dare i ricordi di molti familiari delle vittime che avevano ricevuto subito indietro dei beni che avevano le povere vittime al momento dell'esplosione, e ho anche fatto esumare un cadavere, e nei capelli di questo cadavere o questi resti che abbiamo trovato la chiave per dare una risposta, come dire, precisa e secca a che tipo di esplosivo fosse stato impiegato. Tutta questa ricerca è durata 1 anno e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto. Tra l'altro la perizia è ancora in corso e ci saranno altre novità sicuramente a settembre. La sua passione proprio per l'esplosione, raccontato prima, è nata quando era piccolino, ma è magari una passione ereditata in famiglia, oppure qual è stata la scintilla? Ho creato io, come dire, il presupposto. Mio padre si è sempre occupato di altre cose, di marketing o di ricerche di altro genere. No, io mi ricordo che
vedevo come tutti i bambini film di guerra dove c'erano queste esplosioni e mi passavano abbastanza indifferenti. Poi vidi un film interpretato da John Wayne che in titolo originale era molto bello, Hellfighters, il titolo italiano era orribile, era Uomini di amianto contro l'inferno, dove era la vera storia di Paul Red Adair, che è un texano di origini irlandesi perché aveva i capelli rossi, che spegneva i pozzi di petrolio usando l'esplosivo. Mi colpì questo fatto che l'esplosivo potesse essere impiegato per scopi pacifici, e poi il colpo di grazia lo ebbi quando vidi un documentario in televisione. C'era la TV dei ragazzi, credo un canale solo Rai, e c'era questo programma che si chiamava Avventura, dove trasmettevano dei documentari che provenivano da tutto il mondo, e ce n'era uno dove facevano vedere i palazzi demoliti, i grattacieli demoliti negli Stati Uniti, e lì il colpo di grazia è arrivato, e quindi i miei genitori mi regalarono il piccolo chimico e da subito ho cominciato a grattare la muffa dai muri, che è salnitro, per preparare miscele esplosive. Insomma, ho aspettato pazientemente di poter fare gli studi azzeccati, insomma. Per quanto riguarda il resto del mondo, potrebbe citarci un'esplosione che l'ha vista ovviamente partecipe e che la ricorda con più entusiasmo delle altre? Ce n'è una che ricordo molto bene, a parte adesso ho collaborato a mettere in sicurezza degli scavi con esplosivi alla Mecca, però in precedenza avevo disgaggiato vuol dire messo in sicurezza un versante, una grande parete rocciosa in Marocco che sovrastava una diga, e quindi avevano paura che potesse succedere un mezzo Vaillant oppure di danneggiare la diga, e quindi fui chiamato a intervenire per questa operazione, e la cosa che ricordo è che dovettero fare un decreto legge nazionale per permettere all'infedele di maneggiare esplosivo su suolo islamico. E fu un'operazione complessa perché era un lavoro alpinistico, e quindi alpinistico esplosivistico, e un gran caldo, però insomma anche lì alla fine tutto è venuto bene. Mi ricordo il governatore, in Marocco ci sono 3 governatori che dividono il territorio, questo governatore mi abbracciò felicissimo che la diga era salva e il versante era in sicurezza. Sì, perché tutte le macerie alla fine cadono esattamente dove lei ha programmato che debbano cadere, quindi però lei ha dimostrato che ci riesce sempre con proprio una precisione quasi millimetrica. Ma questo è frutto anche di quali altri studi? È una bella domanda questa, che andrebbe presa in considerazione da tutti i giovani, che quando sono qualunque scuola facciano, per esempio una scuola tecnica qualunque, tendono per esempio a trascurare alcune materie, per esempio storia e italiano, una scuola tecnica non viene spontaneo di affrontare, e invece cerco sempre di far capire nelle conferenze che svolgo, nelle lezioni o nei seminari, che tutte le materie sono altrettanto importanti. Parliamo per esempio di questa mia ramo di lavoro che è quella dell'investigazione post esplosione. Anche lì qualunque investigazione uno fa, quindi le cosiddette scienze forensi, qualunque scienza forense, uno può essere anche un genio nel campo della biologia, della dattiloscopia, della chimica o della tossicologia, però poi lui queste idee le dovrà esporre attraverso uno scritto, quindi se sbaglia tutti i congiuntivi o non riesce a formulare una frase in maniera di senso compiuto, tutta la sua perizia va a farsi benedire. E storia, anche adesso con la questione della strage di Bologna, è chiaro che devi approcciarti anche a un discorso storico per capire in che contesto eri e se per esempio ci potevano essere commistioni per esempio con la Libia o con la Palestina negli anni in cui ci sono state delle bombe, e capire in tutto il resto d'Europa cosa stava succedendo per creare correlazioni. Quindi qualunque materia è fondamentale. Nell'esplosivistica bisogna conoscere un po' la chimica degli esplosivi, e Genova ne è stato anche un caso lampante per me, perché
ci sono anche delle immagini che non so se verranno trasmesse, dove si vede una dinamite che sta trasudando perché erano i giorni più caldi dell'anno, quindi devi conoscere la natura dell'esplosivo dal punto di vista chimico, poi devi conoscere la geotecnica dei materiali costruttivi, quindi il fatto di sapere il cemento armato che stai per distruggere, che capacità ha di resistere all'esplosivo, di metallografia. E poi ci vuole l'elettronica e l'elettrotecnica di base, perché lì abbiamo steso 3 km di cavi elettrici al Ponte Morandi per collegare tutto in sequenza. Quindi è chiaro che devi avere un'infarinata un po' di tutto, insomma, quindi non sottovalutare mai nessuna materia. Per quanto riguarda le filosofie adottate in questo settore specialistico nel giro per il mondo, qual è quella che lei sente più vicino al suo modo di operare, o quella che più le ha trasmesso come scuola operativa sul campo? Ma questa cosa qui, allora, si tende un po' a personalizzare, nel senso che io ho visto per esempio negli Stati Uniti che fanno larghissimo uso degli esplosivi. Loro per esempio, se assistete a qualche programma in cui si vedono queste demolizioni, sentite dei boati allucinanti prima della demolizione e sentite pochi colpi molto scanditi e molto rumorosi. Ecco, è perché alla fine loro hanno la possibilità di usare l'artiglieria pesante, mettendo tante cariche con lo stesso tempo di ritardo, perché tanto quello che gli sta intorno a loro, intanto c'è un rispetto urbanistico diverso che da noi, dove uno costruisce la casa e l'altro gli costruisce la casa attaccata al muro con il muro in comune. Là queste cose non sono mai avvenute, quindi c'è un rispetto costruttivo che insomma non sei attaccato a un altro, cosa invece che in Italia abbiamo. E poi noi ogni angolo abbiamo un muro antico vincolato dalle belle arti, che quindi va preservato in maniera assoluta. Loro di queste cose non ne hanno, quindi gli europei e in particolare gli italiani devono stare attentissimi quando fanno le demolizioni a usare la bilancia da farmacista, cosa che gli americani possono permettersi di non fare. Quindi le differenze da continente a continente ci sono, e io penso di aver creato un mio stile, ecco, di demolizione, una mia scuola, un mio modo di operare, e i miei uomini li ho tirati su io tutti uno per uno, in modo tale che si attenessero al mio modo di pensare, in modo che se non sono io a piazzare la carica ma la piazza uno dei miei, so che la piazzerà come lo farei io. Per quanto riguarda invece il suo aspetto di docente, ecco, parlando con i giovani, so che lei tiene anche diverse conferenze, ha scritto più di 6 libri, più di 500 articoli specialistici, quindi chi volesse tra i giovani può andare a cercare in rete sicuramente di materiale per avvicinarsi a questo mondo, ne trova a firma sua. Però ne approfitto, avendola qui di persona, per chiederle qualche consiglio, soprattutto per i periodi dell'anno in cui si fa più largo uso di fuochi d'artificio, l'ultimo dell'anno, piuttosto che feste e quant'altro, perché purtroppo i bollettini, quelli che ascoltiamo, leggiamo sui giornali, non sono sempre felici. Assolutamente, abbiamo ancora una media di 500 incidenti all'anno dovuti ai fuochi d'artificio. Infatti dico sempre che preferisco dormire su una cassa di dinamite che su 2 petardi da Capodanno, perché paradossalmente la dinamite o il tritolo o l'RDX o altri esplosivi che sono ad alto potenziale necessitano del detonatore per esplodere, e quindi sono sicuri e stabili. I fuochi d'artificio invece basta una scintilla dovuta a un maglione in pile e si può creare un'attivazione di queste cariche, quindi sono estremamente capricciose. E non dimentichiamo che l'80% di questi fuochi d'artificio li importiamo dalla Cina, dove al cinesino che prende un pugno di riso al mese come stipendio, a lui di mandarci in Italia dei prodotti di scarsa qualità, dove invece della miccia di essere lunga per darmi 5 secondi prima di lanciare il fuoco d'artificio ce ne mette 2 e quindi mi stacca il dito, allora non gliene frega niente. Gli standard di qualità ancora non sono paragonabili ai nostri, di conseguenza io diffido dei fuochi d'artificio. Mi piacciono molto da vedere nelle mani dei professionisti, quando fanno gli spettacoli professionisti, allora lì ci sono tutte delle procedure delle scuole che permettono di mantenere tutto sotto controllo. Altrimenti è importantissimo che i ragazzi di quei 500
incidenti di cui le parlavo, faccia conto che l'80% sono di under 12, cioè sotto i 12 anni, quindi è fondamentale un controllo da parte dei genitori o di chi li vende queste cose, di non darli così in giro con grande facilità come adesso spesso succede. Comunque chi dovesse approcciare a questo settore, che è quello dell'esplosivistica, intanto deve essere motivatissimo, deve avere una passione di base, perché è solo con la passione che riesci poi a affrontare tutte le cose, tutti i sacrifici, tutti i pericoli insiti a questo lavoro. E una cosa che bisogna dimenticarsi è una falsa immagine che abbiamo noi esplosivisti di essere persone che in camice bianco vanno dentro l'edificio un'ora prima che questo caschi, escono con la valigia di soldi perché hanno fatto questo lavoro in grande facilità, in poco tempo, e strapagati. Non è così. Il mio è un lavoro di sofferenza, perché quando devi staccare una roccia pericolante, il più delle volte te lo fanno fare mentre piove, mentre nevica d'inverno, oppure come a Genova eravamo sotto un caldo torrido, lavoravamo dalle 4 di mattina alle 11 di sera e lo abbiamo fatto per una settimana intera prima del giorno dello sparo. Quindi dei nostri 12, uno di noi, tra l'altro il più giovane, ha anche avuto un momento che ha dovuto fermarsi perché non ce la faceva più, perché il caldo era veramente allucinante. Quindi non è un lavoro così semplicino da fighetto, ecco, è un lavoro dove si soffre, si sta nel fango più che sulla mucchetta. E poi le chiederei anche di aiutarci a sfatare un po' di falsi miti, no? Gli esplosivi sono rumorosi, oppure gli esplosivi creano queste grandi nubi di polvere, oppure tante altre, diciamo, false indicazioni. Molte di queste false indicazioni sono state anche messe ad arte, perché chi demolisce meccanicamente ovviamente ha tutto l'interesse a demonizzare l'esplosivo. Che l'esplosivo faccia rumore è una realtà, però nessuna demolizione mai fatta in Italia o nel mondo è mai stata sanzionata per eccesso di rumore, perché noi facciamo rumore una frazione di secondo e stop, mentre invece se io ho un martellone che deve demolire un manufatto in cemento armato, è chiaro che quello mi batte tutto il giorno con meno rumore, ma il mio orecchio è più disturbato da 90 decibel per 8 ore che non da 120 decibel per un secondo, per cui sicuramente facciamo rumore, ma non è un rumore dannoso. Le polveri che noi produciamo sono le stesse, tra l'altro la regione Toscana recentissimamente, l'anno scorso, ha fatto uno studio apposta calcolando le quantità di polveri diffuse dall'esplosivo rispetto a quelle diffuse da una demolizione meccanica, e dice: oh, guarda, sono le stesse. Anche in questo caso noi le produciamo in 3, 4, 5 secondi, e poi la polvere in regime di bonaccia si deposita lì, e se c'è vento si disperde, che sono poi sempre polveri inerti. Mentre invece se uno fa la demolizione meccanica è chiaro che va avanti per dei mesi a creare poca polvere, ma tutti i giorni. Quindi i vicini di casa, se chiudono le finestre il giorno che sparo io, alla sera riaprono e hanno finito, l'altro le deve tenere per 2 mesi chiuse. Quindi insomma c'è questa controinformazione che sarebbe da fare proprio su questo argomento. Volevo invece chiederle, lei è anche un consulente per i reparti specialistici. Bene, esiste, che possa raccontare, un episodio particolarmente così al limite che l'ha spaventata, o comunque in cui l'adrenalina le è salita molto e ha detto: con calma, ci devo riflettere prima di... Purtroppo alcuni fondamentali miei interventi di collaborazione con le forze speciali sono assolutamente coperte da vincoli di segretezza, quindi non se ne può provato. Però devo dire che una cosa che posso raccontarvi questo aneddoto. Quando abbiamo fatto la sperimentazione in una cava per tagliare gli stralli di Genova, vedevo che gli amici del Colmo Skin erano un po' titubanti a usare quel prodotto che avevo richiesto, e non capivo il perché. L'ho capito quando il risultato si è ottenuto, perché si sono guardati in faccia e si è scoperto che loro di questo prodotto ne avevano solo la metà di quello che mi sarebbe servito, e quindi era un bel problema, però ho chiamato un altro reparto speciale e gli ho chiesto: avete 1 chilo di zucchero da prestarmi? Dice sì, e anche 10 metri di Semtex 40.
E allora dice, noi no, ma l'altro reparto ce l'ha, aspetta, faccio una telefonata io. In poche parole, fra corpi speciali si sono parlati e alla fine tutti erano d'accordo di darmi questo materiale, e così abbiamo raggiunto la quantità che ci serviva per fare il lavoro. Per portare tutto in sicurezza. Io le chiedo anche se c'è un episodio invece che magari vuoi raccontarci legato a proprio lei come discente, come studente. C'è stato un momento in cui ha detto, ma mi rendo conto che il mio è un settore tanto specialistico e in Italia magari non riesco a trovare questa scuola, come diceva che non c'è un'unica scuola. Quindi c'è stato un momento in cui ha detto, ma forse mi conviene andare all'estero, oppure trovo le risorse anche inventandomele, facendo io strada, divenendo io il primo nella mia materia. Guarda, è proprio nato durante il mio periodo di scuola svedese con Abersten che ci trovavamo in disaccordo su come demolire un ponte, guarda caso. Io era pochi anni che lavoravo con lui e a un certo punto lui si impuntò della serie, qui comando io e fai come dico io, e io ho dovuto ovviamente abbozzare e realizzare la cosa come voleva lui, e poi alla fine il ponte è rimasto su dopo l'esplosione, e quindi lui tornò a dirmi adesso fallo come dici tu, però lì si creò questa frattura per cui ho capito che c'è anche questa parte di istinto, oltre alla nozione, cioè l'ABC, ok, ti sei specializzato, sai tutto, però poi ci devi mettere un po' del tuo, e lì appunto ho deciso, poi correndo i miei rischi, perché comunque ero uno sbarbatello, di affrontare le demolizioni secondo anche il mio istinto. La sua prima demolizione quanti anni aveva? Dovrei fare i conti, comunque il primo intervento esplosivistico, dunque avrò avuto 22-23 anni perché lavoravo e studiavo. La prima demolizione in cui ero io il responsabile del cantiere, sempre sotto l'egida di Abersten, era nel 1988, e quindi se sono del 63 avevo 25 anni. E poi invece la primissima 26 ho fatto la decisione dall'A alla Z su una ciminiera in provincia di Brescia, e venne bene, e dopo da lì insomma e da lì è stato un crescendo. Cosa prova in quei 3 secondi in cui si fa la storia? Assolutamente niente, sono una lavagna nera o bianca a seconda del tipo di lavagna, mi devo estraniare da tutto, come ho detto tante volte, hai troppe cose da tenere sotto controllo, per cui non puoi permetterti emozioni. A Genova io dovevo tenere conto dell'autonomia degli idranti che hanno costituito il 20% della mitigazione delle polveri, ma comunque erano importanti anche quelli, 12 idranti che pompavano acqua da autobotti. Le autobotti dopo un po' si svuotano, quindi avevo circa 20 minuti di autonomia dell'acqua e 12 minuti è il tempo con cui i condensatori dell'esploditore si caricano per dare la carica ai detonatori. Quindi dovevo far entrare i 12 minuti nei 20 minuti, considerato che le persone che azionavano le pompe avevano 5 minuti di tempo per andare al sicuro, quindi 5 minuti nei 12 minuti, nei 20 dovevo sintetizzarli. Se io fossi stato uno emotivo, chiaramente non tenevo sotto controllo tutto, e col fatto che abbiamo tardato 37 minuti per colpa di qualche inquilino che non si voleva allontanare dalle case, ogni 15 minuti dovevo spostare avanti l'orario di sparo, e finché non siamo arrivati a un certo punto al terzo, perché già alle 9 meno un quarto, l'ora prevista era alle 9, alle 9 meno un quarto ci segnalano questa presenza e che i vigili del fuoco stanno cercando di tirare fuori le persone. Quindi ho detto ok, alle 9 non ce la facciamo alle 9:15. Alle 9:07 minuti mi dicono che ancora stanno trafficando con la porta per entrare, e quindi ho detto ok, 9:30. Alle 9:25 mi dicono no, ancora la situazione è tesa, allora ho detto ok, andiamo a oltranza. A quel punto tutti gli schemi saltano, e quindi se sei emotivo cosa fai? Invece lì ho aspettato, tra l'altro con
quello che mi caricava i condensatori mi diceva guarda che fra 3 minuti si autoresetta il sistema, quindi dopo devi aspettarne altri 12. Allora mi faceva il conto alla rovescia lui, 3 minuti e poi 2 e nel frattempo io non ricevevo i feedback che mi dicevano che le persone erano al sicuro, e qui quelli che avevano azionato le pompe, per cui a un certo punto ho detto vabbè, intanto suoniamo le sirene e poi ce la giochiamo così, quindi capisce che non c'è spazio per le emozioni in quel momento lì. E anche dopo che hai visto che è cascato, si dice ok, è cascato bene come volevo io, ma l'elicoidale da preservare, la fondazione del viadotto della Sette, le case più vicine. Allora, prima di lasciarti andare a entusiasmi, devi andare a vedere subito a piedi il viadotto ok, l'elicoidale ok, poi dai un'occhiata e dici ok, è cascato come volevo, grossi problemi non ce ne sono, però hai 7, 8, 9 minuti dopo l'esplosione in cui sei ancora sotto tensione, e dopo quando hai finito tutta questa cosa qui non hai più motivo di preoccuparti, e quindi ancora una volta le emozioni vanno scemando. Ma lei sceglie un orario preciso in base alla luce, in base alla temperatura? No, oppure... no, magari in questo caso ci è stato imposto il giorno e l'ora senza nemmeno interpellarci. Infatti poi abbiamo scherzato io e il supercommissario Bucci su questa cosa, perché ovviamente lui era sempre lì con l'orologio, fai presto, e io avevo 1000 cose da organizzare, da preparare, e quindi quando posso scelgo io, ma spesso dipende da fattori così locali. Per esempio, se passa lo scuolabus è chiaro che non farai l'operazione mentre passa lo scuolabus, oppure se c'è il giorno di mercato in un paese non farai il lavoro in quel giorno che magari era il giorno migliore, quindi ci si deve adattare. E invece il suo libro preferito? E il mio libro preferito, sì, visto che la formazione non smette mai, è continua, diciamo, lei ha un momento esatto di tempo libero, diciamo così. Allora, un libro che mi è piaciuto moltissimo e che consiglio a tutti è Plant Revolution di Mancuso. È un libro che ti apre la mente su quello che è l'evoluzione delle piante e che ci fa capire un sacco di cose anche sulla nostra vita e sulla nostra natura e sul nostro futuro. E quindi non prendo la percentuale sulla sponsorizzazione che ho fatto, ma è l'ultimo libro che ho letto che mi ha colpito particolarmente. Per la serie non si finisce mai di imparare, non sai mai dove quell'informazione poi potrebbe tornarti utile. Quindi ringraziamo tantissimo Danilo Coppe, grazie per renderci orgogliosi e rendere orgogliosa l'Italia nel mondo, e soprattutto ritorni presto a trovarci qui su Valdo TV a casa sua a Segusino. Grazie. Grazie a tutti. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP, la salute di casa. Con il sole o con la pioggia siamo anche oggi qui al quartier San Paolo e iniziamo la nostra lezione in piedi, iniziando a scaldare la parte superiore del corpo con dei movimenti per il collo. La base è sempre stabile, siamo in piedi, quindi partiamo con una buona base di appoggio e lentamente iniziamo a muovere il capo
e volgiamo lo sguardo e la testa da un lato prima e poi lentamente, ripassando per la posizione frontale, andiamo a guardare l'altro lato. Torniamo e ripetiamo. Un esercizio molto semplice che vediamo sempre, perché proprio partendo dal collo andiamo a sbloccare tutto il resto del corpo. Bene, torniamo con lo sguardo frontale e il prossimo movimento sarà invece rivolto dall'alto, con lo sguardo e con la testa che salgono al basso, per cui andremo a guardare tra i piedi, lasciamo scendere la testa in avanti e di nuovo ripetiamo, senza fretta, senza sforzare. Iniziamo sempre il riscaldamento in modo tranquillo, dolce. E di nuovo sguardo frontale. Concludiamo con un movimento completo del collo, per cui lo sguardo parte rivolto verso l'alto, scende e si sposta lateralmente per poi proseguire giù verso il basso e guardare tra i piedi e continuare dall'altro lato per salire su alla posizione di partenza e poi continuare. Ecco che andiamo a fare un giro completo con lo sguardo, con la testa. E con la punta del naso andiamo a disegnare un cerchio, all'inizio piccolino e un po' alla volta, man mano che andiamo a scaldarci, possiamo aumentare l'ampiezza di questo cerchio. In particolare, ora che abbiamo fatto 1 o 2 rotazioni in un verso, possiamo invertire il senso di rotazione, quindi continuare con lo stesso esercizio ma girando dall'altro lato. Andiamo a sgranchire bene il collo nelle posizioni anche un po' più aperte, quindi con lo sguardo e il mento che salgono bene sopra la spalla, vanno su, scendono dall'altro lato, di nuovo lateralmente e poi verso il basso avvicinando il mento al petto. E di nuovo lo sguardo frontale. Rilassiamo un po' le spalle, andiamo a sgranchire con qualche movimento le spalle, così scendendo dal collo iniziamo a mobilizzare con movimenti liberi e poi un po' alla volta ad attivarle secondo uno schema che scegliamo noi. In particolare vogliamo iniziare a muovere le spalle e portarle in avanti, ci aiutiamo con le mani che si allontanano dal corpo, le spalle seguono in questo movimento, andiamo a spingere le mani lontano dal corpo per poi tornare indietro, avvicinarle al petto e con i gomiti alti andare ad aprire posteriormente. Guadagniamo spazio, allarghiamo il petto e di nuovo mani in avanti, spingo e allontano dal corpo. Alterniamo questi due movimenti. Continuiamo a sgranchirci, se sono i primi movimenti della giornata li utilizziamo un po' come uno stiracchiamento, utilizziamo per attivarci, per scaldarci. E a rilassare le braccia. Di nuovo muovo le spalle, le mantengo in movimento, attive, e vado a cambiare tipo di esercizio. Questa volta metto le mani in prossimità delle spalle e muovo entrambi i gomiti contemporaneamente.
Parto puntando con i gomiti verso il basso, verso terra, e inizio in un primo esercizio a ruotare gomiti e spalle salendo posteriormente, quindi aprendo bene il petto, per poi proseguire su verso l'alto e riportare i gomiti davanti al corpo e scendere giù verso il basso. Ecco che anche in questo esercizio stiamo andando a fare un movimento circolare, un ciclo che ripetiamo con il movimento dei gomiti che parte idealmente dal basso, puntano verso giù, verso terra, salgono posteriormente, arrivano alti e poi si spostano davanti per scendere. Qualche movimento ancora, magari un po' più ampio. E giù, le braccia a rilassare. Continuiamo a sgranchire e riportiamo ora le mani sulle spalle per eseguire lo stesso esercizio nel verso opposto. I gomiti, questa volta dalla posizione più bassa, salgono davanti, anteriormente al corpo, si portano in alto, allargano bene verso dietro per scendere e continuano. Ecco che il movimento diventa più ampio. Nel momento in cui con i gomiti saliamo, ci portiamo alti e dobbiamo allargare dietro, andiamo a stiracchiarci bene, andiamo ad allargare i gomiti, apriamo le spalle, allunghiamo i muscoli del petto. Lavoriamo quindi sulla mobilità dell'articolazione delle spalle. Un po' alla volta possiamo provare a fare questo movimento più ampio, a sgranchirci bene. E di nuovo giù con le braccia a rilassare lungo il corpo. Per sciogliere facciamo adesso qualche movimento molto libero, oscilliamo con le braccia davanti e dietro. Se riusciamo a mantenere una certa scioltezza sulle mani, sui polsi e sulle braccia, sentiremo che anche le spalle si muovono molto libere e questo aiuta a sgranchire e a sciogliere le rigidità che possono essere dovute a magari un esercizio intenso. Continuiamo a scendere lungo il nostro corpo, le spalle le lasciamo un attimino da parte, poi le riprenderemo con un altro esercizio. Lavoriamo sulla parte centrale, quindi sul tronco del nostro corpo, e per farlo ci attiviamo con una rotazione, questa volta non solo del capo ma anche delle spalle, che andiamo a volgere quindi prima da un lato, sguardo e anche il petto si volge prima a destra per poi ruotare lentamente, tornare frontale e girare dall'altro lato, quindi nel mio caso a sinistra. Continuiamo a fare questo movimento in modo lento, controllato. Sentiamo come durante la rotazione si attivano anche, anzi gli addominali, ci permettono di fare questa torsione. E un po' alla volta possiamo aumentare l'attivazione, quindi aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio, guardando anche con lo sguardo dietro di noi. Alla fine del movimento, con lo sguardo, guardiamo alle nostre spalle. In questo modo aumentiamo un pochino l'ampiezza del movimento e quindi anche la sua intensità. Ultimo movimento, ultima torsione e torniamo poi frontali. Mani sui fianchi, perché scendendo lungo il corpo adesso andiamo a mobilizzare il bacino e iniziamo come al solito con delle piccole oscillazioni laterali. Quindi col bacino sfianchiamo un po', oscilliamo da un lato per poi tornare sulla verticale e passare all'altro lato. Iniziamo piano con questo movimento che per la prima volta coinvolge un po' più
integralmente il nostro corpo e gradualmente, sempre quindi con progressione, possiamo ogni volta guadagnare qualche centimetro in più, lasciare che il fianco si sposti più lateralmente, che le spalle accompagnino il movimento, quindi scendano giù di lato, sempre rimanendo in ascolto. Se il nostro corpo ci trasmette sensazioni di tensione eccessiva, riduciamo un pochino l'ampiezza di questo movimento. Se il corpo invece risponde bene e si lascia allungare, allora proseguiamo e continuiamo a guadagnare spazio. Andiamo adesso a completare questo esercizio aggiungendo a un'oscillazione che per ora è solo laterale anche uno spostamento in avanti e indietro del bacino, in modo da creare di nuovo un cerchio. Dal lato quindi spostiamo il bacino leggermente in avanti, andiamo a traslare dall'altro lato per poi tornare indietro passando per dietro. Di nuovo iniziamo piano, sono movimenti che stiamo affrontando magari per la prima volta durante la giornata e quindi lasciamo che il corpo si possa abituare. E di nuovo, dopo 1 o 2 rotazioni in un verso, per rendere l'esercizio più completo, invertiamo il senso di rotazione, ruotiamo nell'altro verso, così da completare tutto il movimento. Come accade spesso, ci sarà un lato del nostro corpo che risponde meglio e uno che invece farà un po' più fatica, per cui assecondate quello che il vostro corpo vi concede di fare e andate a guadagnare spazio solo se ve lo permette. Ultimi movimenti, se volete farli un pochino più ampi, per poi tornare su dritti verticalmente. Continuiamo a scendere, andiamo a lavorare con l'articolazione del ginocchio e in maniera ancora più mirata delle anche. Per farlo una buona posizione di equilibrio, se c'è bisogno della sedia come supporto l'abbiamo sempre a disposizione. Solleviamo il tallone mentre la punta rimane a contatto con il terreno, il ginocchio che si porta davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e andremo ad allargarlo all'esterno e poi chiuderlo all'interno. La punta rimane a contatto col terreno, fa da perno e in questo movimento lavoriamo soprattutto sull'articolazione dell'anca. Sentiremo infatti che quando apriamo il ginocchio la coscia all'interno si allunga, quando invece andiamo a chiudere sempre la coscia nella parte esterna si allunga. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Ancora qualche movimento e giù con il piede. Sgranchiamo un pochino l'articolazione che abbiamo appena utilizzato e cambiamo lato. Di nuovo una posizione stabile, di nuovo sollevo il tallone mantenendo la punta a contatto con il terreno, il ginocchio che si trova davanti al corpo lo utilizziamo come riferimento e lo andiamo ad allargare
ed aprire lateralmente per poi chiuderlo all'interno. Proprio come prima stiamo lavorando sull'anca e allungando i muscoli della coscia nella parte più alta, sia internamente che esternamente. Torno in piedi, torno in posizione, sgranchisco un po' come al solito l'articolazione dopo averla mobilizzata. Di nuovo un esercizio che richiede un po' di equilibrio, di nuovo se c'è bisogno la sedia a portata di mano, sollevo il tallone, mantengo la punta a contatto con il terreno, questa volta al posto del ginocchio mi concentro sulla caviglia per mobilizzare bene questa articolazione. In particolare col tallone vado ad allargarmi lateralmente, scendo giù verso il pavimento, traslo all'interno e salgo di nuovo. Essenzialmente vado a disegnare un cerchio, di nuovo. Molto semplicemente faccio un movimento circolare cercando di mantenere una certa fluidità, non ho bisogno di esagerare, di fare un movimento a scatti o molto ampio all'inizio. Cerco piuttosto di fare un movimento fluido, circolare, che un po' alla volta mi sgranchisca l'articolazione della caviglia. Magari scrocchia ogni tanto. Prima di cambiare lato invertiamo anche in questo esercizio il giro, quindi il senso in cui stiamo ruotando la caviglia. Ok, di nuovo riprendo l'equilibrio, sgranchisco un po' e cambio lato. Punta a contatto con il terreno, fa sempre da perno, il tallone si alza e si allarga all'esterno. Di nuovo scende verso il basso, torna interno e sale. Di nuovo andiamo a disegnare un cerchio con il tallone per mobilizzare l'altra caviglia. Movimento breve all'inizio, dobbiamo riprendere un po' di spazio, pian pianino possiamo provare ad ampliare anche questo movimento e prima di concludere anche con questo lato andiamo a invertire il senso della rotazione, per cui questa volta il tallone dal punto più alto e scende internamente al corpo, passa vicino al pavimento e sale all'esterno. Ecco qua. Sciolgo e torno ben stabile per concludere il nostro riscaldamento con un piccolo esercizio per i polsi che faremo portando le mani davanti al corpo e simulando l'azione che compiamo quando andiamo ad arrotolare un tappeto tipicamente o un poster. Con le mani, perfetto, portiamo prima una mano, poi l'altra, giù una volta verso il basso e su nel movimento successivo, come appunto se stessimo arrotolando un tappeto. Teniamo il movimento di una mano e poi l'altra. Per completare, sciogliamo un pochino l'articolazione dei polsi, mettiamo una mano dentro l'altra mano nella mano, movimento che flette delicatamente il polso della mano sinistra che poi ricambia e va a flettere delicatamente il polso della mano destra. Alterniamo questi movimenti di flessione e di estensione dei polsi
e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da aumentare anche in quest'ultimo esercizio di riscaldamento l'ampiezza e la complessità del movimento. Perfetto, rilassiamo di nuovo, sgranchiamo e mobilizziamo un pochino i polsi, le mani. Abbiamo fatto un riscaldamento molto veloce, adesso inizieremo con gli esercizi ma in modo ovviamente graduale. Ripartiamo da una bella posizione stabile dei piedi che ci danno sostegno e torniamo sulla parte alta del corpo. Iniziamo con un esercizio che è molto semplice, quasi da riscaldamento, per sciogliere e quindi completare il lavoro che abbiamo fatto prima. Possiamo rilassare i polsi e le braccia e farli oscillare una davanti, una dietro al corpo, come se ci stessimo un po' avvitando. Se riusciamo a fare un movimento rilassato, quindi sciolto, sentiamo come la muscolatura che abbiamo scaldato prima, che magari era ancora un po' bloccata, si rilassa e permette un movimento un po' più ampio. Ok, torniamo composti, riprendiamo un po' di tono muscolare, quindi ritorniamo in posizione composta e lavoriamo sulla mobilità della spalla, questa volta con degli esercizi mirati, una spalla alla volta. Il movimento lo eseguiamo col braccio disteso, così da avere la massima ampiezza possibile, e semplicemente ruotiamo, o meglio spostiamo la mano dietro il nostro corpo e la facciamo salire verso l'alto per poi farla scendere davanti. Continuiamo questo movimento circolare, è una circonduzione del braccio, cercando un pochino alla volta, quindi sempre senza esagerare, di guadagnare spazio in questo esercizio. Ora mi giro lateralmente così si vede un po' meglio. Il movimento lo vogliamo fare ampio, quindi con la mano andiamo più in basso possibile, puntando verso il pavimento, saliamo dietro cercando di mantenere il braccio disteso, bello ampio, andiamo su verso l'alto e poi scendiamo in avanti. Per aumentare l'ampiezza del movimento la spalla asseconda e tutto il corpo assecondano il movimento del braccio e quindi col braccio in avanti la spalla avanza un pochino, poi scende, si apre bene posteriormente per andare su poi verso l'alto. Ultimi giri belli, ampi e andiamo a rilassare. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro arto, sempre la partenza con la mano aperta, distesa, giù verso il basso, salgo dietro, arrivo in alto e scendo davanti. Dovrò ripartire con un movimento più breve, che come al solito andiamo poco alla volta ad aumentare in ampiezza. Di nuovo la spalla asseconda il movimento, quindi si apre posteriormente, sale su verso l'alto, scende in avanti e anche il corpo ruota leggermente, il busto si gira per permetterci di guadagnare più spazio e quindi con la mano andare a disegnare un cerchio il più ampio possibile. E sciolgo, rilasso, sgranchisco un po' le spalle e completiamo un po' questo esercizio con un movimento che facciamo con entrambe le braccia. Un movimento che avrà una mano e quindi un braccio che si trovano giù verso il basso, una mano
e l'altro braccio invece che partono verso l'alto. Il movimento è lo stesso essenzialmente, ma lo eseguiremo con 2 braccia che si troveranno sempre agli opposti. Questa volta il braccio che si trova in alto scende dietro, il braccio che si trova in basso sale in avanti e continuano questo movimento sempre stando agli estremi opposti. Lo facciamo lentamente all'inizio per capirlo, per coordinarci bene. La mano dal punto più alto scende dietro, si porta in basso e sale in avanti e continua. Le spalle accompagnano il movimento, è come se stessimo nuotando. Il corpo tutto accompagna il movimento, quindi anche il busto ruota leggermente e anche il bacino. È molto simile a una nuotata a dorso in piscina. Adesso che si può andare in piscina di nuovo e nuotare, questo è un esercizio che lo richiama. Bel movimento ampio, sono le ultime circonduzioni che effettuiamo e poi rilasso entrambe le braccia e vado giù a sciogliere. Movimenti molto ampi che vogliono lavorare soprattutto sulla mobilità, quindi in particolare vogliamo andare a guadagnare spazio, vogliamo diventare più mobili, riuscire a prendere oggetti che stanno in alto, riuscire con più facilità a infilarci una maglietta o una giacca con posizioni del braccio molto ampie. Un altro esercizio che lavora su questo tipo di capacità del nostro corpo lo possiamo fare in un'altra posizione particolare, meno ampia, ma comunque che utilizziamo poco e quindi facciamo un po' fatica a raggiungere. In particolare vogliamo, e lavoriamo sempre con 2 braccia contemporaneamente, partire da una posizione leggermente aperta e andare a chiudere le mani vicino al corpo, portando una mano davanti al corpo e l'altra invece dietro alla schiena. Torniamo con le braccia aperte e richiudiamo invertendo, quindi adesso ho la mano destra che passa davanti al corpo e la sinistra che passa dietro. All'inizio forse un po' complicato, ma dopo 1 o 2 ripetizioni diventa automatico. Prima una, poi l'altra mano passano davanti al corpo e l'altra dietro. Concentriamoci, se riusciamo, sulla mano che si muove dietro al corpo. Quella che si trova davanti è più facile, la vediamo anche, si trova qui, è un movimento che non richiede impegno, lo riusciamo a fare facilmente. La mano che invece passa dietro al corpo si troverà sicuramente in una posizione più scomoda, sarà un movimento che ci costerà più fatica. Senza esagerare, cerchiamo quindi con l'attenzione alla mano che si trova dietro, di aumentare un pochino l'ampiezza di questo movimento. Quindi spostare la mano il più possibile lateralmente, se riusciamo a uscire addirittura dal fianco. Ancora qualche ripetizione. E andiamo nuovamente a rilassare. Era un movimento non particolarmente ampio, ma che lavorava su una posizione particolare che non utilizziamo spesso. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Proviamo ora il movimento, diciamo così, opposto.
Iniziamo con le mani sui fianchi, entrambe, una base di appoggio ben stabile, perché ora ci muoveremo invece molto con le braccia, e un braccio alla volta lo svincoliamo dal corpo e lo facciamo salire lateralmente per arrivare nel punto più in alto sopra la testa e poi sempre lentamente scendere giù verso il basso. Torna la mano sul fianco, si svincola l'altro lato e di nuovo sale lentamente e arriva fino sopra la testa per poi altrettanto lentamente scendere e tornare con la mano sul fianco. Andiamo a ripetere cambiando ogni volta il braccio. Ecco che salendo su verso l'alto guadagniamo spazio, allunghiamo i muscoli anche del fianco e la mobilità questa volta la andiamo ad allenare in una posizione estrema, quindi con la mano molto lontana dal corpo ma verticale. Di nuovo cambio, questa volta sempre salendo lentamente posso far continuare il movimento, non fermarlo sulla verticale ma provare a inclinarmi un po' e quindi superare la verticale e andare oltre la posizione sopra la testa per poi lentamente come prima tornare indietro. Lo facciamo anche dall'altro lato. Salgo, mi porto con la mano sopra la testa per poi andare a oltrepassare un po' la verticale e di nuovo giù. Ancora 2 movimenti di questo tipo, sempre se riusciamo ampi, con un piccolo sbilanciamento lateralmente. Mano sul fianco e ultimo movimento con la sinistra nel mio caso. Salgo su bene, raggiungo la verticale e poi sorpasso quel punto andando ad allungare un pochino tutto il fianco e giù a sciogliere. Posso svincolare le mani dai fianchi e mobilizzare tutta la spalla. Abbiamo lavorato molto sull'ampiezza, ora vediamo qualche esercizio pensato più per la forza e quindi un lavoro meno ampio magari ma impegnativo dal punto di vista muscolare. In particolare la posizione di partenza resta la stessa con una buona base di appoggio, lavoriamo con entrambe le braccia contemporaneamente e quello che vogliamo fare è sollevare molto lentamente le braccia, portarle all'altezza delle spalle, fermarci un secondo in questa posizione per poi andare a chiudere davanti al corpo. Sempre lentamente, le mani le portiamo davanti all'altezza delle spalle. Scendiamo giù verso il basso e torniamo alla posizione di partenza. Ecco che abbiamo concluso un ciclo. Lo ripetiamo sempre molto lentamente, portiamo le mani all'altezza delle spalle, ci fermiamo e chiudiamo, quindi le trasliamo davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo un secondo per poi scendere giù, sempre frontalmente. E andiamo a ripetere. Salgo lentamente, lungo, con le braccia aperte lateralmente, mi fermo un secondo e poi traslo in avanti. Possiamo adesso, quando arriviamo con le mani davanti al corpo, aggiungere un movimento. Non le fermiamo ma continuiamo a muovere le mani da un lato e dall'altro, fin dove riusciamo. Quindi incrociamo le braccia, raggiungiamo il punto più ampio, quindi un incrocio più grande che riusciamo e poi torniamo indietro. Questa volta torniamo alla posizione delle braccia aperte all'altezza delle spalle per poi scendere giù verso il basso. E ripetiamo. L'esercizio è simile ma è cambiato un pochino nel frattempo. Mani si aprono lateralmente all'altezza delle spalle, traslano
come se fossero su un piano davanti al corpo, raggiungono, si avvicinano, quasi si toccano, poi si incrociano, la mano destra va a sinistra e la sinistra va a destra. Chiudo il più possibile, incrocio il più possibile e poi torno indietro e allargo. All'altezza delle spalle, nel momento più largo, nel punto più ampio, poi scendo lentamente. Andiamo a ripetere l'ultima volta, allargo lateralmente, raggiungo l'altezza delle spalle e da questa posizione inizio a muovere le braccia davanti al corpo. Senza fermare il movimento vado a passare una mano sopra l'altra e incrociare. Incrocio il più possibile e poi riallargo, apro del tutto e scendo giù verso il basso. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato con un movimento lento, sicuramente abbiamo impegnato la parte alta qui delle spalle in un lavoro che richiedeva un pochino più di impegno muscolare e per questo motivo ci prendiamo un momento per allungare. Quindi iniziamo dall'esercizio in cui un braccio alla volta lo portiamo disteso davanti al corpo, incrociamo come se stessimo accompagnando una porta per chiuderla e con l'altra mano sosteniamo il gomito e lo andiamo ad avvicinare alla spalla opposta. Manteniamo la posizione di allungamento respirando come al solito. 3 o 4 bei respiri profondi ci aiutano a rilassare e a dare un tempo all'esercizio. Torno col braccio giù lentamente, accompagnandolo se riesco, e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio sinistro, nel mio caso, lo vado a incrociare, lo porto davanti al petto, con la mano destra sostengo e vado a avvicinare il gomito alla spalla opposta. Raggiunta la posizione mi fermo, la mantengo l'allungamento, di nuovo 3 o 4 bei respiri profondi. E indietro, accompagno giù il braccio, vado a rilassare. Un altro esercizio per la muscolatura delle spalle che coinvolge anche quella del collo, lo facciamo sempre in piedi. Le spalle e le mani, le braccia sono rilassate, quindi manteniamo una posizione eretta, dritta con il corpo ma senza tensione sulle spalle. E andiamo lentamente a inclinare la testa da un lato, quindi scendiamo lateralmente, sentiremo che dal lato opposto i muscoli del collo e della spalla si allungano. Raggiunta la posizione di allungamento la manteniamo. Continuiamo a respirare, cerchiamo di riempire bene i polmoni e poi lasciare che l'aria esca naturalmente. E lo facciamo per 3 o 4 volte. Ogni volta che butto fuori l'aria rilasso e guadagno un po' di allungamento. Finite le respirazioni mi posso aiutare con una mano, delicatamente risollevo il capo, torno sulla verticale e avendo cura di mantenere le spalle rilassate inclino la testa dall'altro lato per completare. Sarà magari un lato in cui ci viene più facile inclinare la testa, un altro che ha più rigidità, questo è normale, non siamo perfettamente simmetrici. Quindi guadagniamo lo spazio che il nostro corpo ci concede e poi manteniamo la posizione di allungamento, ricordandoci di respirare in modo il più possibile profondo. Dopo 3 o 4 respirazioni posso di nuovo aiutarmi con una mano e risollevare il capo, portarlo verticale. Andiamo a sgranchire un pochino e concentriamoci, andiamo a scendere, concentriamoci
su una parte un po' più bassa del nostro corpo, abbiamo lavorato bene sulle spalle. Ora attiviamo un pochino di più la parte inferiore, addominali compresi, e lo facciamo con un supporto per l'equilibrio, in quanto adesso muoveremo una gamba prima e l'altra poi, staccandola da terra. Richiede quindi una buona posizione stabile. Se serve l'aiuto del sostegno, i piedi partono vicini l'uno all'altro. Quello che vogliamo fare è, senza fretta, sollevare, staccare un pochino il piede da terra e portare piede e ginocchio alti davanti al corpo, per poi scendere, toccare terra e invertire, cambiare lato. Sollevo piede e ginocchio opposto, li porto alti, se riesco, davanti al corpo e cambio nuovamente. Alterniamo gamba destra e giù, gamba sinistra e giù. È una marcia sul posto essenzialmente. Se siamo bravi con l'equilibrio, riusciamo a fare questo esercizio senza appoggio, possiamo farlo anche senza toccare la sedia. L'importante è che ogni volta che appoggi i piedi a terra e devo iniziare il movimento, io mi senta stabile. Su, giù, riprendo l'equilibrio e cambio lato. Ultimi movimenti. E giù. Rilasso un pochino. Sgranchisco e continuo a lavorare sempre con le gambe, e anche se sul subito magari uno non se ne accorge, con gli addominali dorsali, sempre con un appoggio, un piede alla volta. Questa volta sollevo il piede da terra e sposto la gamba posteriormente, quindi lascio lo spazio dietro per allungare e poi tornare giù in appoggio. Può essere utile in questo caso avere il supporto, quindi la sedia, davanti al corpo per potersi appoggiare magari con due mani nel caso ci sia bisogno. Prima una gamba, poi l'altra. Sollevo il piede e lo distendo un pochino dietro. E di nuovo cambio. Destro, appoggio e poi il sinistro. Ora mi ruoto lateralmente così si può vedere meglio, voi potete rimanere nella posizione in cui siete, e continuiamo con prima una gamba e poi l'altra. Se riesco la gamba la tengo abbastanza distesa, insomma, e durante il movimento il busto accompagna, per cui verrà naturale piegarsi un pochino in avanti e quindi assecondare con le spalle il movimento della gamba. Ancora qualche ripetizione e poi torniamo su dritti verticalmente. Qua stiamo iniziando ad attivare la muscolatura. In quest'ultimo esercizio abbiamo lavorato di più con la parte posteriore dei muscoli, quindi i lombari, questa fascia qui che si trova dietro alla schiena. Nell'esercizio che facciamo adesso lavoreremo invece un pochino di più con i muscoli che si trovano davanti, gli addominali. Di nuovo stacco il piede da terra e con la gamba distesa provo a salire leggermente in avanti e di nuovo giù. Simile all'esercizio di prima, ma la gamba questa volta si porta davanti al corpo e giù. Se riesco la tengo anche distesa, non è necessario che sia rigida, ma provo a sollevare il piede, in particolare il tallone, lo porto davanti al corpo. Prima una gamba, poi l'altra. Probabilmente mi accorgo che più faccio questo esercizio, più riesco a sollevare il piede davanti al corpo.
I primi movimenti erano sicuramente più difficili da fare, i muscoli qui dietro tiravano indietro appunto. Un po' alla volta, se riusciamo a sciogliere il movimento, sarà più facile sollevare la gamba. Mi raccomando, sempre l'equilibrio come primo obiettivo di questo esercizio. Se sentite che la posizione è un po' instabile, ci si può fermare, riprendere l'equilibrio e poi ripartire. Ultimi movimenti e giù. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua che rappresenta circa il 95% e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola possibilmente fresca vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. Completiamo questa serie di esercizi per gli arti inferiori e per, come abbiamo detto, la parete addominale e dorsale, facendo dei passi in avanti, come al solito un piede alla volta. Io partirò dal piede destro, farò un passo non molto ampio in avanti, sempre con il supporto a portata di mano, per poi tornare in posizione di partenza e ripetere con l'altra gamba. Quindi allungo questa volta il passo sul piede sinistro e torno in posizione e alterno destro e poi il sinistro. Come al solito, equilibrio prima di tutto, per cui prima di effettuare ogni spostamento sia all'andata che al ritorno mi assicuro di essere stabile e di avere l'equilibrio. Se c'è bisogno, la sedia è a portata, posso anche sempre mantenere una mano o anche solo un dito a contatto. Per chi volesse, possiamo aumentare un pochino l'intensità e quindi l'impegno di questo esercizio, e per farlo sarà sufficiente allungare anche di poco l'ampiezza del passo. Fare un passo un pochino più lungo e poi portare il ginocchio un po' in avanti. Ecco che siamo obbligati così a piegare di più il ginocchio, flettere di più questa articolazione e, tornando indietro, soprattutto dare una buona spinta con la gamba per tornare dritti. Più allungo il passo, più scendo, vengo in avanti col ginocchio, più aumento l'intensità dell'esercizio. Attenzione che diventa anche più difficile poi mantenere l'equilibrio, quindi cerchiamo sempre un buon compromesso che ci permetta di fare un esercizio efficace, che noi sentiamo buono per la nostra muscolatura, ma che al contempo ci garantisce di farlo in sicurezza, quindi con l'equilibrio sempre sotto controllo. Ancora le ultime ripetizioni. E torno su. Dovremmo avere il tempo per fare anche un ultimo esercizio di questo tipo. Ci spostiamo questa volta lateralmente con i passi, quindi la sedia torna davanti al corpo per avere spazio ai lati. E il passo questa volta lo effettuiamo prima verso destra, sempre piegando leggermente il ginocchio, per poi tornare in posizione e spostarci verso sinistra. Pieghiamo leggermente il ginocchio e poi su, nella posizione iniziale di partenza. Non serve farlo velocemente, non sto cercando un movimento rapido, ma piuttosto un movimento lento e controllato, che come al solito, lo ripeto,
ha come primo obiettivo riuscire a fare tutto l'esercizio mantenendo bene il controllo dell'equilibrio. Di nuovo, più ampio sarà il passo lateralmente, più impegnativo sarà poi il movimento dal punto di vista dello sforzo muscolare. Dall'altro lato diventa anche più instabile, o meglio più difficile mantenere l'equilibrio durante lo spostamento. Ultime ripetizioni da un lato e dall'altro e torniamo su verticalmente in piedi dritti. Sgranchiamo un po' e completiamo questi ultimi minuti della lezione sedendoci con un po' di allungamento. Prendiamo posto sulla sedia e ripartiamo con un esercizio per la parte alta del corpo, del collo. L'abbiamo lasciato indietro da prima, lo andiamo a vedere adesso, da una posizione stabile, sempre con la schiena possibilmente dritta e le spalle rilassate. Andiamo a flettere il capo in avanti, chiniamo il capo quindi giù verso il basso, lo sguardo è tra i talloni, tra i piedi, magari anche verso la sedia. Avviciniamo un pochino il mento al petto e manteniamo questa posizione qui, respirando, con l'obiettivo di allungare i muscoli del collo posteriormente. Quando abbiamo finito l'esercizio, possiamo aiutarci con una mano, risolleviamo lentamente il capo. Se serve sgranchiamo un pochino il collo e andiamo ad allungare ora il busto con stessa posizione di partenza, ben stabili. Un esercizio completo per tutta la schiena. Si parte con le mani sulle ginocchia e lentamente scendiamo in avanti con il busto, ci avviciniamo con il petto alle ginocchia. Se riusciamo ad appoggiarci, lasciamo anche che le mani, le braccia vadano giù verso il pavimento. Proviamo a rilassarci, quindi appoggiare, lasciare che il peso del busto sia sulle ginocchia e poi sfruttando il peso del nostro corpo, quindi abbandonandoci alla forza di gravità, facciamo scendere giù le braccia e anche la testa verso il pavimento. La posizione è particolare, magari un po' scomoda, cerchiamo di continuare a respirare, respirazioni profonde se riusciamo, e ogni volta che buttiamo fuori l'aria ricerchiamo del rilassamento, cerchiamo di rilassare la muscolatura, ci accorgeremo che guadagniamo qualche millimetro. Finito l'esercizio, per risalire e tornare seduti, mi raccomando, prima di tutto mani sulle ginocchia e poi lentamente andiamo a spingere su con le braccia e raddrizziamo il busto. Se serve sgranchiamo un pochino le spalle e ci concentriamo per finire sugli arti inferiori. Primo esercizio di mobilità, lo eseguiamo una gamba alla volta. Ci possiamo aiutare con la mano sul ginocchio, allarghiamo il piede lateralmente alla sedia e con il palmo aiutiamo a spingere il ginocchio posteriormente all'esterno e allungare l'interno della coscia. Manteniamo la posizione 3 respirazioni, 4 respirazioni complete.
E poi con la mano ci aiutiamo, accompagniamo il ginocchio e andiamo a cambiare lato. Allargo bene, col palmo mi aiuto, se serve, ad aumentare la tensione di allungamento sul muscolo interno della coscia e di nuovo mantengo la posizione. Sempre con l'aiuto della mano, senza sforzare, torno nella posizione iniziale e concludiamo con un allungamento per i muscoli anteriori delle cosce che abbiamo utilizzato molto durante il passo in avanti, ma anche quando sollevavamo il ginocchio e il piede davanti al corpo, e per farlo ci spostiamo sempre mantenendo l'equilibrio un po' lateralmente alla sedia. La gamba che sta centrale ci sostiene, quindi è davanti a noi ben salda, la gamba più laterale invece lentamente la facciamo indietreggiare in modo che il ginocchio vada giù verso il basso. Dovremmo sentire, più il ginocchio scende verso il basso, più dovremo sentire la tensione su questo muscolo qui della coscia. Come al solito cerco di mantenere anche la concentrazione sulla respirazione senza andare in apnea e poi al ritorno mi aiuto un pochino con le mani per non andare a sforzare. Un muscolo che è appena allungato, appena rilassato, cerchiamo di non utilizzarlo subito in un movimento di sforzo. Cambio lato, quindi mi sposto sull'altro lato della sedia, come sempre. Una gamba mi dà sostegno, mi mantiene ben stabile, l'altra invece pian pianino indietreggia, lasciando che il ginocchio punti giù verso terra. Più abbasso il ginocchio, più